Penso possiamo cominciare, la campanella è suonata e quindi si comincia. Now, my brief introduction to the meeting will be in English, out of respect of our foreign speakers. And my name is Paolo Costantino, as you can read, and my role at this particular moment is as a host to welcome you all very wholeheartedly to participate in this meeting on emerging viruses and challenges ahead. Emergenze virali, le nuove sfide. So welcome you all. The scientific program of these 2 days, which looks to me really exciting, has been entirely and very knowledgeably crafted by Gabriella Santoro, Ernesto Carafoli, Beppe Ippolito, and Jerry Melino. So I thank them for organizing such a nice program and for inviting such excellent speakers. Can you hear me? Okay. Now, in fact, my only contribution to this meeting, and this needs a little explanation, is to suggest a format, which indeed many of you may find a bit unusual for a scientific meeting, because it's in part in English and part in Italian, with partly Italian speakers and some invited guests from abroad. The reason for that is that this meeting is not a single event, but it's part of a cycle that the Academy launched last year, which is called The Future of Humanity, il futuro dell'umanità. And this cycle is intended to present and to propose to and present and debate the most urgent, or what we think are the most urgent and relevant challenges and issues that humanity is facing or will soon have to face. So, and this is intended not much and not only to scientific audience. So this series of meeting is not intended as a specialist kind of meetings. Though, what the idea is to have thoroughly rigorous, scientifically rigorous meetings with different expertise from different fields and different background of excellent speakers, but with an easily accessible language, both in terms of language spoken, but in terms also of presentations, so that it is accessible to the wide public, to the media, and to the political class, to the politicians and the policymakers, so that the voice of science in this country can be heard loud and clear. And this is something that only this academy can do, because this is the National Academy of Sciences, but both hard sciences, but also soft sciences like humanities and everything. So we have, and it's the top and the highest cultural institution of this country. So it's our duty to deal with these issues that we deem are important to be discussed widely in this country. This is, as I said, something that only this academy can do. And the first of the challenges, of the issues that we addressed was last year with the first meeting, which was on energy. The energia, il necessario, il possibile, which was held last June. And next, online in the pipeline, our meeting on war and peace, guerra e pace, which will be held here in next December, and another one on the food that will come. This is actually a provisional title, il cibo che verrà. Then others will follow on artificial intelligence, of course, on digital society, climate change, loss of biodiversity, migration, natural disasters, and so on. We are open to suggestions for themes. So let me stop using up meeting time and leave the floor to the
Jerry Melino or Lorenzo Moretta, who will introduce our very illustrious keynote speaker, who unfortunately couldn't move from United States for reasons that are clear to most people here, I suppose. So thank you again very warmly for coming here, for gathering for this meeting, and I hope the meeting is going to be interesting and entertaining. Thank you again. Okay, my name is Jerry Melino. I'm also a member of the National Academy of Lincei. Now we start with the first session. As my colleague Paolo Costantino just mentioned, the first speaker could not come. However, it was so nice and so generous to actually provide a video that we will project today. My co-chair is Lorenzo Moretta, who is also a member of the Academy, and Lorenzo Moretta is a personal friend and long collaborator of Anthony Fauci. So I think that the most appropriate presentation of the next speaker basically will be named by Lorenzo. So Lorenzo, thank you for participating with our meeting. Thank you, Jerry. Can you hear me well? Okay. Well, actually, I thought was I prepared my short introduction in Italian, so I switched to Italian because I suppose that most of the attendants will be Italian. So, first of all, buongiorno a tutti e buon meeting. Grazie mille per avermi dato questa possibilità. Mi fa davvero molto piacere introdurre la Lectio Magistralis di Tony Fauci, che come sapete tutti è un grandissimo scienziato, ma è anche una grande persona che di cui mi onoro di essere amico veramente da moltissimo tempo. Due parole su questo aspetto. Devo dire che la nostra amicizia e collaborazione è iniziata nel non lontanissimo 1976 ad un meeting a Tucson, ed è singolare che fu proprio Tony a contattarmi perché era molto interessato alle mie ricerche, in particolare alla prima identificazione di sottopopolazioni T su basi fenotipiche e funzionali. Lui a quel tempo studiava soprattutto l'immunoregolazione. E devo anche dire che nel tempo molti miei collaboratori hanno trascorso periodi lunghi nei suoi laboratori e indubbiamente questo ha contribuito alle loro carriere. Ha iniziato nell'81 mio fratello Alessandro, che devo dire in pochi mesi, che è stato lì perché non poteva stare più a lungo, ha pubblicato come primo nome 2 lavori su Journal Experimental Medicine. Poi per lungo tempo c'è stato JP Pantaleo, Domenico Maviglio, Andrea De Maria, e potrei fare un elenco molto più lungo, ma non è il caso. Tony veniva veramente molto volentieri in Italia, anche un po' per le sue origini italiane, e ha fatto parte per molti anni del Scientific Advisory Board del Gaslini e abbiamo trascorso piacevoli vacanze insieme con le famiglie. 2 note sulla sua carriera. Innanzitutto devo dire che Tony è nato, è terza generazione, italiano terza generazione, è nato a Brooklyn e a parte un bisnonno materno svizzero è totalmente italiano, in parte da Sciacca, il padre viene da Sciacca, la madre da Napoli, e si laurea in medicina alla Cornell University, dove svolge anche la residentship e poi diventa chief resident e affina in maniera incredibile le sue doti cliniche e entra all'NIH nel 1968, dove inizia la sua brillantissima carriera. Inizia come clinical associate, però viste le sue doti gli viene
assegnato anche un laboratorio nel 74, laboratorio di clinical physiology, e dal 1980 il laboratorio di immune regulation. Dall'84 gli viene data la direzione del National Institute of Allergy and Infectious Disease, ruolo che ha svolto fino al 2022, quindi quasi 40 anni di direzione. Devo anche sottolineare che gli fu offerta varie volte la direzione dell'NIH, che sempre rifiutò perché era troppo interessato alla ricerca e era molto focalizzato sulla immunologia e malattie infettive. È stato sempre in prima linea nella lotta contro malattie infettive, come ben sapete, soprattutto virali quali HIV, AIDS, SARS, influenza suina, MERS, Ebola e Covid-19, fornendo anche sempre contributi scientifici di grandissimo valore. Ha avuto un ruolo centrale nella creazione del ben noto President Emergency Plan for AIDS Relief, che ha contribuito a salvare, devo dire, molti milioni di persone nei paesi sottosviluppati, soprattutto in Africa, e nel guidare lo sviluppo di farmaci e vaccini anche per contrastare il bioterrorismo, un problema veramente grave negli Stati Uniti, se pensiamo al post 11 settembre, ecco, praticamente, del 2001 ovviamente. Divenne di fatto, come ben sapete, l'avete visto molte volte alla televisione, lo spokesperson dell'ufficio del presidente riguardo alla salute pubblica in generale, ruolo che ha svolto in maniera ancora più evidente e, devo dire, travagliata per i contrasti con Trump nel caso di Covid-19 recentemente, quindi. Ma comunque ha dimostrato grandissima fermezza e coraggio in più riprese, a parte aver ripreso Trump duramente per la faccenda dell'idrossiclorochina, che tutti ricorderanno molto bene, ma ha dovuto lottare a più riprese contro negazionisti per l'AIDS, poi Novax, varie associazioni, senatori, eccetera, ma ha sempre mantenuto la barra dritta a costo di aver avuto grossissimi problemi anche per la sua sicurezza personale e quella della sua famiglia. Due parole sulla sua attività scientifica, sulla ricerca. Come sapete ha dato contributi fondamentali, e questo è indicato anche dalle numerosissime pubblicazioni in riviste di primissimo piano, da un H-index particolarmente elevato, 194 su Scopus, tanto per dare un numero, e da numerosissime citazioni. E quali sono stati i suoi alcuni dei suoi punti principali? Beh, all'inizio della sua carriera ha studiato soprattutto immunoregolazione e immunosoppressori. Parlo di steroidi e non solo, e ha veramente cambiato la prognosi, la storia di patologie particolarmente gravi come poliarterite nodosa, scusate, la granulomatosi di Wegener, come volete pronunciarlo, e la granulomatosi linfomatoide, scusate. Devo anche dire che le terapie da lui messe a punto sulle vasculiti, in cui ha ottenuto circa il 90% di remissioni in malattie che causavano una mortalità che era praticamente vicina al 100%, quindi risultati clinici veramente strabilianti.
ha poi dimostrato che in realtà la prima dimostrazione, credo, ecco, che l'AIDS era causato da un agente infettante è stato dovuto a quel suo esperimento in cui aveva due gemelli identici, di cui uno affetto da AIDS, l'altro no, ha tentato un trapianto di midollo per ricostituire il sistema immunitario, però purtroppo il paziente si è diciamo, progredito, quindi vuol dire che praticamente questo era dovuto a un agente infettante, ecco, perché allora sapete bene che c'erano moltissime teorie. Meccanismo di induzione poi del virus, dell'HIV, in seguito alla induzione di citochine endogene. Questo è un altro punto di grandissima importanza. E poi ha contribuito a studi per la risposta del sistema immune in pazienti con AIDS e diciamo ci sono moltissime pubblicazioni importanti su questi aspetti. Potrei andare avanti troppo a lungo, ma appunto evito. Ricordo che è uno degli editors del famosissimo Harrison, Principles of Internal Medicine, e spesso è stato chief editor, come sapete, e appunto ho il piacere di ricevere ogni 3 anni appunto le copie dell'Harrison con la sua dedica. In conclusione, parliamo di un grande scienziato, di una grande persona che ha contribuito a salvare decine di milioni di persone, che ha sempre dimostrato un grandissimo coraggio, è un grandissimo clinico che interpreta, a mio giudizio, in maniera perfetta quello che è l'ideale di medico, con conoscenze di base veramente non comuni. E quindi sono molto lieto di introdurre la sua lecture. Non so se Jerry vuoi dire 2 parole sia sul titolo che su alcuni commenti. Scusate, io mi son preparato in italiano perché pensavo fosse più logico data l'audience prevalentemente italiana, ecco. I'm sorry for that and apologize. Grazie, grazie Lorenzo. I think, Lorenzo, your words are being really extremely adequate and perfect for introducing our speaker. So maybe, despite the fact that it's a video, therefore there will be no discussion, maybe I will say a couple of words afterwards, at the end of the video. So Fabio, if you could start the projection of the video. Greetings, ladies and gentlemen, friends and colleagues. I want to thank you for the opportunity to be presenting to you today and apologize for the fact that I'm not going to be with you personally. Actually, what I'm doing today is I'm going up and down the Pacific coast of California celebrating the 40th wedding anniversary of my wife, Christine Grady, and I. So although I'm sorry I'm not with you, I'm very happy where I am. Well, with regard to my presentation, as shown on the first slide, I decided to talk about the scientific public health and policy lessons, not only from COVID-19, but also there are some comparable lessons that we can learn from the more than 40-year experience that we've had with HIV/AIDS. And it is in this context that I'd like to discuss these lessons that we've learned. As some of you may know, I stepped down from being the director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases at the end of 2022, after a 38-year tenure in that position. And that position was bookended by 2 major pandemics, HIV/AIDS in the very early 1980s, and then COVID-19 at the end of 2019, the beginning of 2020.
Now, if you look at events in infectious diseases that have occurred over the period of time from the early 80s until the present time, as you can see, there have been a number of emerging and re-emerging infectious diseases. And I show this to show you what I was referring to a moment ago about the book ending of that period of time with two of the most impactful pandemics that we've had in history, and that is HIV and COVID. Just to give you some background as to the importance of these pandemics that I'm sure all of the audience is familiar with, the global HIV pandemic to this day has about 40 million people living with HIV, 1.3 million people newly infected, over 630,000 people died from HIV/AIDS related illnesses, and 42.3 million people have died from AIDS-related illness since the start of the pandemic, over 600,000 in 1 year. With regard to the cumulative deaths globally with regard to COVID, as we know, there are estimates of that somewhere between 7 to 35 million. The official number is 7 million deaths, but modeling studies have shown it is more likely closer to 20 million deaths. And in that context, what I've done is that I've put together 8 lessons that were common to both HIV, AIDS, and COVID. And I'm going to give you some examples of each of these 8. Obviously, I can't be completely comprehensive, but I'm going to pick out a few of those that I think would be of interest to you. First, when you're dealing with pandemics of this type, we, as we have said many times, must expect the unexpected. And what do we mean by expecting the unexpected? Well, let me go back several years to 1978, at a time when the field of infectious diseases became somewhat complacent. In fact, Dr. Robert Petersdorf, a mentor of mine from my early career, wrote in the New England Journal of Medicine, given the fact that many diseases were suppressed and controlled with vaccines and antibiotics, was discussing the number of people who were applying for infectious diseases fellowships in the United States. And he wrote in this article in 1978, quote, "Even with my great personal loyalties to infectious disease, I cannot conceive a need for over 300 more infectious disease experts unless they spend their time culturing each other." He was being somewhat facetious, but he was pointing to the fact that the field of infectious diseases was rather a, as we say, sleepy field. That all changed dramatically in the summer of 1981, when the first cases of what turned out to be HIV/AIDS were reported in the United States CDC Morbidity and Mortality Weekly Report. This is the first official report of 5 young, previously healthy gay men from Los Angeles who presented with pneumocystis pneumonia. I, for one, actually was not impressed with this because I thought it was somewhat of an outlier or a fluke. However, 1 month later, in July of 1981, a second MMWR came out, this time reporting 26, again, previously healthy, extraordinary, all gay men who were not only from New York City, but also from San Francisco and Los Angeles, presenting not only with pneumocystis pneumonia, but with Kaposi sarcoma and a number of other opportunistic diseases. Thus, the era of HIV/AIDS had begun in the early 1980s, even though it likely was around for several years prior to that. Now, what am I talking about when I say expect the unexpected? Well, with regard to HIV, there were some baffling issues with regard to pathogenesis. This was the first important disease that actually targeted critical elements of the immune system, the now well-established CD4 cell targets. Also, the virus evaded immune responses and established chronic infection in viral reservoirs that to this day, 44 years later, we still have not been able to eliminate it. The virus induces immune dysfunction.
and it directly or indirectly impacts all organ systems. Switching to SARS-CoV-2, again, expecting the unexpected. This is a highly mutable virus with multiple variants that over the years have continued to evade immunity, therapies, and even the absolute protection of vaccines. Importantly, there was asymptomatic and pre-symptomatic transmission that was common, including aerosol transmission, and a new syndrome that we came to appreciate, namely post-acute sequelae or long COVID. This is a phylogenetic lineage of the evolution of the various variants that have occurred over the period of the 5 years that we've now had experience with SARS-CoV-2, from the ancestral strain to alpha, beta, delta, and then the multiple variants of Omicron, which we first experienced in November of 2021. Of note that as each of these variants evolved, they developed the capability of evading previously established immune protection. So that unlike what some people were saying, that herd immunity could be established, essentially the concept of herd immunity, at least from protection against infection, was really a non-entity when it came to SARS-CoV-2. As I mentioned a few moments ago, the important aspect that differed this from other respiratory-borne infection was that close to 60% of all the transmission occurred from someone without symptoms, either someone who was in the pre-symptomatic phase or someone who never developed symptoms. This had major implications on how we handle mask wearing, physical separation, and a variety of other interventions. Again, as I mentioned a bit ago, unlike most any other viral infection, there was a substantial proportion ranging from 5 to 20% of people who developed symptoms that persisted following the acute infection. Shown on this slide, there are a number of varied symptomatologies which we group now refer to as long COVID. Getting to the second commonality between HIV/AIDS and COVID is that political leadership at the highest level is critical for a rapid and effective pandemic response. Let me give you an example. It is extraordinary that this virus was recognized throughout the world and reported on in the United States in the summer of 1981, the first year that Ronald Reagan was president of the United States. However, he did not even mention the word AIDS until the second year of his second term, 6 years later. This was unfortunate because he lost the opportunity of using the bully pulpit of the presidency to call attention to this emerging pandemic and perhaps having people modify their behavior to avoid getting infected. The same thing holds true with SARS-CoV-2, with the President of the United States making statements like shown here on a statement in CNN in October of 2020, where President Trump said it's going to disappear, namely saying that this virus is going to vanish and disappear like magic, which it obviously did not. Again, losing the opportunity of using the presidency as a calling card to get people to do what needs to be done to avoid infection. A lost opportunity. Again, third commonality. Prior scientific advances enable robust pandemic responses. As a scientist myself, and as I know so many members of the audience are card-carrying scientists, clearly scientific advances allowed us to respond favorably to both epidemics. There's an interesting statement in a letter that Isaac Newton wrote to his colleague Robert
hook in the 17th century, saying, "If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants." What he meant that any current advance in science always is dependent on prior advances. This was absolutely the case with HIV. Going back years before the recognition of HIV, the discovery of reverse transcriptase in 1970s with the Nobel Prize in 1975 by Howard Temin and David Baltimore. And then a couple of years later, when Bob Gallo was able to show that you could grow T lymphocytes in vitro, allowing us to culture and grow the HIV virus. The discovery of HTLV1 and HTLV2 proved that retroviruses can actually cause human disease. And then finally, in 1983, the discovery by Luc Montagnier and Francois Barré-Sinoussi that LAV, which they called it, was actually HIV, and then proven a year later, epidemiologically and virologically, that it was absolutely the cause of AIDS. And since that time, the amount of successful effort that was put into the advances in HIV/AIDS science over the now 44 years from 1981 to 2025 is nothing short of breathtaking, particularly in the arena of the development of effective therapies. When I was personally taking care of hundreds and hundreds of persons with HIV in the 1980s and 90s, from the time they presented clinically, their life expectancy was measured in 12 to 15 months. We all know today, with highly effective antiviral drugs, that if you put a person on therapy in their early 20s, you can predict that all other things being equal, they could live an almost normal lifespan. In this case, if a person was in their early 20s, they could live an additional 50 plus years. That did not happen by accident. As I clearly delineated in a paper I wrote in Science in April of 2021, that when looking at COVID-19, we saw similar scientific advances that antedated our appreciation of COVID-19. Very similar to the advances that we saw with HIV/AIDS. So with COVID-19, as I said, the speed and efficiency with which these highly efficient vaccines were developed and their potential for saving millions of lives are due to an extraordinary multidisciplinary effort that involved basic preclinical and clinical science that had been underway out of the spotlight, under the radar screen for decades before the unfolding of the COVID-19 pandemic. Two of these are noteworthy. One is the development of vaccine platform technology with the mRNA technology. Again, this work did not start with SARS-CoV-2. It antedated it by over 15 years in the seminal work of Katie Carrico and Drew Weissman, who showed when you modify mRNA without triggering key inflammatory pathways, you overcame the key hurdle and allowed us to use the RNA molecule as a current vaccine platform. The same holds true for the vaccine immunogen, the spike protein. It was based on structure-based immunogen design that goes way back to the early years of HIV, when scientists throughout the country and the world were developing structure-based immunodesign for the HIV envelope protein. And in fact, at the NIH Vaccine Research Center with Peter Kwong and others, we're looking about how you can stabilize the envelope protein in its most immunogenic form. They did this by inducing certain mutations in the envelope itself. And in fact, Barney Graham used his knowledge from HIV
to stabilize the prefusion F protein, which actually is the basis for the successful development a couple of years ago of an RSV vaccine, which is now in clinical use. They use that same methodology of inducing mutations to stabilize the immunogen to do that with a vaccine that was underway for MERS. Although we don't have a vaccine yet for MERS, when SARS-CoV-2 came along, those same mutations that stabilized the spike protein in its prefusion form were used to stabilize the spike protein of SARS-CoV-2. Of note, that stabilized protein as the spike is used in virtually all of the successful SARS-CoV-2 vaccines. The result was spectacular. If you look at this time frame, 5 days after the viral sequence was known, in January 10th, a vaccine production was started. A phase 1 trial began 65 days later, a phase 2 trial 139 days later, and a phase 3 trial 198 days later. And less than 11 months later, this particular vaccine, which had then been tested in tens of thousands of people, was shown to be safe and highly effective and was going into the arms of individuals. Compare this with the time frame of developing a vaccine from the time a pathogen was identified, going back to the 19th century with typhoid, as you might expect. It took over 100 years. But then with polio and pertussis and rotavirus and HPV and Hep B and measles, all the way down to the fastest in the history of vaccinology of developing a vaccine from the time the molecular sequence of the virus was known. As we all know, the results have been nothing short of spectacular. If you look at the global impact of the very first year of COVID-19 vaccination, vaccines prevented almost 15 million deaths in 185 countries in 1 year from December 2020 to December 2021. This estimate rose to close to 20 million deaths that were avoided when we used excess deaths as the estimate of the true extent of the pandemic and the effect of vaccine. This did not go unnoticed by the academic community, as Katie Carrico and Drew Weissman were awarded the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 2023 for their discoveries concerning nucleoside-based modifications that enabled the development of effective RNA vaccines against COVID-19. Moving on to another important commonality of lessons. Misinformation and disinformation are the enemies of pandemic control. Let me explain. Many of us remember the extraordinary, deleterious, and damaging effect of disinformation with HIV, when Peter Duesberg claimed that AIDS is not caused by HIV, but rather by non-infectious factors, such as recreational and pharmaceutical drug use, and that HIV is merely a harmless passenger virus. Besides being completely incorrect, it had damaging consequences, because in South Africa, former President Thabo Mbeki and his Minister of Health, Manto Shalabala Misamang, were able to use that misinformation to withhold the distribution of effective therapy to the people of South Africa. And Mbeki said, quote, "The cause of AIDS is poverty, bad nourishment, and general ill health. And the solution is not expensive Western medicine, but alleviation of poverty in Africa." It is true that there's poverty in Africa, but the cause of AIDS is HIV. Now, the damage was as follows. There was an estimation in a modeling study that in the 5 years from 2000
to 2005, more than 330,000 lives were lost because a feasible and timely antiretroviral treatment program was not implemented in South Africa. Fast forward to COVID-19, misinformation and disinformation is ubiquitous. 78% of the public in the United States believes or is unsure about at least one false statement, and nearly a third of people actually believe at least 4 of 8 false statements that were tested. And if you look at what is going on in the past and even to this day, the disinformation and the misinformation continues, calling COVID-19 a hoax, saying that it really isn't dangerous, that the vaccine causes more deaths than COVID itself. Again, the consequences of misinformation are very serious. In the United States, it's estimated that at least 232,000 deaths could have been prevented among unvaccinated adults in a 15-month period from May 2021 to September 2022, had they been vaccinated with at least a primary series of vaccines. This cartoon says it very cogently. The 4 horsemen of the apocalypse, war, famine, pestilence, and death, have a new partner, and that partner is misinformation. Now, another important issue is the importance of increasing attention to the human-animal interface, which is critical for pandemic prevention. We know that 75% of all of the new emerging viruses and pathogens occur from an animal reservoir. And the emerging and re-emerging zoonotic diseases are a perpetual challenge because human health is connected to the health of animals in our shared environment. And as I mentioned, more than 75%, and here are some examples: HIV from chimps, MERS from bats and camels, Nipah from bats, SARS, Ebola, influenza from birds and wild fowl. We do not know yet what the COVID origin is, but we have some pretty good ideas. The origin for HIV has been clearly established to come from an animal reservoir of chimpanzees. David Morins, my colleague at the NIH, wrote an article in Cell almost 5 years ago, where we warned about our human activities represent aggressive and damaging, unbalancing interactions with nature. This has been clearly discussed in peer-reviewed articles in Science and Cell. As I mentioned, although there's not definitive proof of the origin of COVID, even though one must keep an open mind, was it a lab accident or was it a natural occurrence? The preponderance of data by highly respected evolutionary virologists clearly point to, although don't definitively establish, that it was a natural occurrence from a wet market in Wuhan. But as mentioned, until definitive proof is available, we need to keep an open mind. But given the fact that the animal-human interface historically has been the major source of pandemics, we must reduce the risk of spillover by expanding surveillance of that interface, by stopping or diminishing the clearing and degradation of tropical and subtropical forests, improving the health and economic security of communities who live in these hotspots, enhance biosafety in animal husbandry, and shut down or strictly regulate wildlife markets and trades, which should have been done in Wuhan, but which was not done. Another commonality of lesson: inequities, health disparities, stigma, and discrimination are amplified in pandemic settings. I'll give you 2 examples. Look at HIV. It disproportionately impacts the global South. 90% of persons with HIV live in the developing world,
and 67% of the 40 million people living with HIV live in Southern Africa. If you look at COVID-19 vaccine accessibility per 100 people, according to the income of any individual country, the results are striking. Look at the doses administered in blue in low-income countries compared to lower middle in green, upper middle in red, and high income in purple. Moving on now to the importance of community engagement. During the early era of AIDS activism on the part of the constituencies at risk and afflicted played a very important role in improving how we approach these viruses. At first, it was very confrontational when mostly the gay community objected to the lack of full attention paid to HIV by the federal government. I extended myself to the activist community. Here's a picture of me. I'm in the middle of the picture there with my legs crossed in a gay and lesbian community center in Greenwich Village in New York City, talking to the gay activists, trying and understand what their concern is about the lack of participation of their community in the decisions that we made. They were very provocative about this, and they made demonstrations. Here's an example of one at the NIH when they wanted more access to drugs. This particular movement was well documented in a documentary on how to survive a plague. The picture of that person is a person called Peter Staley, who was one of the leaders of New York City ACT UP. Peter and I developed a very strong relationship, which turned into a profoundly deep friendship over a period of 35 years. And here's an example of us last year when he was a member of the faculty at the Institute of Politics at Harvard Kennedy School, where we discussed the history of AIDS activism. So we went from confrontation to collaboration to deep friendship. The same thing holds true with COVID. We made outreach to a Native American population. Here are some pictures of what our outreach meant to try and get our Native Americans vaccinated, including our African American population. These are just some examples of how we extended ourselves to try and embrace the community of people most afflicted. And then finally, emerging infectious diseases are a perpetual challenge. Probably the most true of all the lessons that we've learned. If you look at major infectious diseases throughout history, going back to the plague of Athens in the 4th century BC, all the way through the bubonic plague in the 14th century, smallpox and measles decimating the Aztec community in the Americas, to the last 100 years when the three most profound pandemics in history, the 1918 flu, HIV/AIDS in the 80s and 90s, and COVID from the 2020 to the present. One of the important lessons, going back to the original slide that I showed you, that there are these infectious diseases that have been with us throughout history, are currently with us, and for sure will continue to be with us. And that is why the same week that I stepped down as the director of NIAID in December of 2022, I wrote a goodbye perspective in the New England Journal of Medicine. And the title was, "It Ain't Over Till It's Over, but It's Never Over when you're talking about emerging and re-emerging infectious diseases." And going back to a paper that my colleagues David Morins and Greg Folkers and I wrote in 2008, 17 years ago, that emerging and re-emerging infectious diseases are a perpetual challenge. And the only way you meet a perpetual challenge is by being perpetually prepared. That is the compelling lesson learned from both of those pandemics.
I want to thank you for giving me the opportunity to make a presentation to you today. I very much appreciate it, and I wish you a very successful meeting. So I would like to thank Dr. Fauci for allowing us to show his video. I think his video is really what we wanted to do in this couple of days. Basically, he touched in a very distilled manner all the points that we would like to expand later on today and also tomorrow. I think it could not be more clear. So I think we have a few more minutes before we go to the next session. So maybe if there is any of the speaker or the public who wants to make some comment or some statement on this, it will be appreciated. Let me say one thing before I make my first comment is that today we're talking about an emergency pandemic, and this is a crucial way through which viruses interact with human bodies. However, there is another more subtle way, and this is the incidence of virus infection as a cause of cancer. There are several viruses like ABV, like papillomavirus, which are clearly causative of cancer. And in these cases, at least in some of these cases, vaccination could actually help prevent things like cervical cancer, head and neck cancer. But there is also a third layer of complexity which I would like to mention because I think is less known. There is in all a third of China, the south area of China, there is a special case. Is one of the few places, is not the only one, cases in which there is a complete absence of a specific disease. This disease is the NKT lymphoma. It's a lymphoma caused by transformation of NK cells or T cells by EBV virus. So why there is no, this, although it's not very common disease in a huge area of the world, and also in other area, one area in Europe where it is missing. So it seems like there is a requirement for the interaction of this virus to transform these cells, and this requires basically an interaction with HLA. And for the aficionado, the HLA is HLA A0207B46. And only the people who have this HLA, they basically interact with the virus to transform a cancer into a very lethal cancer. And what happened with in South China most likely seems to have an epidemic of HPV, which basically has eliminated completely the people without HLA. And that HLA is actually absent in the south of China. So this is I would say, an environment gene interaction in which the population has been reshaped by a viral pandemic. So it's more difficult to demonstrate, but there is also complete elimination of specific interaction. And just to go back to what Lorenzo Moreta said at the beginning, specific immunological response with a tendency to autoimmunity may actually lead to different disease degree. So I would like to leave now the floor to other comments. Professor Carafoli. I think Dr. Fauci's presentation has been exceptional, certainly very, very interesting. I don't know whether he will possibly answer or whether he can make a statement just for the audience here now. Is it working? Yeah. Actually, I have to say something. About 3 years ago, in this very hall here, we had a very meeting on the matter of viral problems. Of course, it was at the beginning, in a sense, of the worst period of the pandemic, SARS-CoV-2 pandemic. Let me say a few things. The first thing is that before SARS-CoV-2, we had SARS-CoV-1, which was not
developed into a deadly pandemic simply because of mistake of the virus, which self-mutated and actually became ineffective. Why do I say that? Because the entire presentation of Dr. Fauci, quite correctly, was based on the immunology as a means to take care of the pandemic. Quite clearly, it is impossible to be less than enthusiastic about the fantastic results of immunology, especially when we think of the new technology of messenger RNA type of vaccines. However, what was not said in Dr. Fauci's presentation is that what we have obtained with these efforts is simply a way to put the SARS-CoV-2 virus to sleep, in a sense. It was not eliminated, and it can come back actually any time. For example, I've been vaccinated myself 4 times against SARS-CoV-2, and actually between the 3rd and the 4th, I got a rather bad, actually, COVID relapse myself. I see here in the audience Dr. Costantino is sitting, and I would like to remind to the audience and to him as well that 3 years ago we had run a meeting here, in this very hall here, in which we said that immunology has been absolutely fantastic. Nobody can question that. However, it is not enough. You may remember, Jerry, that the first person who was cured by an infection of SARS-CoV-2 was a man in Seattle who was treated by a compound which acts on the virus itself in the mechanism of action, remdesivir, which is now forgotten. And actually, why do I say that? Because the way chemotherapy was considered as a help to immunology in the early days was simply to cure the present type of a virus which was active in those days. Drugs which came from other diseases, just hydroxychloroquine, for example, or even remdesivir, or even other drugs, without a general type of action to produce in the right way drugs, not vaccines, which are actually able to kill forever SARS-CoV-2 and actually possibly also the possible future pandemic, which will come for sure. Now, with Paolo Costantino, we have published 2 or 3 papers, I remember. At the time, I was the president of the research committee of the Lincei Academy, simply claiming that we need to increase research to find out effective ways to leave the virus alone, in a sense, and kill and inactivate cell proteins which the virus needs, which are not mutated. And that would be the end of it. And now this has been difficult to be implemented. However, 3 years ago, we actually ran a meeting here in this very hall here, and we proposed among the ways to take care of future pandemics next to immunology, not without, next to immunology, actually something that would kill the viruses. And that was a way, probably too expensive at the time, which was based on the synthesis, which is now possible, of compounds which actually kill proteins of the cell, which do not mutate, that the virus needs, otherwise the virus is meaningless. And that now is something that I believe is going to be considered in this very meeting here. So, in other words, what I'm saying is that I've been vaccinated 4 times against the virus, the HIV virus, the COVID virus. However, between the 3rd and the 4th, I got a relapse. Now, we need to have, next to the virus, to the vaccination, to immunology, chemotherapy, and it is possible
now with the new development to develop millions of possible drugs which would kill forever, not to put to sleep it, forever the virus and the future viruses. Thank you. Thank you. This is actually what happened in HIV because the inhibitors of reverse transcriptases, they were extremely useful. So hopefully also in other viral interaction there will be. Is the virus is a target? Yes, I know. Okay, is there any other comments? Before we leave this session and I leaving the floor to the next session, I just want to mention one thing, is that Dr. Fauci is a member of the National Academy of Lincei, so he's a member, so normally he's regularly invited in Rome to our academy. So I leave the floor now to the next chairman, Professor Santoro. Good morning, and welcome to this first session of the meeting on emerging viruses. As anticipated by Paolo Costantino, this is the second of a series of meetings organized by the Accademia Nazionale dei Lincei to promote knowledge and awareness of the public on different issues that are believed to be critical for the future of the humanity. And in line with this approach, some of the session will be in Italian. So this first session is focused on virus-host interaction at different levels, and also on the development, monitoring, and regulation of novel vaccines against emerging viruses. So each speaker will have about 25 minutes, so we can leave some time for questions. And after the first speaker, we'll have a short coffee break. And the first speaker is Professor Greg Towers. So, Greg Towers is Professor of Molecular Virology at University College London. He is an expert on virus-host interaction, mainly interested on retroviruses, in particular HIV, but more recently on coronavirus and SARS-CoV-2. His work has resulted in major advances in the understanding of the role of restriction factors that determine infection in selective animal species. And he has a very interesting hypothesis on how virus can become pandemic. So we are looking forward to hear that. And the title of his talk, What's Special About Pandemic Viruses? Considering human innate immunoevasion. I've been to Rome before, but this is the first talk I've given in Rome, so it's a great pleasure. Yeah, how's that? Okay, I'll speak up. So my lab wants to understand what's special about pandemic viruses. I think that people talk about being in a post-pandemic period. We are not post-pandemic, we are between pandemics, as Tony said. So we obviously want to understand how to deal with pandemics, how to predict pandemics. If we can see them coming, we can manage them more effectively. But what is it that distinguishes pandemic viruses from the zillions of viruses out there that are not pandemic? So I work at University College London, in the centre of London. You can see the university there. I work in this red brick building, which is the old Victorian hospital. So it's a very beautiful building, but not terribly practical for working with dangerous viruses. So firstly, I just wanted to make the point that if you think about every species that exists on the Earth,
is an enormous diversity of life through plants, bacteria, archaea, fungi, all kinds of different things. And all species are infected with viruses. So all forms of life are infected. And it's important to remember that. My own view is that the first life that evolved on Earth was much more similar to viruses than to unicellular organisms. And so viruses have been with us from the beginning throughout the entire of evolution. And so our evolution has been driven throughout by our interaction with viruses and infection. When the genome, the human genome, was sequenced in the early 2000s, it was a huge surprise to everybody how few genes there were. Only 2% of the human genome makes up human coding sequence to encode for proteins, but almost 50% encodes for virus-like sequences. So we can say that we are built of viruses, and it should be no surprise that viruses had a huge impact on our evolution and will continue to do so. Viruses are hugely common. They're everywhere. We're constantly breathing in viruses, predominantly plant viruses. In a liter of seawater, there are 10 billion virus particles on average, although of course it varies. We don't need to worry about that. We're not going to catch a virus from the sea because viruses tend to be specific. They only replicate in limited number of different species. And the viruses that we're exposed to most of the time don't infect us. In fact, there's a very small number of viruses that do infect us, and they're referred to as human viruses. So how did they get here? Where did they come from? What's special about the human viruses? So what is a virus anyway? What does a virus look like? What's it made of? So viruses are actually very simple things. They're not considered to be alive, but the definitions are kind of a bit made up. A virus is simply a container that contains nucleic acid or code. It contains RNA or DNA, so it can encode for viral proteins. And I think viruses are basically a consequence of life being derived from genetic material. If you have genes, then the genes can become autonomous, and that's viruses. So the system that has evolved on Earth to form life that depends on genetics leads to the production of viruses. It's an inevitability because those genes can become independent. Now, viruses can't do anything on their own. They can only do stuff if they can infect cells. So this is just put this picture in. This is our best picture of SARS-CoV-2 from a scanning electron microscope by Steve Schmeissner. So Steve's a friend of mine. He used to run an electron microscopy core at the Cancer Research Institute in the UK. He eventually got bored with that and became an artist. And he now collects samples and takes pictures of them with a scanning electron microscope. The colors are false, they're done by Steve. But he does the most beautiful photography of viruses. He has a website. This is one of our favorite pictures of SARS-CoV-2, where I got Steve to zoom in, so you can see that they're not like footballs, they're lumpy, and it's because the SARS-CoV spike protein is so huge that you can see it even by SEM. So, viruses can't do anything unless they infect cells. So viruses are not cells, but they depend on cells, and all life, similarly, is made of cells. And so viruses go into cells, and they turn those cells into virus-making factories. And they do that by encoding a small number of genes. HIV only encodes 9 genes. Herpes viruses encode hundreds of genes. You get big viruses, you get small viruses, but they all do the same stuff. They go into cells and take over the cell to produce more viruses. This is what we call a replication cycle of a virus. You can see the virus going into a cell, and then new virus is made, and it comes out. And we draw cartoons like this to try to understand how viruses work. This is a replication cycle of HIV, but the replication cycles all look the same. So the virus all viruses have to do the same stuff.
they have to enter cells, they have to express their genes, and they have to replicate their genome, and then build particles and transmit to a new host. And they do that using cellular machinery. And that's why they're species specific. That's why there are no viruses that can infect all species, because they are adapted to use the machinery they find in the cells of the species in which they replicate. So some viruses are very species specific. HIV only infects humans and chimpanzees. It doesn't infect monkeys. And that's because it is very sensitive to the innate immunity that I'm going to talk about. Other viruses, like SARS-CoV-2, are what we call a generalist. They are special. They are able to infect many different unrelated species. And how do they do that is a subject of study in my laboratory. Other viruses infect insects and humans, so they can cross between very different species, but then often don't infect a large number of species, just 2 or 3 very different species. So viruses are highly adapted. So why don't we get infected by all of these viruses that are out there? Well, one reason is the virus needs to use the stuff it finds inside cells. So if a cat virus goes into a human and finds lots of human stuff inside the human, then it may not be able to replicate. But there is another reason that really seems to be a very potent block to replication, and that's what we call innate immunity. Innate immunity is a consequence of our relationship with viruses. Over the millions of years we have evolved to defend ourselves from infection using innate immunity. And innate immunity is one of the most potent and early defenses against viral infection. So the first thing that innate immunity depends on is detecting virus. You can't react to a virus unless you detect it. So viruses are detected principally by detecting their nucleic acid, their coding sequence, their DNA or their RNA. So when a virus goes into a cell, typically it releases or reveals its coding sequence at some point, and that is detected. We call the RNA a pathogen-associated molecular pattern, or PAMP, and the PAMPs are detected by pattern recognition receptors. So those PRRs, they recognize the incoming virus, and they're activated. And that activation basically leads proteins called transcription factors to go inside the nucleus of the cell and to cause gene expression. So when the cells see a virus, they start making proteins that they weren't making before. And the most important of those proteins are secreted proteins, which act as alarms. So they don't use noise, they use, like we do, they use secreted proteins as alarms. And the most important of those are interferons. And that's because the interferons are released from the cell, and they bind receptors on the nearby cells that have not yet seen virus. And these nearby cells are stimulated to make hundreds of new proteins that will protect that cell from infection. And so that is what we call the antiviral state. And that cell on the right is going to enter the antiviral state when it sees the interferon. So imagine that you're talking to somebody who has SARS, and you breathe in some of their SARS, and that SARS goes into your airway and lands on a cell and infects it. That cell, sooner or later, is going to start making interferon. Now, if it does it really quickly, then the nearby cells will be protected from infection, and that virus will not infect you. You won't become infected, you won't be PCR positive, and you won't be sick. The pink cells are expressing about 500 new proteins that protect them from infection. So in that circumstance, have you even been infected? Can we call that infection if one or a few cells get infected, but it gets shut down?
So the terminology starts to fail us, but that seems to be what happens. It's important that you understand also that the infected cells make cytokines and chemokines, more alarm proteins, that manipulate or regulate adaptive immunity. So T cells and B cells and NK cells and antibodies, and all of the fancy adaptive immunity that we have evolved as mammals is dependent on the innate immune system that is involved all the way back to insects. So innate immunity and adaptive immunity are not different. It's the same system. It's all part of the same system. Now, we do get infected by viruses. So this isn't working all of the time. And why not? It's because the viruses have evolved to overcome interferon and overcome these 500 genes to some degree. And so they can get past this, and they can be faster than the production of interferon. So this is a great paper for anybody who wants to read some science. These guys demonstrated how healthcare workers in a hospital in East London were repeatedly uninfected by SARS-CoV-2, even though they were exposed to it on a daily basis they were treating patients during wave 1 infection. This paper shows how their adaptive and innate immune systems were suppressing infection. So these workers could detect a blood transcriptome signature. They could see that the virus, the person was reacting to virus. They were making interferon. They were making an immune signature, but they did not become infected. And I think this is the best proof or evidence for the hypotheses that I'm proposing. So in the case that the virus is a human virus, it's actually pretty good at getting past this interferon. And so although you get interferon production, the virus is able to combat that by expressing proteins that antagonize, is the word we use, but they interact with the proteins of innate immunity, they degrade them, they manipulate them, they break them in some way, and therefore the virus can infect. So transmission frequency, how many people are going to get infected by a virus, is dependent on how good the virus is at evading these systems. So the host can win, or the virus can win. That's the host winning. The interferon is faster, it shuts it down, you have a very small amount of infection in your airway, you appear to be uninfected, but if somebody sequences your blood, you can see evidence for infection. On the other hand, if the virus is faster, it can win and transmit. Another really important point is that all virus disease is caused by the response that has evolved to protect you. So the reason we get disease is because when the virus continues to replicate and trigger interferons, inflammatory cytokines, that's what makes you sick. So there is a problem with immunity. Immunity drives disease, and immunity drives inflammation. And we can make the case that inflammation at least drives or makes worse all human disease. I would challenge you to think of any kind of human illness that is not exacerbated or made worse by inflammation. And that inflammation has evolved to protect us from infection. So it's really important that we understand how it works, because we can make inhibitors or drugs that are broadly effective against inflammation will be useful against many diseases. And all viruses trigger interferon. All viruses are inhibited by interferon, and therefore all viruses must manage that relationship in order to transmit. So the questions that I'm wondering right now, having thought of all of this stuff, is why do viruses emerge from the jungle? How can a virus emerge from the jungle that is already able to antagonize human innate immunity? It hasn't infected humans before, so how did it manage to do that? Why do so many viruses come from bats? So Ebola, SARS-CoV-2, rabies, Nipah viruses, lots of viruses that are dangerous, highly infectious, come from bats. Now, there's a lot of discussion about bat immunity and how bats are special because they have strong immunity.
and therefore bat viruses are good at overcoming all kinds of immunity. But I'm not sure that that's the reason. I think the reason is because bats do what we do. They live in huge cities, and they all hang out, and they groom each other, and there are multiple bat species in bat caves. The bat caves can contain tens of millions of bats all living together, cuddling up, like we do in London, in Rome, on a Saturday night. So I think that bats are dangerous because the viruses that do well in bats do well in crowds, and the viruses that do well in humans do well in crowds. So we also want to work out, what does that look like? Can we look at the sequence of a virus that we see in the jungle and determine if it's going to infect humans? And can we develop inhibitors for viruses that we've never seen before? I think we can, and I'll talk about that a bit. Certainly, Chris Whitty said that antivirals were a weakness during our discussion of COVID in the UK. So my central hypothesis is that viruses must be really good at evading innate immunity if they're going to cause a pandemic. And understanding how they do that will allow us to risk assess viruses. And the interaction between virus and innate immunity dictates everything that happens downstream. It dictates tropism, that means who gets infected, which cells get infected. It dictates transmission routes, and therefore pandemicity. And because innate immunity drives disease, it also dictates disease. So I was minding my own business working on HIV in 2019. My lab is funded by a 5-year program from the Wellcome Trust, and I was writing my renewal in December 2019, Jan-Feb 2020. So I wasn't really watching the news, and I wasn't really paying attention to what was going on. So I kind of emerged from writing this grant. I submitted it on the 20th of February, and 2 weeks later, the university in the whole of central London was shut down because of the pandemic, and we went into lockdown. We are traditionally working on HIV, which is a bloodborne infection, and therefore our containment protocols are for bloodborne infections, not respiratory viruses. So we weren't able to work on SARS immediately. We had to work out how to work safely with a respiratory virus, and we set up our containment labs to do that. You can see here Lucy and Lorena wearing the blue surgical masks, which really don't provide any protection at all. But they are protected by the laminar flow cabinets that they're working in. So the airflow is managed in such a way that they're not exposed to any virus. And you can see on the right, we established a replication assay where we infect a cancer cell line called CALU3 with SARS-CoV-2. And then you can see we can stain the virus-infected cells with a green dye, and you can see the virus spreading very quickly through the culture. That gave us a virus replication assay, which we could then use to measure SARS-CoV-2 biology. So the wave 1 of the pandemic was the first virus from Wuhan, and it transmitted around the globe without any real adaptation to humans. I was extraordinarily surprised by that. I've been teaching undergraduates for 20 years that viruses must adapt when they jump species, and this one didn't. That was a huge surprise. I think most of my predictions and many other people's predictions about how viruses were going to behave were really overturned by our study of SARS. So in December 2020, the alpha variant arose. So there were no changes, no changes, no changes, 25 changes in the alpha variant. We didn't understand how that happened. Where did that come from? Did that mean the vaccines weren't going to work anymore? Was this virus going to kill more people? So on Christmas Eve of 2020, I got a phone call from my colleague, Wendy Barclay at Imperial College. She said, we've isolated the first alpha variant from a patient. Can you put it into your replication assay and see if it's the same as the Wuhan variant? Is your lab still open on Christmas Eve? Obviously, I wasn't there. I was at home. The guys were in the lab, though. The lab was open. They received the virus. They put it into culture on Christmas Eve. They took Christmas Day and Boxing Day off, and they were back in the lab on the 27th, measuring virus replication. So the experiment that we did was to infect CALU3 cells. We start with a small amount of virus, we add, and then over time, that virus increases,
and we measure it by quantitative PCR of the viral genome. So we were surprised to see that the alpha variant and the wave 1 virus replicated exactly the same in culture. So we could not detect a difference between them. But when we measured interferon, we could see very quickly that the virus did not induce so much interferon. So that is measuring interferon RNA. You can see the red line is way down on the other two wave 1 isolates. And you can see that secreted interferon measured by ELISA was also way down. So the alpha variant had learned or evolved to not trigger interferon, allowing it to transmit very efficiently, more efficiently than the Wuhan wave 1 virus. At that point, one of my COVID postdocs, Lorena, moved to San Francisco to work in the lab of Nevin Krogan at UCSF. So that allowed us to establish a collaboration with Nevin, where we took a closer look at those infected cells to determine what's different between alpha and Wuhan. We did an experiment called mass spectrometry, abundance proteomics, and RNA sequencing. Basically what we're doing is we're infecting cells and measuring all of the RNA in the cells and all of the proteins in the cells. How does the cell respond to these two viruses, and what's the difference? This kind of data, this kind of experiment produces huge amounts of data. You generate tons of heat maps like this, and this heat map is completely blue because the alpha always induced less response. The alpha is a quiet virus, whereas the Wuhan is a very loud virus. But you can see that the replication in the Calu3 remains the same in the top right. The RNA-seq and the proteomics experiments also allow us to measure the virus. So what's different with the virus itself? And we could see that although you get the same amount of infection, there are proteins the virus makes that are much more of those than in the wave 1. So the alpha is making more of specific proteins. And you can also see that on the Western blot on the right. The alpha is making more N, more ORF6, but it's making the same amount of spike. So we expect viruses to change their sequence, to change their proteins so that they work better in human cells. This virus is not doing that. It does a bit, but its predominant mode of adaptation seems to be to just make more protein of the proteins that kind of work a bit. It hikes up its protein expression. More recently, we have more antibodies that work better, and we can see that SARS-CoV-2 alpha makes a number of proteins at higher levels than the wave 1 virus. Importantly, although the virus, the alpha variant, didn't replicate better in the cancer cell line, Calu3, it replicated a lot better in a primary airway culture, where we take stem cells and differentiate them into airway cells and grow them at a liquid air interface that mimics what your airway looks like and behaves like. And in that circumstance, the alpha is much, much better, indicating how it can transmit better because it replicates better in your airway. We can show that specific proteins are innate immune antagonists, taking a genetic approach. So we can take the alpha variant and we can break the ORF6 protein, for example, with a mutation. That virus with the broken ORF6 replicates fine, but it triggers much more interferon and much more interferon-stimulated genes, as shown on the right. So we can show that the ORF6 protein is an innate immune antagonist. It's one of the proteins that allows the virus to shut down our defenses, and it does it by manipulating the process of nuclear transport. So work from our lab and work from other labs demonstrated that the proteins that the virus makes more of, the N protein, for example, hides the RNA and manipulates interferon-induced gene expression. The ORF9b protein inhibits the detection of RNA, and the ORF6 inhibits nuclear transport. So by making more of those proteins, the virus becomes more infectious.
So we published that paper in Nature with Nevin's group. But while we were doing that, the virus was furiously evolving, and in the UK, we had a Delta wave followed by an Omicron wave. So working with Nevin, so where do those viruses come from? Well, they're all evolving from the original Wuhan strain. Alpha isn't the parent of Delta. Wuhan is the parent of all of the strains up to Omicron. And we did the same experiment with Nevin that we'd done with Alpha, and we can show that in all cases, or there's a general tendency for each of these variants, which has evolved independently, to increase the expression of the same proteins. It has evolved to turn up expression of its innate immune antagonism when it encounters a new species. So where did these viruses come from? So, as I say, we keep having these new waves. This is still ongoing. Where are they coming from? Oh, I'm going backwards, sorry. So we published the host-virus interaction landscape again with Nevin, showing that beta, gamma, delta, and the later Omicrons were getting better at antagonizing innate immunity. And as I said with the alpha, the beta, gamma, and delta each gradually got better and better at infecting human airway cells, as shown on the right by our very talented postdoc AK. These experiments are very fiddly to do. So what's special about SARS? So working on HIV, we didn't work on coronaviruses. Well, I didn't think about coronaviruses. But when I saw the genome of the virus, I see a burglar. I see somebody who in the UK we say is going equipped. I see a virus that has the capacity to adapt really quickly to new environments. And that's because it split its genes into two types. It has one type on the left, which is made as a huge polyprotein, so one protein that's then cut up into different proteins, so it can make huge amounts of protein really quickly. But then it can't regulate those proteins independently because they're all synthesized as one protein. On the right, it has subgenomic RNAs, which it can regulate at will. Tiny mutations in the subgenomic regulatory regions can change hugely the amount of protein that's being made. So for example, here is an example. You can see that the alpha has made two changes, and those changes make two high blue bars, two sets of high blue bars. So ORF9b, alpha makes more ORF9b RNA and more ORF9b protein because it has manipulated its Kozak sequence to improve translation and its TRS to improve RNA expression. The delta has only changed its Kozak, so it gets more protein from the same amount of RNA. So we can understand how this virus is changing, and one base pair out of 30,000 base pairs can change everything. So where do they come from, these viruses? Ordinarily, we expect evolution to occur as the virus transmits between individuals, but that didn't seem to be happening here. We were sequencing huge amounts of virus in the UK, not everybody who was infected, but most people who were infected. And yet, we didn't see any change, no change, no change, no change, then 25 changes with alpha. So was there a reservoir in animals? Had the virus adapted in animals? There was a worry at the time that animals like rats were being infected. Huge amounts of COVID are detectable in the sewers. And so people were worried that rats were being infected, adapting the virus to make it more infectious, then reinfecting humans. But a third possibility that was really raised by the flu community who've studied this in flu was that actually immunodeficient people who can't get rid of the virus are the source of viral adaptation because the virus has opportunity in individuals. And this is important because we have communities of immunodeficient people. In South Africa, many places have 50% HIV positivity, most of whom are not treated. Those people cook up viruses that come to us. Immunodeficiency has to be managed on a global scale, even if they're not living next door to you. So we worked with Alex Segal at the University of
the Africa Health Research Institute in Durban, Alex had collected a series of samples from somebody who was HIV positive and had AIDS but was undiagnosed. When they diagnosed, they treated them, and so after about 200 days, they were diagnosed and treated, and their virus went away. So they got better by themselves when their immunology came back online. But that gave us the opportunity to look at evolution of this virus. Now, we have a lot of data on this. I'm just going to show you a snapshot. This is a Western blot, similar to the Western blot of the alpha I showed earlier. And what you can see here is that the proteins are coming and going over a time scale. So, for example, if you look at the N track, N starts low, then it goes high, then it's low, then it gets high again. ORF3A starts low, gets high, goes low again. ORF6 is high, low, low, low. The virus is sampling innate immune antagonism configurations. This has no impact on its replication in the primary airway. So the virus has evolved, just about done, the virus has evolved to cycle through configurations of innate immune antagonists until it finds one. So we might draw it out like this. The virus is evolving in long-term infected people, and when it finds a configuration that does better or infects another species, then off it goes. So I argue we must understand human innate immune evasion, and we must be able to see it in viruses by testing it in vitro culture. For example, Tony mentioned MERS. MERS is a camel virus that infects humans. Here we can show that a camel MERS isolated from humans in red replicates the same in cell culture as a camel virus in black, but the human variant doesn't trigger innate immunity. So we're working out whether MERS does the same thing as SARS-CoV-2. Could MERS adapt to become pandemic? I just want to say lastly, before I finish, something about antivirals. I think we can make antivirals that are broadly active, and I think the trick to that is to use evolution to guide us. Cyclosporin is what's called a blockbuster drug. 2 billion prescriptions per year in the US. It's a T-cell poison, and so people take it when they want to kill their T-cells, usually after organ transplant. We can break that and make it non-immunosuppressive so it doesn't kill your T-cells anymore, and we did that because cyclosporin has been described as having antiviral properties, but nobody understood how. So we could make an anti-HIV inhibitor, which works pretty well, but we already have HIV inhibitors. So we made another molecule that actually degrades the target of cyclosporin, called cyclophilin, and that makes a pretty good anti-hepatitis C virus inhibitor. Again, hepatitis C is being cured, but the thing that we worked out that's really important is that antiviral activity of cyclosporins has nothing to do with cyclophilins. And if you break all of the binding to all of the known cyclosporin targets using a molecule shown here, then you get nanomolar potency antiviral activity against at least 4 classes of virus. This drug basically inhibits all of the viruses we've tested it against except for HIV. We don't know what the target is, but we're zeroing in on that. I think this could be a complete game changer for treating viruses that we can't currently treat, particularly flaviviruses. I think the next thing that we should go after is RNA sensing. This is the driver of the pathology caused by viral infections. It will be druggable, and we should drug it. So the conclusions are basically that viruses are everywhere. Our innate immunity is a key mechanism that protects us from infection, and we must understand how viruses get past that, because if we understand it in detail, we'll be able to predict which viruses can do that. AI technology, particularly protein folding technology, will help us do that. I think we can make broad specificity antivirals. I think we need nucleic acid sensing inhibitors, and I think in the end, we will be able to work out which viruses are most dangerous. So thanks to the lab who do all of the work, and the Wellcome Trust and the UKRI who principally fund our research. Thank you very much. It was a fantastic presentation, Greg, and
We are a little bit over time. I think we can have one quick question. Otherwise, people can ask you questions because we have a break, the coffee break. Is there any quick question? So I'm going to be around for the rest of the meeting. I'm going to wear my translator, so do come up and speak to me. Okay. I wanted to ask you about the spillover of avian influenza virus, but I think we don't have time to do it now, so we can talk about it later. So we have a 10 minutes coffee break in the next room, and then we'll continue with this session. Thank you.
brava, quella di Villa Borghese, esatto, adesso quella della Sistina,
Grazie. Dopo ci incontriamo stasera, noi tre? Scusate, il pointer? C'è un pointer? Fa vedere lui. Scusami, adesso devo continuare. Allora, we have to continue. We are a few minutes late. So please take your seat. So we can start. Let's wait till people sit down. Okay, we can start now. And the next speaker, Ernesto, I get your attention. The next speaker is Matteo Porotto. Dr. Porotto is a professor, associate professor of viral molecular pathogenesis, the Department of Pediatrics at Columbia University in New York. He is also associate professor of virology at the University of Campania, Luigi Vanvitelli in Naples. Matteo is also an expert of virus-host interaction at a different level, though. Matteo is interested in respiratory viruses, especially paramyxoviruses. And his attention is on the role of key glycoproteins in the process of entry of viruses into cells and to develop novel strategies on how to block this entrance, with special attention to the invasion of the nervous system. So, thank you. Matteo, please start. Okay, can you hear me now? Yes, thank you for the invitation. Thank you very much, Gabriella, for having me here. And today I'm going to talk to you about some of the work we have been doing on persistent viral infection, but also overall the notion of viral host interaction and emerging viruses, as well as the role of mutation in virus to lead to neuroinvasion. Now, first of all, I have to have a financial disclosure. I'm listed as an inventor in some patent related to the topic discussed today, specifically for measles vaccine design and humanized neutralized antibody. This is something that we are supposed to disclose every time, and I'm doing now. So, first of all, what is viral persistent? And Greg did a great introduction to explain that every cell has an innate immune system that together with the adapted immune system is sort of counteract the virus. So the persistence is the ability of certain viruses to establish a long-term or chronic infection within an host organism. And to persist, the viruses must actively curtail and or circumvent the host antiviral immune response. So the defense system that is part innate and part adaptive cannot eradicate infection. And Greg did a great job explaining that there are specialized proteins or specialized ways that the virus can do that. And in a sentence, viral persistence is a viral host interplay that results in lingering on infection. So also for viruses that do not cause chronic disease, like the respiratory virus, there is this ability to remain for a long time. And it's an interplay. So
If the host is immunosuppressed for some reason, clearly the virus will stay longer. As we've seen, it can have more opportunity to evolve and adapt more to the host specific. And so, as well as emerging viruses, what are these emerging viruses? Emerging viruses are those viruses that are able to jump from one host to another and create a brand new disease. And both Dr. Fauci and Greg, they talk about the Nipah virus as one of these emerging viruses. Nipah virus is a paramyxovirus, and its reservoir is thought to be bat, and has been first described in 1998 for a spillover due to farming in a region where pigs were not generally present, a spillover from fruit bats to pigs, and from pigs eventually to human. And human-to-human transmission has also been described. Now, a Nipah virus it's a group of viruses that is growing family, including Endra and Nipah. Endra is a virus from Australia, and these are paramyxoviruses. Paramyxoviruses, they do have an envelope virus, so it's a lipid bilayer, and there is a genome here that is a negative sense RNA filament, single filament of negative sense, shown here complex with something they call N, nucleocapsid protein. For people who know biology, you can think about that as the histones of the cells, so they complex the genome. As we heard, naked genome is a problem for the cells. Sensing protein we recognize as non-self, so they will attack. So you have the ability of cover the genome, your nucleocapsid. You have a specific polymerase that is specific for the virus. These polymerases are also called error-prone. It's different from our polymerase that are high fidelity. They make a lot of errors, and that brings to viral evolution more quickly. And then there are two glycoproteins on the envelope of the virus. The G protein, in the case of Nipah and Endra, is called glycoproteins and recognizes a specific receptor responsible for the tropism of the virus in the host. And then there is this F protein, fusion protein, which is a source of energy to mediate the entrance of the virus. So viruses, they are limited. They don't have their own energy setting. They carry the energy required for entering into the cells in the metastable state of the pre-fusion state of the F protein. So this protein is produced and is stable until the moment it reaches target cells, and at that point, it undergoes a conformational change leading to infection and releasing the energy that is required to merge in the viral membrane with the target cell membrane, the effective cells. So Endra and Nipah are the cause fatal. In the case of Nipah, can reach 90% lethality, and it can affect lungs and central nervous system. And there is no current clinical treatment of vaccine. There are antibody that has been used at compassionate use, and there is a vaccine for horses, because in Australia they care a lot about their horses. So, and in the case of Nipah, there is a lethal paramyxovirus can infect the central nervous system and cause relapsing encephalitis. So at the initial stage of the infection, Nipah goes to the lungs, and then from the lungs go viremia, systemic, and all this is highly regulated by the fact that Nipah G binds two receptors on the cells, Ephrin-B2, and in the brain bind Ephrin-B3. And now, once in the brain or other immunosanctuary places where the antibodies, the adaptive response based on antibody cannot reach or doesn't reach very well, they can cause relapsing encephalitis. So you have a persistence of the virus because there is an innate response that prevents response to the cells, and then there is the ability of the virus to hide and seek from the immune system in specific organs. Now, the Nipah central nervous system tropism can be explained by the specific receptor that it binds. And in the central nervous system, the adaptive immune response, the antibodies, they cannot really work that well, and so the virus can circumvent the host antiviral, leading to viral persistence. And there are a lot of cases of relapsing in the case of Nipah. And this is something that is of interest both for me and Professor Galdiero here in the audience, that understanding the tropism of different Nipah viruses. And you can see that there is a level of threat, high, medium, and low, and different kind of Nipah viruses. And in Australia, there is Endra, and in Southeast Asia, there is Bangladesh, Malaysia, there is Nipah. But together with this Nipah and Endra, there is a growing number of families that has a lot of potential, except Cedar virus. And Cedar virus, sure enough, does lack, that is not a human pathogen, does lack a specific ability to circumvent the innate response. So now we have a way
The Cedar virus is very similar in terms of receptor binding protein. However, because it does not modulate the innate response, it's not that dangerous, at least not for now. Now, fortunately so far, despite high lethality of Nipah, human-to-human transmission is limited. So not a big deal so far in terms of, not for the people infected, but for the pandemic potential. But what if a new virus with the Nipah lethality and high transmissibility would emerge? Now, this worst-case scenario has been imagined a long time ago from in 2011 when there was this movie came out in which there's a bunch of very famous actors. This is a 2011 movie called Contagion. And together with this actor, there was also a functional paramyxovirus that has lethality of Nipah and transmissibility of measles virus, a very well-known pathogen that is actually a re-emerging virus. And that's part of the stuff, the virus that I'm interested in understanding. And so the MEV virus, the virus that doesn't exist but was depicted in this movie, has the lethality of Nipah and can be high transmissibility as measles. Measles can infect, basically, they are not around 18. One person can infect 18 people. Now, to have a full coverage in protecting herd immunity, you need to have something like 97% vaccine coverage for measles. Vaccine works. Took 10 years, as Dr. Fauci mentioned, to develop from 1953 to 1963. Works very well, but misinformation, what Fauci was saying. Now we have a problem because people are not getting vaccinated. Together with the lack of vaccination and the disruption of vaccine strategy, now measles is coming back. And to us, it was actually interesting to try to understand the lethality of measles in the central nervous system. So we need to look back how measles does this, because measles doesn't have a receptor in the brain to bind to. Therefore, we think there is a viral evolution. I want to show the data that we have from the lab about this viral evolution. Measles, paramyxovirus, similar to Nipah, has a very similar structure. It has a receptor binding protein called hemagglutinin, which by the name it would sound like it binds red blood cells, but it's not. It was just a mistake during the production of the virus, and that brings me to the concept that unless you really work with a clinical isolate and clinical samples and primary cells, a lot of the stuff that you study may be not relevant to real life. But the name is still there, it's called hemagglutinin, but doesn't not bind the salicylic acid, binds proteinaceous receptors. Now, for the sake of the virus, we can have two different kinds of proteins that are produced by the genome of the virus, something called structural proteins that are the MP, M, F, L, H, and L, and these are all the proteins you see here in the virus. Structurally, they make the virus itself. However, as Greg was pointing out, there are also virus proteins that are not produced, that are present in the virus, but are produced during viral infection. And this, in the case of measles, are out of the reading frame of phosphoprotein, and you have the V and C, and these are proteins that downregulate the innate immune response. Now, this measles virus has been well adapted to cells, human cells. So if you take this virus and you try to put in murine cells, mouse cells, the virus will not grow because the innate response is adapted to human, not to mice. So in theory, this virus could have been eradicated. It only grows in humans. You have a good vaccine, but we are still here talking about measles, and it's coming back. Now, let's look back at the distribution of measles over the month from 2017 to 2025. Now, in 2000, measles was considered eradicated in the United States. However, in 2019, there's been the highest number of cases in decades. Now, you look at 2020, 2021, measles disappears. And disappears because there is pandemic, and nobody goes around, and the virus is not there. At the same time, the virus is not there. There is not there also the vaccination campaign. And so the prediction was that the measles would have been coming back with a vengeance. And we are seeing something that's possible like that, together with the fact that the people don't want to get vaccinated because people are scared of vaccine. And so right now in the United States, there is one of the biggest outbreaks. There have been, since this is a little bit outdated, but there have been 3 people that died of measles because we're not vaccinated. And therefore, it's a real threat. Now, a lot of people think that measles is a respiratory infection, but the truth is that it's more a infection of the immune system. And we heard about HIV. HIV causes a profound immunosuppression. Measles does something similar in a different way.
So measles does enter through the respiratory tract. In the lungs, it finds the dendritic cells of macrophages that has the receptor, SLAM, for the wild-type virus. From that, it migrates to lymph nodes, and now in the lymph nodes, basically is depleting your B cells. So you have antibodies producing cells that are making antibody against different diseases that you recognize. Now, if you got measles, those B cells will be eliminated. So it makes you naive for that. So in addition to the disease caused by measles, you're also naive for disease that actually you had previously antibody that were protecting you. So double jeopardy here. And then after that, the virus goes viremic, goes back to the lungs, and now infect the basolateral side of these cells through the other receptor, Nectin-4, and now it gets transmitted. So the lungs are not really the first target. The first target is the immune cells, and depletion of B cells is the major cause of disease. In addition to this primary immunosuppression, measles cause also a sequence of central nervous system complication. And there are basically three different kinds of complications after measles. One is called acute measles encephalitis, and then there is measles inclusion body encephalitis, and then subacute sclerosing panencephalitis. Acute measles encephalitis is more of immune response, but in the case of these two other forms, MIBE and SSPE, these require active replication of the virus. And these are lethal infections. People, they don't survive this infection. And in the case of MIB, generally occurs in people that has a severe cell immunity defect. Now, what we do in the lab, we try to look at why the virus that doesn't have a receptor for the central nervous system goes to the brain and why it now is evolving there. Now, the subacute sclerosing panencephalitis was thought to be 1 every 100,000 cases. Recent data are showing that if you get infection when the kid is younger than 12 months, you have a high incidence of this lethal infection. And these are people in which the virus comes back years after, 6, 10 years after, and you have circulating antibody. Yet, despite having immunity to antibody against, the virus keeps going and it kills people. And what we've done, we have been studying the viral evolution of the virus from that leads to adaptation in the central nervous system. Now, the virus, as I said, has H, hemagglutinin, and F protein. They work together. Upon binding to the receptor, the H protein activates the F protein, which I said is a protein that is metastable state, that elongates and then refolding itself and leading to the merging. And this happens when the virus infects cells, but also happens when cell-to-cell spread. And cell-to-cell spread is a major way the virus is actually spread once inside the organism. And this is tightly regulated, and wild type use these two receptors that are not present in the brain. So how the virus, mutated virus, enter and spread in central nervous system? And to understand that, we start from clinical isolate samples from people. This is from 2000 and now South Africa measles outbreaks. Now, in South Africa, we heard already there is a lot of people living with HIV, and so you have a lot of people at risk to have a viral evolution of virus in the case of measles. And there were 2 patients that never met each other. And for these 2 patients, we have this clinical sample biopsy of the brain after post-mortem, as well as some sample from the blood. And we were able to determine that there was a single amino acid change, leucine in position 454 to tryptophan in the F protein, and that basically was the major determinant of central nervous system infection. And this is I'm showing this example for this mutation. This position has been shown in other clinical cases, but the central nervous system adaptation is behaving similar for many of these viruses, not necessarily using the same mutation, but using the same kind of phenotype. And so what we do in the lab, we take clinical isolate, we sequence with next generation sequencing that allow us to have information, detailed information about the different species of virus that we have in the samples. And we can make a recombinant virus using reverse genetic system. You can make a cDNA of the virus. You can force the cell to produce exactly the virus you want with the mutation you want. And we also add the green fluorescent protein or fluorescent protein to allow monitoring infection pattern in real time. So if infected cells is replicating the virus, in addition to the glycoproteins to the protein of the virus, we'll also produce a green fluorescent protein so we can see infected cells using fluorescent microscopy.
We also use expression of protein on cells, and we have measured reconstitution of activity of reporter genes to measure fusion property, the ability to mediate cell-to-cell fusion, as well as the stability of this F protein using specific conformation antibodies that are specific conformation of the F protein. Now, when we look at fusion using cells expressing the H protein with the wild type, the B3 is the strain of the South African outbreak, the mutant or the vaccine, and we mix these cells with cells expressing Nectin-4, and after a few hours, you look at the amount of beta-gal that is produced. Beta-gal produces like a reconstitution, so it's an indication of amount of fusion, and we measure that as a luminescent unit, a relative luminescent unit here on the y-axis. You see that the diffusion, the amount of cell-to-cell spread, is similar for the different F protein for both receptor. So in presence of receptor, all the F protein demonstrates similar level of fusion. However, when you mix with cells that do not have a receptor, in this case, the only one that still mediates fusion is this mutation that was found in the brain of people. Now, that's the first indication that there is an alteration in the mechanism of entry, and you can basically mediate fusion in the absence of a receptor. This is relevant because then the virus can spread even without the presence of receptor in the brain. And then we asked whether there was a destabilization of the pre-fusion state of the F protein. And we use the thermal energy to move the F protein to the pre-fusion state as it is at post-fusion state. And the we have monoclonal antibody recognize this state versus this. So applying thermal energy, compare wild type and mutant, what we found that the F with this mutation is less stable than, thermally stable than the wild type. What does it mean? It means that that can be activated to fuse much easier compared to the wild type. And when you take this virus and we put this virus in cells with the lack receptor, the bar graph is 100 microns, so it's this one infected cell with wild type. Wild type cannot spread, can enter but doesn't spread. On the contrary, you can see this big syncytia formation like a cell, multinucleated cells, indicating that the virus that has only that amino acid change, one amino acid out of the 16,000 nucleotide is actually also one nucleotide also. That's enough to cause these changes. And so to conclude this first part, we show that this MIB-derived L454W is capable of mediating fusion without no receptor. We have increase of fusion activity due to the decreased thermal stability, and you can also promote fusion without the H. So now you don't need anymore something that binds to activate the process. So the question was, is the virus with the mutation adapted to the central nervous system? And so to test that, we use an ex vivo tissue from mice. And ex vivo means that you take the brain of the mouse and then you cut a thin slice, you put it to grow there, and now you have an organotypic cerebellum culture which has all the protein, all the cells that are present in a mouse brain. Now, clearly, we need to use interferon knockout mice because, as I mentioned, this measles is not adapted to grow in murine cells. So you need to use a specific set of murine cells that do not respond to interferon. But what we see here is that the infection with two viruses. Red virus is wild-type virus, and green virus is the mutant virus. And there are little speckles of red here after 24 hours and a lot of infection with the green. But it's more dramatic when you look at after 72 hours. Now, you can appreciate the red spot here, and of course you can see the green. So point being that this virus, one amino acid change compared to the wild type is able to spread much better. So that was enough to have a spreading in the central nervous system, in a system that doesn't have the innate immune system response. Now, what happened in human tissue? So human tissue, we clearly cannot use the brain slice, but you can use human brain organoids, and that brings in technology. The ability of making from pluripotent stem cells or induced pluripotent stem cells different kind of tissue. So you reprogram them, and you can have cerebellar organoids or that can be used to monitor infection. And that's what we did. And what we do in the lab, we compare and contrast viruses to try to understand what makes a virus different from the other. Now, here we have three sets of viruses. We have wild-type virus, central nervous system adapted, and human parainfluenza virus type 3, which is only a respiratory pathogen, does not cause encephalitis in this case. And so we infect these 90-day-old brain organoids with viruses. And we look at, in this case, we have brain organoids derived from two different kinds of patients, one male and one female.
And this is an infected, and this is 1 micron, so 1 millimeter. These are quite big, and you can see the infection of wild type. After 15 days, there is some difference between two different donors, but the virus doesn't spread much. But if you look at the mutation from the central nervous system adaptation, now the entire brain organ has been taken over by this system. So also in human, in this case, there is total innate response. This mutant was enough to spread. And when you zoom in, you can see that the wild-type virus infects a neuron-like structure and is effective at doing that, but this is during the same time of the mutation. The virus with the mutation is basically take over the entire structure. And then we compare two different wild type with red or green to make sure there is not effect of the fluorescent protein. We use a lab-adapted mutation in the F protein, not much spreading, and the mutation that from MIB case of SSP case, both are able to infect very well the brain organoids. In B, we show that we use the same amount of virus to infect to make sure that we didn't cheat. And here we look at the quantitation of genome shown on the y-axis to show that basically doesn't matter what is the donors, the L452W and the SSPKs are the ones that produce the most of the virus from this tissue. So that single change, it's enough to cause the spread in the central nervous system. And then, as Greg was showing, we look at the differential expression using RNA-seq. We look at the transcriptomic event. And basically, the interesting part is that basically there is more response using the more virus you get infected. Not something new. So that's why we decide to look back also at the parainfluenza virus. And the gene ontology tells us that there is interferon signaling, interferon alpha, nothing new. There is a response to infection, but this response to infection did not seem to be enough to stop the viral spread. And we then look at the infection using human parainfluenza virus type 3. And in this case, the virus has a different pattern of infection compared to the measles in the brain organoids. And when you look at the gene ontology, what kind of genes are activated by parainfluenza virus, which is a respiratory infection that doesn't cause encephalitis, what you see that the infection activates more antiviral response gene and immune effectors regulating genes. So basically, it's much better, or is not as good at blocking the innate response. Parainfluenza virus does blocking somewhat, but not in the brain organoids. And so when you look at the total gene activation, for parainfluenza, you get the activation of 345 genes, and for measles, only 84. So measles, by itself, it's less able to activate the immune response. Now, we wanted to see whether what we have been showing in this model, that is human brain organoids, was sort of correlating to something that's clinical validation. And we had this clinical sample from vertical transmission, mother to fetus, of measles for a kid that died 6 years later from SSP. And we have samples from different parts of the brain, and we did RNA-seq of these clinical samples. So first of all, we look at the viral sequence. Viral sequence, it's changed. It's not anymore wild type, but it's uniform around in the CNS. So there is not an event that we can pinpoint that mutation from a part of the brain evolve and change. Entire genome, it looks the same, doesn't matter what. And when we put the SSPF, which is the F derived from this case, into the wild-type virus, now we have a spread in the brain organoids similar to the L454W. So this is a different set of mutation, not the same mutation, but similar kind of phenotype and lead to the same kind of infection in brain organoids. Now, the RNA-seq of human clinical samples let us to have reads of virus as well as information about the genes that are activated in the different parts of the brain. Now, this is not perfect. It was clearly there are some controls missing, but the point is that we have part of the brain with up to 1.26% of viral read, as well part of the brain with very low reads of measles. How is the difference in between this? How is the RNA-seq of this different part of the brain correlated to the level of infection? And we first look at SLAM. There is no receptor these are the amount of SLAM. There is no receptor in the brain as expected. This is percentile viral read. So this is a correlation plot in which here on the x-axis you have amount of viral reads, so how much virus is there in each part of the brain, and here the level of upregulation of genes. There is no SLAM, so there is no correlation for the spread of the virus, no Nectin-4, the other receptor. But then when you start looking at chemokine
And you can start see a correlation between percent of viral load and normalized count to the point that the IFTMI, one of the protein-induced interferon-induced transmembrane protein 1, it's correlated to the level of read. So there is a response, but this response did not seem to be enough to block the virus. So our working hypothesis is that you have mutation in fusion complex that lead to promiscuous infection that combine with the muted innate response due to the specific innate controlling of the measles lead to uncontrolled central nervous spread. And we still have an unanswered question, and whether there is a specific selective pressure that leads to that viral evolution. Does the mutated innate response result from specific viral factors, or there are targeting different kinds of cells? And where is the virus this 6 years before the final event lead to the death? So these are still another question that we don't know the answer to. And I want to take these last few minutes to talk about something about the understanding. 2 minutes, 1 minute, very quick. So from the mutation in the F protein, there are mutation destabilized, mutation destabilized. So we are able to find the mutation destabilized F protein, elicit antibody against the virus, and we're able to find humanized antibody that are effective in vivo. And these are actually antibody that blocks, that binds to the F protein, shown here in prefusion state, but surprisingly do not block the F. So we have cryo-EM data showing that you have the F in prefusion, but then you have intermediate of diffusion up to the point of extended intermediate. So this is an antibody that binds to the prefusion state and stabilizes in a very interesting way. So here you have the antibody bound to the F. The F is able to proceed to insert, but different from in the absence of antibody, which there is a refolding on the F that leads to fusion, the antibody bound here to a prefusion epitope that is also present in the extended state and prevent this folding that leads to infection. So in addition to understanding the mechanism, it's allowing us to find antiviral approaches. This is a team effort, and these are many people that contributed to the work, and I hope I finish in time. Thank you. Perfect. Perfect, Matteo. I think this has been very, very useful. I think if most people are not aware of brain and nervous system complication of measles. I think if people will know that, mothers will stop organizing measles party for their children. So this has to be communicated. Yeah. It's one of the aims of this type of meeting. So thank you. We have time for a couple of questions. Greg. Hi, Matteo. It's fascinating data. So measles is very transmissible in humans and doesn't kill that many people, whereas Nipah is poorly transmissible and kills almost everybody it infects. Are those two things related, do you think? I mean, this is the thing I'm trying to work out. Yeah, it's a great question. So it's possible that measles has been adapted to human and not to kill too many, but get more transmissible than killing. So maybe an ancestor of measles was much more similar to Nipah than Nipah. Right. So it's probably a matter of adaptation. So yeah. Do we have any question? Yeah, right there. Sorry, I may have missed some part of your presentation, but I didn't understand why this F form that is spontaneously activates is selective for the central nervous system. So it's something that we are exploring. So it's part of the unanswered question. We don't know if there is selective pressure or not. So the virus has naturally a lot of viral evolution due to error prone. Although measles is quite stable as a virus in reality. So what we've seen is actually there is a sort of a selective pressure when you have that virus to maintain that unstable F when you grow that in brain organoids. So we are exploring whether there are specific proteins that sort of stabilize those unstable F such as that can actually be better in the central nervous system. Okay. Is there any more questions? I just want also to go back to what Greg was saying. Of course, there are no similar studies on the fusion protein on Nipah virus because they require before laboratories. But there is a comparison between the two fusion proteins, something
your opinion on something that is more powerful in the Nipah as compared to the measles? So first of all, the Nipah has the advantage of being able to use a receptor that is in the brain. So we don't have to, so one thing that this virus they have, this is group of protein, receptor binding protein, F protein, they work together very tightly. And so measles doesn't have a receptor in the brain, but it's very good receptor. So the fusion that causes in the target cells is very strong, but in the brain is less strong because of the lack of proper receptor. So that I think it needs a mutation. Yeah. So the virus is evolving to be more dangerous again. Yeah. So thank you, Matteo. So we can go to the next, some of it I think we need. And we go to the next speaker, that is Mariano Esteban. So Mariano Esteban is the head of the Pox virus and vaccine group in the National Center for Biotechnology of the Consejo Superior de Investigaciones Científicas in Madrid. Did I say that correctly, Mariano? Yeah. My Spanish. Well, buongiorno. Before that, Mariano has been many years in the United States, in New York, and that's where we first met. So Mariano Esteban is one of the world experts on pox virus. Should I say the world expert on pox virus? He knows everything about them. He's also interested in virus-host interaction and in pox virus pathogenesis, and more recently in how to use this virus to make pox virus-based vaccines. And Mariano is also, though, an expert on the mechanism of action of interferon. So really great host-virus interaction. Right now, in his new department, he's focused on preparing novel vaccine based on pox virus for emerging viruses. I'm very eager to learn about the new vaccines, and the title of his talk is Vaccine Based in Poxviridae Against Pathogens and the Challenge of Monkeypox. Buongiorno. Thank you to the Academy and Gabriela for this invitation. It's a pleasure also coming from the Spanish Academy of Sciences and the Royal Academy of Pharmacy of Spain, which are brothers of the Italian Academy. I think it's a great pleasure to be here. And what I'm going to talk, as Gabriela pointed out, is just how we are applying the knowledge from the pox virus system to really address issues like how we can use the knowledge we gain from those viruses also as vaccines against other diseases. Why? Simply because as we learn from history, this group of viruses were the ones that were used to eradicate the first and only human disease that has been eradicated from this planet, which is the smallpox. So in terms of if we look history, how this illustrates the history of the pandemics, and then we can see that the first one that is the peste antonina, and I think thanks to the Italians and Galeno that were first to really describe how something that was considered a pandemic developed. And yes, we can see through the years how the number of pandemics have been have targeted this planet and this. So, and we can see the pyramid, how this is enlarged through the years. And I think this is particular symposia is of interest because now we are facing the threat for a number of viral diseases, and what we have really learned from the past, and we can apply to the current times. And I think that Tony Fauci really presented how these diseases in terms of appearance and also how vaccines were developed in time to really control.
And this is the interest of our lab for many years, as to try to see that number of diseases which accumulate as this in the latest part, and others that we will probably have to face in the future. So I think that we have learned a great deal, and as has been exposed here in terms of virus, how they produce a disease and how we can control them. And this map gives just a sort of idea as to viruses that in red are the newly emerging viruses. They will really affect the whole world, and versus re-emerging viruses that also affect the whole world. And WHO considers a number of viruses which are of concern, and we have to really develop the approaches to control them with antivirals, with vaccines. And we know the vaccines is the most effective way to control pathogens. So, and also Tony Fauci highlighted that about 75% of viral diseases come from zoonotic agents, and that's something which is important to really control and try to follow up what happened to the evolution of virus within zoonotic animals. So we also learned that there are a lot of lives lost by the infection with, in the case of HIV/AIDS, which is is something that we are now forgetting, because it's very difficult to now get funding on HIV, and whether in Europe or whether in the United States. So I think that we are facing a problem, because as it was pointed out by Tony Fauci, about over 600 people die every year out of HIV infections. And we have also hepatitis C. Fortunately, the knowledge that was provided by the HIV was applied to hepatitis C, and then thanks to that, antivirals are quite effective and to control infection and to eliminate infection, which is the important part. And Ebola, we know that it is highly deadly, and there are still continuous outbreaks of Ebola, dengue, and other emerging diseases like chikungunya, Zika, and so forth. And then SARS-CoV-2 emerged at the end of 2019, and how it was really targeted by the scientists. And we were fortunate that we learned a great deal through HIV that was immediately applied for SARS-CoV-2. Obviously, all of us that were also working on vaccines against HIV or other diseases immediately apply the technology. So what I'm going to describe is the technology that we use from the pox viruses, because this is a system that is quite effective in terms of triggering immune responses. So the first thing was to really target as soon as it appeared, we learned about the sequence in January 2020 by the Chinese work. So, and I think all of us who were engaged on vaccines immediately put into place, which it was for the synthesis, or we knew that the S component was critical from we learned before from SARS-1 and then from MERS. So all of us, we got rapidly involved into get this gene, encoding the S protein, the spike, into the different vector systems. And we use this virus. As I say, this virus has provided great knowledge in biology and also virus-host interactions and application as vaccines, because it has a great capacity to incorporate multiple genes within its genome, and those will be expressed quite efficiently as viral genes. And this is the electron microscopy of how the virus looks like. So, and we learned from the past that when the smallpox, which it was causing great pandemics worldwide, and losses of life, even in the 20th century, was considered 200 million people die out of smallpox. So, and you can see how when vaccination was introduced, and this is the number of cases
the global smallpox cases when vaccination coordinated by WHO was introduced in the 60s, 70s, and immediately see how it dropped in terms of infections and reporting cases. And in 1980, the WHO declared eradication of smallpox. As I say, it's the first human disease eradicated from this planet. So it was highly effective vaccine. So, and obviously, when SARS appeared, so we introduced the S gene into the viral host genome, and we have a number of variants of vaccinia virus that it was the one that was used as a vaccine in the eradication of smallpox. And this, we inserted this gene and also the gene from the Wuhan and later on from many other variants that emerged as to a vaccine candidate. So we knew that the expression we inserted into the MVA strain, and we knew that the expression was transient when you express a luciferase marker. So that was good to say, well, we have something which is safe and then can trigger a host immune response. So we knew that when mice were immunized with 1 or 2 doses of the vaccine expressing the S antigen, we get a good immune response. We also did different combinations, whether with nucleic acids or just primus with the same vector. We got good immune response to the S or to the receptor binding domain. And also we got good neutralizing antibody responses depending upon which immunization we use. So this indicates that this virus being used as an immunogen was quite effective, also to activating CD4 T cells and CD8 T cells, which are the hallmarks of immunization. And obviously we have to, and this is, we developed the candidate, it was just by, at the end of March, in beginning of April, we have the candidate. We tested also in mice in the BSL-3 facility in Madrid. And then we just saw that when you immunize mice, which are susceptible to the SARS-CoV-2, then the animals die. And while when you immunize with 1 dose or 2 doses, they are fully protected. And that's indicated in this percent of survival. So far, so good. When you analyze the lungs or you analyze viral replication in tissues, there was a great reduction in terms of viral replication, and also the tissues were, So the tissues were, the lung tissues were protected compared to the controls where there is a lot of infiltrations. And if you look also in the brain, in different tissues of the brain, you can see that the virus replicates quite effectively in the brain of those mice which are susceptible to the virus. You can see from 2 hours, 4 hours, or 8 hours after virus infection. So, and here in more tissues of the brain, you can ascertain that the different capacities of the virus, this is indicated by the color, which are infected. So the virus replicates very well in the brain. What are the cells susceptible? So that the neurons in green, you can see that the neurons are being quite effective. And that may explain what happened to a lot of people that develop chronic SARS-CoV-2 pathology. And if you compare with what happened to animals who were vaccinated, and in terms of brain infection of the virus, you can see that this is in normal, in infected but normal mice, and then this is animals that receive 1 dose or 2 doses of the vaccine. So clearly there was complete reduction in viral replication. And look, different tissues, brain tissues, how the virus spreads with time.
but when animals were vaccinated, there is complete protection. So normally when you do, with the idea to really move forward to clinical studies, you have to do, and we will hear in the next talk about the EMA position in terms of vaccines and other pharmaceutical drugs, so that you need to have also another animal models, and then we did also in hamsters where we vaccinated with 1 or 2 doses and then challenged with the virus, and analyze what happened to those animals. And clearly there is immune response, meaning that we produce antibodies specific to the spike protein or to the RBD region, and also produce neutralizing antibodies, which are the main components for virus, inhibition of viral replication. And we also see that with different variants, we can also get neutralization, although Omicron was more resistant. If you look at lung tissues, there is full protection in lung tissues, while in animals non-vaccinated and infected, there is lesions. So if you look at monkeys also, we can do the same experiment with prime boost, and then the animals were also protected from infection. So this is the animals, how protection occurs, and that's the full protection in those animals. Okay. And one of the important aspects was in terms of the cytokine storm. I'm sorry, I'm not feeling well. Can I have some water? Oh, sorry. So this is the cytokine storm. So there is a reduction. I'm not feeling, sorry. Yeah. Yeah, let me. So I apologize. Shall we stop? No, I'm getting. You finish later. Let me see. Let me finalize. Yeah. I'm sorry. So we also produce recombinants that express the. Okay, we also produce recombinants that express the different forms of the S component. And I think I'm. Well, Mariano, we can stop now, but you can finish later. Okay, yeah. Let me finalize. Okay. So we got also the antibody responses against different variants, and well, yeah. I beg your pardon. So, and well, there are a number of questions that we are raising in terms of. Yeah. Yeah. Mariano, I think we can stop and if we can finish later with the conclusion. Well, anyhow, so we also characterize it against different viral diseases, chikungunya, Zika, Ebola, and we also found full protection in those systems. And also we are working on several EU-funded projects in which we are just trying to develop optimized vaccines against different viruses, and also in terms of monkeypox, we also are producing viral vectors which will have a longer protective capacity, because one of the problems of the vaccines is the durability of the responses, in which this durability of the responses are still, like for example, the mRNAs are sort of more limited in their durability of responses. So different platforms could also be of interest to introduce, and then also the combination of vaccines, heterologous vaccinations will be also the area of future research, and how we can cope with those
limitations of the other vaccines by the combined application of different viral vectors. So I apologize for this, somehow maybe the trip, maybe so that I was sometimes... No, thank you very much, Mariano. So I think it was thanks excellent. a lot. I apologize. I think we can leave time for questions in the lunch, during the lunch break. And then we can move to the final speaker this morning. That is Emanuela Mura. Emanuela is a scientific officer at the Health Threats and Vaccine Strategy Center of the European Medicine Agency. And Emanuela has a background in veterinary medicine, but she also has a PhD in molecular biology, and she also, as a postdoc, has had a lot of experience with retrovirus and influenza virus, mainly at the Imperial College in London. After this part in the academic world, she joined the European Medicine Agency for a long time, where she focused on vaccines, especially against biological threats. And since 2022, she's also in the emergency task force for COVID-19. So thank you. Manuela, she's going to talk on the role of the European Medicine Agency in preparing for future emergency. Thank you very much, Gabriella, and thank you very much. Good morning, good afternoon, everyone. Thank you for being here today. Yeah, is it better now? Can you all hear me? Thank you. It is an honor to be here. It is an honor to be part of this session, following after so many great scientists. I tried to become one, and then I moved direction completely since I've been working for a regulatory agency. So what I'm going to do now is I'm going to take you to a very different journey, which is a journey into how medicines are approved, with a focus on emergencies and emerging viruses especially. And I'm going to tell you what the EMA does and how we are trying to be better prepared for future emergencies. So the EMA has a role as a regulatory agency to approve medicines in the European Union. And we do that by evaluating the data generated by industry during the clinical development program of any medicines, including vaccines, to conclude on the benefit-risk balance of medicine, and therefore giving the European Commission a positive opinion so that then they are able to issue a marketing authorization for the European market. As you can see here, this is a diagram showing the typical development program, in this case for a vaccine, which can take up to 15 years. We have a part of discovery and quality production, investigation, a part of non-clinical, which is the animal studies, and a big part of clinical trials, which is, various phases of trials, phase 1, phase 2, and phase 3, which represent the basis for authorization, where we look into benefits and risks for medicines. The role of EMA doesn't end at the authorization, it continues afterwards, and it monitors safety and effectiveness of medicines as long as a product is on the market. In addition, we provide information to healthcare professionals and patients on how these medicines are working and how they should be used. And the EMA works with the collaboration and input of experts from all over the member states, using several committees for that. I'm going to focus today specifically on the Emergency Task Force, because we are talking about emergencies. The Emergency Task Force, or ETF for short, has been working since 2009 on the flu pandemic in 2009, but very informally. It was a tool that we use to better address emergencies. Since 2022, in the middle of the pandemic, the COVID pandemic, there has been a new law implemented in Europe, which is actually establishing this group with a legal mandate. And is now an advisory and support body
to the European the EMA committees to actually handle scientific and regulatory matters during declared emergency, but also with a critical role in preparedness. And we work on a bunch of pathogens. I'm actually a member of this group, and we work on a bunch of pathogens and hazardous agents. You see here a pretty picture, just to tell you that we work on AMR, antimicrobial resistance related pathogens, but also cyanides, nerve agents, which are used as crowd control. So a lot of stuff that is related to terrorism, but also many bacteria and viruses. And here you have a list that includes all the pathogens that the ATF works on. It's not exhaustive, and as you can imagine, it can change over time depending on the epidemiology. But essentially what we do is we follow the WHO prioritization of pathogens of greatest epidemic and pandemic threat. I think you heard about this a little bit by other speakers. But essentially, WHO launched in 2022 a huge effort to prioritize pathogen with the idea to improve research and development of medical countermeasures at a global level. And the idea, gathering together more than 200 experts and looking at more than 30 viral family and 1 bacteria group and pathogen X, is to try not only to look at the priority pathogens that we know are going to cause the future emergency, but also trying to look into the dark spot. So they try to avoid the streetlight effect, so-called, by targeting pathogen X and prototype pathogens. Pathogen X are those pathogens that today we think they're not going to cause any emergency. However, we cannot tell for sure because there are climate change and other aspects that can affect how a pathogen is behaving. And the prototype pathogen is an interesting concept that has been used by WHO in this case, but was also developed by NIH before, which essentially is looking into viral families that have a high risk of causing the next emergency and using a pathogen that is representative to develop medical countermeasure, which then can be modified to target other pathogens as they might emerge in the future. They looked as a criteria into transmissibility, virulence of the viruses, and also the availability of medical countermeasure in order to prioritize. They did a huge amount of work. You have a link here for more details. But what I want you to focus is on the red names, which are names for family of viruses and bacteria that are of high risk of emergency. And this is also what the emergency task force at EMA is working on. So avian influenza or Ebola, MERS, Marburg virus, dengue, chikungunya. So all of these are part of our preparedness activities. And if we focus a little bit on arboviruses, which are viruses that are transmitted by vectors like mosquitoes or ticks, and filoviruses like Ebola, for example, of the 47 vaccines that are authorized by EMA, 7 are authorized against Ebola, dengue, chikungunya, and Japanese encephalitis. Vaccines can also be authorized directly by the member state. Historically, has it been so? And at that level, we have vaccines against yellow fever, tick-borne encephalitis, and a vaccine against Crimea Congo hemorrhagic fever that, however, is barely used. I want to focus on vaccines from now on because vaccines are the cornerstone of protection against infectious diseases, and also because I really like them and I work on them. So how the EMA task force is working to develop medical countermeasures is really supporting the committees and the work of the agency in this area. And they have 3 main pillars of activities: providing scientific advice to companies and supporting clinical trial authorization, and conducting scientific reviews and publishing recommendations. And I'm going to tell you a little bit about all of them. The scientific advice essentially is a form of feedback that we give to companies. They send us a bunch of questions with their application, and they tell us how they want to develop a medicine. We look into that, and we give them feedback in what we believe they're doing right or wrong. What can they improve based on our requirement for authorization? And we do this to facilitate development and approval of medicines that are safe and effective for European patients. What we are doing new here since 2022 is we are trying to include in this assessment from our perspective, the regulatory authority perspective, we are trying to include the views of the clinical trial expert
and the ethics experts at the national level. As you may be aware, clinical trial authorization, differently from the US, in Europe is a national remit by law. And therefore, we are trying to bring together all these experts at the centralized level so that we have an harmonized view and we can provide to companies a broader advice, not only how they should develop a medicine for authorization, but also how they should develop and gather the sufficient and good data to have a fast clinical trial authorization process. So we are doing all this by bringing all these experts together and also involving ethics committees, which, as you know, they are very organized differently at the level of the member state. We also do systematic reviews, I mentioned this before, and then we publish recommendation. For example, we did this a lot during COVID. We published how ivermectin and hydroxychloroquine do not work against COVID, they should not be used, by looking at all the evidence available. And also we published a recommendation, for example, on the use of heterologous vaccination for COVID, mix and match, ahead of a formal regulatory authorization in this case, or we published some recommendation, for example, on the use of Imvanex against Mpox using the intradermal route, which was not yet authorized. So we do a lot of work to support the committees and the EMA to authorize a medicine, pre and post-authorization. I want to focus on the fact that we also draft scientific guidelines for developers, and I'll tell you more in the next slides. But we also publish statements on public health matters. For example, you may have heard about the safety issue with the chikungunya vaccine a few days ago. I'm going to tell you more about that, but we did publish a statement to provide some guidance to the member states. And we also, for example, recommend how to change the strain for COVID-19 vaccines on a yearly basis, depending on the epidemiology of the virus. And we are going to do some work also on how to change the strain of seasonal influenza vaccine. For example, we advise on the removal of B. yamagata, which is a bee vaccine, a bee virus that is no longer circulating after COVID, and it was excluded from the seasonal flu vaccine. Now, guidelines. We are doing a lot of work. This is an example that we believe is very important. It was recently published. It's a guidance on the use of medicine for treatment and prophylaxis in cases of exposure to biological agents that are used as weapons of terrorism, crime, or warfare. For example, anthrax. So you see all the pathogens that were looked at. We list those that we believe are more likely to be used as terrorism, but also what medicines are available to treat them or prevent. But we are also working on guidelines for influenza vaccines and COVID vaccines. These are actually revisions, so we have some that are a little bit old and we are trying to improve them. And we are working on new guidelines as well, antiviral monoclonal for COVID-19, for example, orthopox virus, or others. Now, if we look at emerging pathogens, we are talking about challenges today. One of the main challenges as a regulator is to decide how to demonstrate efficacy in specific situations where, for example, the virus is not circulating anymore, or we cannot predict when and how long for is going to show up in an outbreak. So normally, a vaccine is authorized, like I told you, on the basis of a large phase 3 confirmatory trial looking into efficacy and safety, randomized, double-blind, placebo-controlled. This is the gold standard for approval, but not all the time this is possible, right? So, for example, in case of Zika or chikungunya, how are we going to demonstrate efficacy for these vaccines? We have to use alternative pathway if we want to be able to have these vaccines on the market. And essentially, these are the three principles that we follow. So, like I said, phase 3 confirmatory safety and efficacy trial are always essential for concluding on the benefit-risk balance. They can be feasible. If they are feasible to be conducted, so we have the disease going around, like for COVID, then we can definitely have a large placebo-controlled randomized clinical trial. Or if we have a vaccine already authorized, we can demonstrate efficacy against that. And this is going to be active controlled, generally non-inferiority efficacy trial. Very hard to do, by the way. But like I said, if this is not feasible, the pathogen is not circulating, or we cannot really catch it, we can use animal models
looking for marker, surrogate of protection that we can look in the blood. And then we can extrapolate to humans, or we can do the so-called CHIM studies. CHIM studies are essentially challenge studies in humans, where we quarantine them, maybe 10, 20 volunteers, and then we give them the virus with all the safety controls that are necessary to then investigate how the vaccine is performing. Sometimes phase 3 efficacy trials are not required. This is when we have an established immune correlate of protection, which means that we can measure a marker in the blood that we know is correlating with efficacy, possibly mechanistically. So in this case, because we can measure this marker, we don't need to have an efficacy trial conducted. Another case is the so-called immunobridging approach. This is when we already have a vaccine authorized on the basis of efficacy, and we can simply compare the new vaccine that is going to, whether or not is going to induce the same level of antibodies. And this is the case of the COVID-19 vaccine after the first ones were authorized. So I'm going to give you a few examples. Ebola vaccines, we have 2 on the market. The first, Ervebo from MSD. Ervebo, in a way, was lucky because they were able to demonstrate high efficacy in a single cluster randomized ring vaccination trial during the outbreak in Africa in 2016, 2018. It was licensed with an incomplete manufacturing process data. We did that because it was an emergency. We had to license as soon as possible. This was not affecting the conclusion on the benefit risk, but we used a so-called conditional marketing authorization, which is a special form of marketing authorization where the company has a short timeline to submit the missing data. They had 1 year to submit the missing data, but efficacy was extremely high and very well, compellingly demonstrated in this trial. The other vaccine, Zabdeno and MVA-BEA, this is actually 2, but it's 1 single regimen, 2 doses, one after the other. They were less lucky because by the time they set up the trial, the outbreak of Ebola was already over. They did not manage to collect efficacy data, and the trial was no longer feasible. Like I said before, in this case, what they were able to do, they create a macaque model. The macaque model for Ebola is extremely stringent because the disease in macaques is lethal in 7 days or less. And it's 100% lethal. So they look at the relationship in monkeys between survival and antibody levels. And they created a curve, the sigmoid curve that you see here on screen, trying to establish a relationship. What they did next, they measured the antibody induced by the vaccine in humans, and then they plotted them against this curve. And basically, they can estimate efficacy in human based on the efficacy in monkeys. So we can estimate that in human, this vaccine is efficacious around 50%. You may think it's very low or a little low, but no, because of the stringency of the macaque model, we believe that in real life, this is much more efficacious. And so this is so-called immunobridging to estimate efficacy. But also, we impose commitment to the developer to have in place observational studies, which means that the next outbreak, they are obliged to set a study to collect efficacy data, how the vaccine is behaving in the field. Chikungunya vaccines. We have 2 authorized at the moment. Vincunia very recently in January. The other one is Ixchiq. We know that for chikungunya, neutralizing antibodies have a major role in protecting against disease. So what the companies have been able to do, they were able to find an antibody threshold that is a surrogate marker for protection against viremia. How they do that? First, they vaccinated humans. They took their sera, they made dilutions of it, and then they put it into monkeys at the different dilutions. And then 24 hours later, they infected monkeys with chikungunya, triggering the disease. And then they also created a sigmoid curve, trying to establish the relationship between the level of antibodies in the blood that are coming from humans and the absence of virus in the blood, the absence of viremia, which is extremely stringent model as well, because we're looking for sterilizing immunity. So they saw that in these monkeys, a titer of 50 resulted in 100% protection against viremia, which is the virus circulating in the blood. But with the regulatory authorities, they decided to go a little bit further and to have as a titer a higher level of antibodies, 150, to be even safer.
And with the 150 as a surrogate marker, what the companies did, then they did a large trial in humans trying to see how many people are actually reaching that level of antibody that we believe is protective. And this level of, this percentage of naive adults reaching this titer is nearly 100%, so very, very good. For both vaccines, very similar. We also have, in this case, a human seroepidemiological study. Basically, they look at the disease of chikungunya in people in real life and how much antibodies do they have, and they demonstrated that a level of 50 neutralizing antibodies is already able to prevent symptomatic disease and even asymptomatic seroconversion. So 50, and the authorities decided to go for 150 to have an added layer of security. There are also here post-approval commitment to study safety and efficacy or effectiveness in real life when the next chikungunya outbreak is happening, which is right now, but I will tell you later. So with this experience, we can already tell that for vaccines for Zika, MERS, or West Nile virus, which you know, for example, in Italy is a big problem, causing encephalitis, a lot in Veneto, I hear. These viruses basically are sporadically circulating, and the location and duration of outbreaks is unpredictable, so they cannot do efficacy trial. It's very, very hard. Therefore, we have to find alternative way to infer efficacy. There are also no correlates of protection established, no marker, sorry. And there are no authorized vaccine against which we can compare antibodies. So they can look into an immune marker like they did for the chikungunya vaccines, which is associated with protection in the challenge study in animals, but are also likely to predict efficacy in human. And they can do immunobridging, like for the Ebola vaccine regimen, where they simply look at this logistic regression curve and they plot and they look together human and animals antibody. There are similar legal pathway also by FDA, accelerated assessment and animal rules. In Europe, we don't have that, but we have the flexibility to have whatever makes sense scientifically, and essentially we can use the same approaches. In addition, they can use also human challenge study or seroepidemiological study as supportive evidence for efficacy, like we have seen for chikungunya. Another thing that it's very hard to, especially to communicate on, is the very rare side effects for vaccines, because these are not detectable in clinical trials. No matter how large these trials are, the side effects are always so rare. This is the case for myocarditis and pericarditis after COVID vaccination. This is a very rare side effect, less than 1 person in 10,000 vaccinees, and we could only detect this during the large vaccination campaigns. And this is an acceptable uncertainty for vaccine. But we also need to contextualize the side effect as compared to the benefit, because cardiac complications, heart complications, are also very common after COVID infection, the natural infection. This slide, this picture from CDC, is really showing that COVID-19 is able to induce heart complication up to 8 times more than a vaccine, meaning the vaccine is reducing the risk of heart complication compared to the virus infection. But we can only detect this side effect and therefore being able to have risk minimization measures and inform doctors how to treat them if we have pharmacovigilance system working. In Europe, we have a very robust system, meaning that every patient, every one of us, should report a suspected side effect after vaccination to the authorities. All these side effects are going to the vigilance database, which is publicly available. They're only suspected at that stage. But then there are a lot of experts that are looking into these reports. They're looking for flags, different patterns that we can use to spot safety issues and then investigate further and deeper. And this is the job of the safety committee at the EMA PRAC, which meets on a monthly basis to do that. And this brings me to chikungunya, because we heard there have been some safety issues only found during the vaccination campaign that is ongoing at the moment. What is chikungunya? It's a very weird name coming from Africa, and it's basically causing fever, headache, skin rash, but especially arthralgia, pain in the joints and swelling, which
could be disabling and even chronic for years. So it's not a disease to underestimate, because also, although less frequently, it can cause multi-organ failure and can lead to death. So the severity is higher in infants and elderly and in people with comorbidities, for example, diabetes or cardiovascular diseases, but we also have death in healthy young adults. So severity and mortality are probably really underestimated for chikungunya. And you can see in the map how it's diffused. In pink, you see the epidemic countries where there are only outbreaks sometimes, 98 countries in total. And in purple, you see where there is an endemic transmission, meaning that you have infection all the time, every year. And this is in Africa, Brazil, and India. At the moment, the problem is that we have very large outbreaks ongoing in La Réunion, which is a French island in the Indian Ocean, so French overseas territory, European Union. We have had more than 44,000 cases since the beginning of the year and more than 9 deaths. They are looking into this. These are very preliminary numbers. And in South America is also a very large outbreak with more than 44 deaths since the beginning of the year, just in Brazil. They are using a vaccine, which is IXCHIQ, is the live attenuated vaccine that I mentioned earlier. It's a very safe vaccine. We saw in clinical trials that in about 12% of adults it can cause chikungunya-like syndrome, like some symptoms which are reminding of the disease because it's a live attenuated virus. So that's not totally unexpected. And in less than 2%, the symptoms can be severe, especially fever and arthralgia, but normally they last for a few days and then they go away. And we have vaccinated so far more than 20,000 people, but these again are preliminary numbers. What happened is during the course of April, there have been globally in all the world 17 cases of serious adverse event reported in people between 62 and 89 years of age, essentially neurological and cardiac events, and 2 led to death. One was an 84-year-old person with existing diseases who developed encephalitis. And the point is that this guy had the vaccine virus in the blood and in the brain fluid. Now, this is a live attenuated vaccine. Viremia is expected. We found it in trial. But the presence of the virus in the brain is definitely linked to encephalitis. That was the cause of death. So this was raised to the French authorities on the 23rd of April. They stopped vaccination on the 25th of April in 65-year age and older as a precautionary measure while we're looking into it. Immediately after, the safety committee at EMA and the emergency task force got together, looked at the available evidence, and decided to issue a statement. This is what the ETF does. You see here the picture of the web page, saying that as a precautionary measure, we recommend not to vaccinate or to exert caution in vaccinating elderly above the age of 65, especially if they are frail due to existing comorbidities. And further, the safety committee on the 7th of May started a very large safety procedure which will conclude in July, and they restricted as a legally binding measure, together with the Commission, the use of the vaccine only to people under 65 years of age, because we are doing the investigation and trying to understand what are the risk factors and what exactly is happening. EMA can further support research on safety as well. We did studies on myocarditis. We may do more also on IXCHIQ. We'll see how this situation evolves. But we can support and fund independent research, not only on safety, but also on effectiveness. We have the vaccine monitoring platform. We have Darwin EU, which is a database of healthcare electronic data. And we can do studies with this. This is also a lesson learned a little bit, because this is now embedded in the legislation during COVID time. And just very quickly, a little bit of what we learned during COVID. You are very well aware that fragmentation of clinical research during COVID was dramatic. The fact that several small clinical trials are happening all over Europe and we cannot use them to conclude much at all is actually slowing down in taking the right decision at the right time. So what we are trying to do, after we had a workshop in 2023 on what we learned by this experience, we are trying to improve, number one, the regulatory approval of large multinational trials in Europe by facilitating company, by reducing the requirement, try to streamline the document preparation, etc. In a term,
doing more flexibility during emergencies only without affecting the quality of the document. And this is done by another initiative called ACT-EU, Accelerated Trial in Europe, which is also done with the help of the Heads of Medicines Agency in Europe. We are also creating a European framework that is looking into which trial to fund during an emergency, so efficient allocation of resources, and we did this by establishing a coordinating committee within a more global European approach of coordination mechanism for cohort and trial, where the emergency task force is seen as a one-stop shop for coordinating discussions on clinical trial protocols involving ethics experts and also clinical trial experts. New technology, you heard a lot from Tony Fauci and other speakers before me. I'm not going to tell you more because this, came under our attention during COVID, the messenger RNA vaccines. The role of the EMA is to diversify the portfolio of medicines that are available. And essentially, messenger RNA gave this contribution, but also now they are developed against cancers and many other diseases that you see on screen. Another important point that you heard from other speakers before me is the fact that during COVID, we were able to go from the laboratory to the market in less than 9 months. You see on top, a traditional vaccine development can take up to 15 years or longer. We were able to authorize in less than 1 year, or roughly 1 year, but we didn't cut any corner, we didn't compromise the quality of the medicine, simply because there was global collaboration, a lot of money, a lot of resources put into this, but also strategies, new strategies, both from the perspective of the company, adaptive study design, how to, and we heard it before, how to restrict the clinical trial development in time, but from the regulatory perspective, which study can we waive? From the experience of MERS, a lot of animal study can be waived, but also we can anticipate the regulatory investigation of the data before the whole dossier is actually ready, as the data become available, the so-called rolling review. So this experience is not lost, and we are using it for future emergency. Enhanced transparency, another big lesson. We did a lot in terms of reaching out to the public, bi-weekly press conferences, workshop, tackling misinformation with statements, and we are keeping this level of transparency even now in preparedness, and more will be done, including publication of clinical data within 70 days from authorization of a medicine. I want to leave you with 2 slides because I know you're all hungry and you want to shut me up, but these 2 slides, I want to raise a little bit of awareness on the impact of climate crisis on human health. This is, a little bit because there is rising temperatures. They're affecting migratory birds, for example, and we don't know how this is going to affect avian influenza transmission, but we don't know how the rising temperature are affecting the virus behavior to the new temperature. But also, and we heard this before as well, urbanization, industrial farming, deforestation, these are affecting our health as well because animals are being displaced. And when they are displaced and they look for humans, contact with humans, to find food, for example, the virus that they carry, bats, for example, they can get transmitted much more easier to humans. And this is why we have Nipah and Mpox outbreaks more and more in the recent years. And then there was an interesting article from The Guardian looking into the Arctic zombie viruses from Siberia. This is a little bit more on the theory level, but I mean, these viruses are there, they're isolated, they're able to infect cells, even if they are 50,000 years old. And once the ice is gone from this region, humans can go and mine for minerals or anything and get in touch with this virus, and this can spark a new pandemic from a virus that we know nothing of. So we need to be very, very well prepared. Climate change is also based on data, so it's not just a theory, because we have numbers showing, for example, that the increased transmission of Aedes for dengue chikungunya is up by 46% since the 60s. And dengue figures are also striking because we have an increase. You have 1 more minute, maybe? Yeah, and I'm wrapping up. Almost 400% increase of dengue cases in the Americas compared to the previous 5 years. So the numbers are there, it's not just theory, it's reality. So my take-home messages are that
what I told you today is EMA responsible for assessing and monitoring medicines for approval in the European Union. I told you a little bit about the emergency task force, the role of this group during crisis and preparedness. We focus on 12 viral families in line with the WHO prioritization list. We advance knowledge, strategy for approval, and definitely the availability of medical countermeasures, especially vaccines. We generate scientific advice and guidelines for developer, and I told you a little bit about the principle that we follow to authorize against emerging pathogens, chikungunya, Ebola, and other vaccines. I gave you a little bit of a flavor of the lesson that we learned during COVID, which remain valid for future emergency. And also, I left you with the last message that the impact of climate crisis on health is huge. I didn't say anything about early warning surveillance system, but they are key. And you heard this from other speakers before me. One Health approach, vaccinating animals before the disease gets to human, is something that we also need to be more involved on. And of course, medicine development. But all of these are adaptation strategy. We can still prevent the most dangerous consequences of climate change, but obviously needs to be targeted directly. And with this, I close. And sorry for running over. Thank you very much. Thank you. Thank you, Manuela. Very comprehensive and clear lecture. And so we have time for a couple of questions. Okay, Giorgio. Well, my question is just about the two vaccines, chikungunya vaccine, Ixchiq, Vincunia, so Bavarian Nordic and Valneva. So apart from the side effect that was very well addressed in the statement by Prak, but I mean looking at least at the literature, considering not only the risk but the benefit effect, it seems to me that let's say that the live genetically attenuated virus as compared with the pseudoparticle virus is inducing is more strong in surrogate marker induction, so neutralizing antibody in time. Is that correct? Is also your appreciation? So you would expect that from a live virus compared with the non-live virus? Yeah, it's a very good question. We would need to really look carefully at the data. But they behave similarly, but it could be that a live attenuated vaccine indeed could trigger a more comprehensive response in terms of neutralizing antibodies. And the safety profile, which is also linked to immunogenicity, it's a little bit more complex in a live attenuated vaccine. But normally they are indeed much, they could be better at triggering immune response because they're really mimicking the live virus. I mean, in this case, even Vincunia was very good at triggering a very robust immune response. Obviously, we would need to have a head-to-head trial to really compare the two across. So this is really just, a general talk, but yeah, both vaccines are very, very good in protecting. Now we have a question from Ernesto Carafoli. I think this is a very nice talk that you gave. I believe probably we should not try to overdo here. You made big efforts to defend vaccine, which is not needed. There are still people who believe that the earth is square and flat, Now the cases you mentioned are, in a sense, not necessary. What I have to say, however, is that it's amazing that you make a big effort to find, so to say, alternatives to vaccines, and you mentioned the climate change. This is a very dangerous thing to do because this story of climate change, like the EMA type, the green economy, and so on and so forth, are open to 1 million interpretations. And which you did not do is the obvious, which is that of trying to make a big effort to develop alternatives, which is essentially drugs, not only immunology. Fortunately, in this meeting, we hear a lot about it. Yeah, we'll hear about that later. Exactly. I try to focus on vaccines. Yeah. It's my area mostly, and it's prevention is what we do as a starting point. But I agree, of course, we do a lot of work on medicines as well. So treatments. No, prevention is important. Yeah. When I talk about drugs, we hear something about today or tomorrow, is on prevention. Yeah. Vaccines put viruses to sleep. They don't kill them.
and we Yeah, need to kill we can them talk instead. about that in the next session. We'll talk about a lot about that. So thank you. Just a question, very short comment. I suppose that EMA would be used to work in cooperation with the American counterpart, the FDA. Do you expect any problems with the future administration, the big changes in FDA now? That's a very good question indeed. We have established over the year a very strong relationship with the FDA, especially during COVID. We had almost bi-weekly conferences. Thankfully, we are still able to keep our channel open, but they have a lot of reorganization. A lot of people changed. We don't know what how their story will evolve, but we are really making an effort to keep the global collaboration, which is very, very important. So far, we are able to still continue our discussions. Well, let's hope so, because that would be terrible. Any more questions? So if not, we are almost on time. I'd like to thank all the speakers. Very nice session. And now we have a lunch break, and I'll see you at 2:15. Thank you. È solo per i relatori, professore. È solo per i relatori il pranzo, professore. No, accordo con il Presidente. Ah, ok. Per favore, lasciamo. I just want to tell all the participants that there is a lunch buffet that is open on the end of the corridor. Però tu dovresti lasciare il tempo di discussione. A me ma dico che aspetta, se anche non parlava della questione del slide. Non si può. Adesso si pone
Beh, io tenderei a cominciare. O a far finta di cominciare. Di nuovo buongiorno, rieccomi qui. Il convegno passa all'italiano, ma i nostri ospiti sono attrezzati o lo parlano. Abbiamo addirittura uno speaker straniero che parlerà in italiano, il secondo. E quindi, diciamo, dopo aver visto un po' di storia, diciamo, con questa sessione faremo il bilancio di quanto è successo per vedere cosa abbiamo imparato per le pandemie future. Mi passo direttamente a introdurre la prima speaker di questa sessione, che è Maria Gabriella Santoro. Gabriella è professore emerito di virologia all'Università di Roma Tor Vergata e attualmente è presidente della Cell Stress Society International, basata negli Stati Uniti, e membro della commissione ricerca di questa accademia. Si è laureata a Bologna in biologia all'Università di Napoli e ha proseguito poi la sua formazione in biologia cellulare e virologia negli Stati Uniti, prima come postdoc alla Washington University Medical School di St. Louis e poi come lecturer alla State University Medical School a New York. È stata poi visiting professor alla Cornell University Medical School a New York, corretto? Corretto, spero. Le ricerche pionieristiche di Gabriella sono state pubblicate sulle riviste più prestigiose scientifiche internazionali e hanno aperto nuove frontiere per lo sviluppo di farmaci antivirali e antitumorali e sono state alla base di diversi studi clinici su malattie respiratorie, inclusi studi clinici sul Covid-19. E hanno fruttato a Gabriella numerosi riconoscimenti internazionali su cui soprassiamo. Ci parlerà con grandissima competenza quindi delle future sfide virali e le lascio senza ulteriore indugio la parola a parlarci di noi e i virus, lezioni dal passato per le sfide future. Siamo tutti orecchi. Grazie Paolo. It's not moving. We have a first problem. Si muove? Ecco qua. First of all, I'd like to apologize to our colleagues that do not speak Italian, but I hope the translation will help. Allora, noi e i virus. Cominciamo dai virus. Virus estremamente pericolosi, ma anche molto affascinanti per noi virologi, per vari motivi. Uno, rappresentano un capolavoro di compattezza, di complessità genomica e semplicità strutturale e infatti per
Una piccola parentesi per i non medici, non virologi. Il virus non è altro, come è già stato detto stamattina, che un piccolo segmento di materiale nucleico che può essere DNA o RNA, circondato e protetto da proteine virali. Alcuni virus sono così semplici, come il virus che causa la poliomielite, altri sono leggermente più complessi perché sono circondati da uno strato lipidico che deriva dalle membrane delle nostre cellule, generalmente, in cui sono inserite delle proteine virali che noi chiamiamo spikes, molto importanti per il riconoscimento delle nostre cellule. Nonostante la semplicità strutturale, è sorprendente la varietà strutturale e la varietà di strategie che i virus animali usano per replicare. E direi anche che i virus sono estremamente affascinanti, anche da un punto di vista filosofico, se sono le uniche entità a metà tra il vivente e il non vivente, dove molto semplicemente per vivente indichiamo quello che è capace di riprodursi, durante la riproduzione mutare e in seguito alla mutazione evolvere. Un virus fuori da una cellula non può fare nessuna di queste cose, ma se il virus incontra nel suo percorso una cellula, tutto cambia, perché il virus immediatamente prende il sopravvento di tutti gli organelli cellulari e negli ultimi anni si è visto anche che può prendere il sopravvento della quella che noi chiamiamo la Signal Transduction Network, che è una complicata catena di reazioni chimiche che porta gli stimoli dall'esterno della cellula fino al nostro DNA. Quindi loro controllano tutto, con l'unico scopo di riprodurre se stessi e durante la replicazione mutare e in seguito alla mutazione evolvere acquisendo le caratteristiche del vivente. La mutazione in particolare, e questa ha avuto una piccola mutazione, questa diapositiva non siamo riusciti a metterla a posto, ma evidentemente il trend di mutazioni piaceva anche alla diapositiva. I virus mutano molto più frequentemente degli altri organismi, soprattutto i virus RNA, perché questi dipendono da un complesso enzimatico che è l'RNA polimerasi RNA dipendente, che ha un'alta frequenza di errori, si evolve per fare errori e quindi ci sono molte varianti e l'evoluzione è poi aiutata anche da fattori esterni, come la pressione selettiva degli anticorpi, l'abbiamo visto bene durante la pandemia di Covid-19, ma anche la pressione selettiva dei farmaci antivirali che hanno come bersaglio proteine del virus, quindi il virus muta e diventa resistente. E i virus conservano una buona memoria di questi cambiamenti, al contrario di noi. Ci sono molti studi che dicono che invece noi tendiamo a dimenticare, circa un periodo di 30 anni, le passate epidemie. Eppure i virus ci hanno accompagnato dall'origine della storia dell'uomo. Le prime tracce le troviamo nell'antico Egitto, per esempio con il virus della poliomielite, ne troviamo tracce nella mummia del faraone Sipta, ma anche in vari bassorilievi. Questa è una malattia che ci ha accompagnato, è stato un flagello per l'umanità fino al 1955. Noi ci siamo dimenticati di queste immagini, di tanti bambini affetti da paralisi poliomelitica. Non solo i bambini, anche gli adulti potevano essere infettati. Il paziente più importante probabilmente è il presidente Roosevelt, che è stato infettato dal virus polio quando aveva 39 anni. Fu proprio Roosevelt a capire che invece di essere un problema medico con aspetti sociali, il polio era diventato un aspetto sociale, un problema sociale con aspetti medici. E se poi la paralisi prendeva i muscoli respiratori, c'era la morte o la vita nel polmone d'acciaio, che immaginate che vita può essere, e anche di questo noi ci siamo dimenticati. Ci tengo a sottolineare che un ruolo fondamentale nella sconfitta di questo virus è dovuta alle madri dei bambini affetti da poliomielite. Le mamme si sono organizzate negli anni 40 in un'associazione chiamata The March of Dimes
per trovare una cura e un vaccino contro questo virus devastante per i loro bambini. Voi potete trovare allo Smithsonian questi poster. E è stato fondamentale il Marshall Dimes nel supportare la ricerca del vaccino antipolio. Sono trovati ben 2, prima quello di Salk e poi quello di Sabin, che hanno portato allo stop a questa malattia terribile. E diciamo, questa è una grande lezione del passato che dovrebbero conoscere le mamme che adesso, quelle mamme che esitano a vaccinare i propri figli. Un altro virus che è accompagnato dal tempo dell'antico Egitto, l'umanità, è il virus di cui ci ha parlato Mariano Esteban stamattina, il virus del vaiolo, che già se ne trovano tracce nel faraone Ramses V. Questo è stato un virus che veramente ha devastato l'umanità, ha avuto un impatto sulla storia dell'umanità a vari livelli, e l'impatto più grande è stato quello della distruzione dell'impero azteco, quando è stato portato insieme al virus del morbillo nelle Americhe dai conquistadores europei e ha aiutato l'occupazione delle Americhe. Tanto devastante, questa è una cosa che piace molto a Ernesto Carafoli, che già nel 1500 in Cina si era adottata il primo tipo di vaccinazione chiamato variolazione, in cui questo testo dell'epoca Ming è descritto questo processo di variolazione in cui venivano utilizzate le pustole della malattia meno grave, la variola minor, per produrre questo si chiamava la variolazione, un prodotto che veniva dato per inalazione all'inizio, come vedete, e questo poi è arrivato dopo circa 2 secoli all'impero islamico, e ancora una volta è stata una donna, una mamma coraggiosa, Lady Mary Montagu, che era la moglie dell'ambasciatore del Regno Unito nell'impero ottomano allora, conoscendo la pericolosità di questa malattia, decise di sottoporre il proprio figlio alla variolazione e poi l'ha importato in Europa fino a che non è arrivata l'intuizione, che tutti conoscono, di Edward Jenner, il quale ha capito che si poteva usare invece della variola minor un vaccino animale, quello dei bovini. E questa è stata un'intuizione fondamentale, perché ha portato, come diceva Mariano, alla eradicazione. È la prima vittoria di noi contro i virus. Siamo riusciti a eradicare il virus del vaiolo. E volevo far vedere questa cosa. Se voi pensate che i movimenti anti-vax sono recenti, dovreste vedere questo disegno, questo è al British Museum, sulla Anti-Vaccine Society nel 1802, che ostacolava la vaccinazione proposta da Jenner. Vedete l'ingrandimento, le persone inoculate che si trasformano in bovini, the cowpox, the wonderful effect of the new inoculation. Noi siamo contenti che non abbiano avuto successo questi dell'Anti-Vaccine Society, perché ci siamo liberati del virus. Un altro virus importante nella storia delle malattie infettive è il virus della febbre gialla, che è un arbovirus, e questo, al contrario del virus del vaiolo, che è stato portato dai conquistadores per occupare le Americhe, questo è stato portato dai conquistati, è arrivato dall'Africa attraverso lo schiavismo, attraverso l'importazione degli schiavi. È stato devastante nell'America del Nord, anche nell'America centrale, ma nell'America del Nord c'è la famosa epidemia del 1700 di Filadelfia, che addirittura comportò che Washington trasferisse la capitale da Filadelfia a Germantown. Bisogna dire 2 parole sulla grande pandemia dell'influenza spagnola, se ne parlerà domani, ma come sapete The Spanish Lady dal 1918 al 19 ha causato
una quantità enorme di morti, tra i 40 e i 50 milioni di morti, e ovviamente quasi tutti giovani, poi se volete spieghiamo il perché, ma ovviamente allora non c'erano farmaci, non c'erano vaccini, in realtà non si sapeva nemmeno che era un virus, perché il virus dell'influenza è stato scoperto negli anni 30. L'unica difesa era il distanziamento, come vedete, le mascherine. Ora, sappiamo che questa è una grande preoccupazione dei virologi, sono sempre stati virus influenzali. Adesso ci sono nuovi virus emergenti, dopo la spagnola abbiamo avuto varie pandemie di influenza, ma quelli che ci preoccupano sicuramente sono i virus aviari, e se ne parlerà domani, quindi molto velocemente. Abbiamo l'H5N1 che è venuto fuori nel 97, che ha un bel 50% di letalità. Se pensate che la spagnola aveva meno del 2% di letalità, vi potete immaginare cosa succede se questo virus diventasse pandemico. E l'altro è invece l'H7N9, che è venuto fuori nel 2013, anche lui con altissimi tassi di mortalità. Per fortuna questi virus non hanno ancora fatto un salto di specie, possono essere trasmessi dagli animali all'uomo, ma non dall'uomo all'uomo. E in ultimo, e anche di questo parlerà domani, c'è l'ultimo H5N1 che è un problema adesso negli Stati Uniti, perché per la prima volta può infettare altre specie animali, i bovini che a loro volta possono trasmetterla ad altre specie animali. Ma se ci fermiamo un attimo a riflettere, negli ultimi 50 anni, quanti nuovi virus letali per l'uomo sono emersi? Troviamo i filovirus, prima Marburg, poi Ebola negli anni 70, gli arenavirus nelle Americhe del Sud negli anni 70, abbiamo parlato di HIV negli anni 80, e gli antivirus nelle Americhe del Nord, i nuovi antivirus come sin nombre, gli enipavirus di cui ci ha parlato Porotto, Endra e Nipa. Abbiamo avuto un'altra pandemia di influenza nel 2009, abbiamo avuto 2 epidemie di SARS e MERS e poi la grande pandemia di SARS-CoV-2. Nel frattempo sono riemersi molti virus che da noi non si vedevano, Zika, West Nile, Dengue, Chikungunya, per non parlare di nuovi enterovirus e norovirus. Cosa hanno in comune questi virus? Sono tutti virus a RNA, e la maggior parte di questi virus ha un serbatoio animale, come è già stato detto, possono dare zoonosi. Quindi i fattori che sono responsabili di questo, ce ne sono vari, ma sicuramente l'aumento della popolazione non solo umana, ma anche degli allevamenti animali, e l'aumento dei viaggi aerei, questo si è visto, può portare un virus patogeno in poche ore da un continente all'altro, e questi stanno aumentando in maniera esponenziale. Il cambio climatico di cui si è parlato stamattina, assolutamente importante, non solo il cambio climatico naturale, ma anche quello che è prodotto dall'uomo, in particolare la distruzione della foresta pluviale. Perché? Perché specie animali che erano isolate nel loro habitat, per queste cause sono costrette a cambiare la loro sede, avvicinarsi all'uomo, e quindi abbiamo questi host, questi ospiti che si muovono in zone in cui prima non c'erano, come possiamo dividere in quelli trasmessi dagli artropodi, che adesso hanno, col riscaldamento climatico, trovano zone favorevoli in cui vivere, e prima non c'erano, e che portano West Nile, Zika, Dengue, Chikungunya, ma anche i robovirus, cioè i virus portati dai roditori, soprattutto gli antivirus nell'America del Nord, gli arenavirus nell'America del Sud, e è stato già parlato, già si è menzionato il pipistrello, che rimane uno dei serbatoi e uno dei misteri, tra l'altro, interessanti in virologia, perché è un portatore sano di virus letali per l'uomo, tra cui abbiamo già detto filovirus, Nipa e coronavirus. Quale sarà il virus X, il prossimo? Questo se ne parlerà domani, di questo. Dobbiamo dire, come ha detto stamattina Anthony Fauci, expect the unexpected, non si può sapere. E come ci possiamo difendere? Sicuramente
abbiamo i vaccini, anticorpi monoclonali, farmaci antivirali, di cui si parlerà in seguito nel pomeriggio, e in particolare i farmaci antivirali tradizionalmente sono farmaci che sono diretti contro delle proteine virali. Questi sono molto potenti, molto selettivi. Il problema che si ha è quello che dicevo prima, che i virus possono mutare e diventare facilmente resistenti. E gli altri farmaci su cui più recentemente si è focalizzata l'attenzione, grazie alle conoscenze e gli avanzamenti delle conoscenze in virologia molecolare, sono gli antivirali che invece hanno come bersaglio delle proteine dell'ospite, che sono essenziali per la replicazione del virus. Perché? Perché è più difficile che si crei una resistenza e perché possono essere a ampio spettro. Adesso nella seconda parte vorrei parlare di alcuni di questi bersagli che noi abbiamo identificato negli ultimi anni. Il primo è un fattore di trascrizione molto famoso che è NFKB, che è essenziale in risposta immunitaria nell'infiammazione, che però è anche critico per la replicazione di alcuni virus, in particolare gli herpes virus. Un altro bersaglio che abbiamo identificato è la chinasi PKR, che è una chinasi del pathway dell'interferon, molto potente contro i virus, per cui i virus hanno escogitato una serie di meccanismi contro PKR. Noi abbiamo trovato dei farmaci che invece attivano PKR e che hanno un ottimo effetto, in particolare nelle infezioni da rabdovirus. Più di recente abbiamo identificato un altro bersaglio che è ERP57. Questa è una foldasi del reticolo endoplasmatico che è necessaria per il ripiegamento corretto, ma soprattutto per la formazione di ponti di solfuro corretti in alcune proteine di fusione virali di classe 1, simile a quella di cui ci ha parlato stamattina Matteo, e simile ovviamente come la spike. Tutti sanno che la spike di SARS-CoV-2 è importante per riconoscere il recettore, ma è anche una potentissima proteina di fusione, e non solo perché permette la fusione della membrana del virus con la membrana delle nostre cellule, quindi l'entrata del virus, ma che questo lo conoscono tutti, forse non tutti sanno che se questa proteina viene espressa sulle membrane delle nostre cellule può provocare la fusione di queste cellule con le cellule adiacenti e provocare la formazione di cellule multinucleate giganti, note come sincizi, che sono importanti nella patogenesi del virus, ma che soprattutto permettono al virus di spostarsi da una cellula all'altra senza uscire dalla cellula, quindi promuovendo l'elusione del sistema immunitario. Noi da vari anni studiamo una classe di farmaci che sono i tiazolidi, che hanno un'attività antivirale a ampio spettro, e abbiamo visto che questi funzionano bloccando la maturazione di alcune glicoproteine di fusione di classe 1 di vari virus, tra cui l'emaglutinina dei virus influenzali e la proteina di fusione di paramyxovirus, e abbiamo visto che ne bloccavano il ripiegamento corretto e abbiamo recentemente identificato il bersaglio di questo farmaco in ERP57. Abbiamo anche recentemente guardato all'effetto di questi farmaci e dell'inibizione di ERP57 sulla spike di SARS-CoV-2 e abbiamo trovato che, come per l'influenza e il paramyxo, anche nei corona troviamo un'alterazione di queste glicoproteine di fusione. Non ho tempo di andare nei dettagli, ma attraverso saggi biochimici e microscopia confocale abbiamo visto che bloccando ERP57 si blocca il ripiegamento del virus e questo porta a un blocco del trasporto del virus all'interno di compartimenti cellulari. In particolare nel caso della spike, il blocco del trasporto della proteina in vari compartimenti cellulari porta all'impossibilità della proteina di raggiungere le altre proteine virali e quindi produrre particelle virali infettanti, e per questo farmaco è abbastanza efficace contro SARS-CoV-2. Ma l'altra cosa interessante è che previene anche il trasferimento della proteina sulla membrana cellulare,
e quindi impedisce la formazione di sincizi, come noi abbiamo visto con diverse varianti di SARS-CoV-2. Poi se ho ancora qualche minuto, volevo parlare dell'ultimo bersaglio che abbiamo identificato da poco, sarà grande. E anche questo è un fattore di trascrizione, che il licio fatto di tipo 1 è un fattore di trascrizione con cui noi lavoriamo per vari motivi da diversi anni. Questo è un fattore che noi abbiamo tutti nel citoplasma delle nostre cellule in forma monomerica inattiva. In seguito a uno stress ambientale, come per esempio il cambio della temperatura, anche la febbre, questo fattore trimerizza, viene trasportato nel nucleo dove subisce una serie di modificazioni conformazionali, in particolare delle fosforilazioni, e in particolare molto importante una fosforilazione nella serina 326, e attiva l'espressione di una serie di proteine che sono dei molecular chaperones, che hanno una funzione di protezione delle nostre proteine che si stanno degradando e prevengono l'aggregazione di queste proteine, quindi una specie di macchinario di riparo delle proteine, e porta a un effetto di citoprotezione. Noi abbiamo visto che i coronavirus umani sono in grado di attivare il fattore, ma non solo, ma lo sequestrano per la propria replicazione. E all'inizio, lavorando con i coronavirus umani stagionali tipo alfa e beta, abbiamo visto che questi causavano una forte fosforilazione di questa serina 326, e poi questo è stato confermato in collaborazione con Leo James a Cambridge anche su varie varianti di SARS-CoV-2, quindi un'incredibile fosforilazione. E poi abbiamo dimostrato che il fattore fosforilato viene trasportato nel nucleo in maniera estremamente efficace, e abbiamo anche dimostrato che questo fattore è trascrizionalmente attivo, e anzi attiva un programma di trascrizione che è diverso e distinto da altri attivatori di HSF1, portando alla produzione di alcune proteine. Nonostante il virus blocchi la sintesi proteica cellulare, alcune proteine vengono prodotte in quantità, tra cui l'HSP70, ma anche due meno note proteine che sono HSPA6 e IRAP. Noi pensavamo all'inizio che questo fosse un meccanismo di difesa della cellula, e abbiamo silenziato il fattore, e invece silenziando il fattore abbiamo visto, non solo silenziando, ma anche usando cellule knockdown per il fattore, abbiamo visto che inibivamo la replicazione del virus, indicando che HSF1, l'attivazione di questo fattore è richiesta per la replicazione di questi coronavirus. E infine, utilizzando un inibitore di nuova generazione che è stato ideato e prodotto da un collega della Duke University, Dennis Steele, abbiamo visto che questo inibitore inibisce la replicazione dei coronavirus stagionali e anche di SARS-CoV-2, della variante Omicron che abbiamo guardato. Quindi, concludendo, i coronavirus sono dei potenti attivatori di questo fattore. Il fattore viene attivato e vengono prodotte alcune proteine che però non servono alla nostra cellula, bensì vengono utilizzate dal virus per la sua replicazione. E bloccando l'attività di questo fattore nelle cellule infette possiamo inibire la replicazione del virus. Quindi è ipotizzabile che nel futuro, accanto ai farmaci tradizionali, vengano utilizzati dei nuovi farmaci host-directed per essere molto più efficaci e dare dell'attività a ampio spettro. Vorrei concludere con una nota interessante che viene fuori dal report del Global Pandemic Monitoring Board, l'ultimo che è stato fatto, in cui ai fattori di rischio di cui abbiamo già parlato ne vengono aggiunti due che io non mi sarei aspettata. Li vedete in rosso tra i fattori più gravi di rischio di pandemie. Uno è la misinformazione e due, ancora più inaspettato, è la fiducia. E la fiducia riguardo questo ci dice che oltre a produrre vaccini e farmaci, rimane di vitale importanza contrastare la disinformazione, la misinformazione, ricordare gli eventi del passato e aumentare la fiducia nella scienza
e nelle istituzioni pubbliche. E concludiamo con una nota positiva, perché finalmente pochi giorni fa, dopo 3 anni, a Ginevra si è trovato un accordo globale sul contrasto alle pandemie. E nonostante la fuoriuscita degli Stati Uniti d'America, gli altri stati sono riusciti a mettersi d'accordo, e questo è stato definito un evento storico dal direttore del WHO, il quale ci dice: "In our divided world, nations can still work together to find common ground and a shared response to shared threats." Concludo così, voglio ringraziare i collaboratori che hanno partecipato alle cose che vi ho mostrato, vorrei ringraziare l'Accademia e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie moltissimo Gabriella per questa stupenda conferenza che unisce un excursus storico con prospettive future. Ecco là subito una domanda, Gilberto Corbellini. Un commento e una domanda. Il commento è negli ultimi 20 anni si è messo in discussione che Roosevelt avesse la poliomielite. A noi non interessa perché è meglio che si pensasse che ce l'aveva, ma diversi studiosi, insomma anche storici, pensano che avesse una Guillain-Barré a lunga sopravvivenza. Comunque, questo bisognerebbe fare una ricerca sul suo cadavere, probabilmente sui suoi resti. La domanda che voglio fare, io faccio uno storico della medicina, quindi ho letto molte, ho letto le pubblicazioni di Jenner. Allora, Jenner, sia nel libro che nelle lettere che scrive ai suoi colleghi, dice: io sto equinando, sto usando il vaiolo equino. Siccome questo lo dice prima di fare l'esperimento con il vaiolo, delle mucche, e ci sono anche degli studi che sostengono che in effetti lui abbia usato il vaiolo equino e che noi lo chiamiamo vaiolo, il vaccino, il vaccino che è sostanzialmente derivato dalle mucche. Ma è valida questa ipotesi o no? Io non sono uno storico, ecco. No, ma è stato sequenziato il genoma del coso. Sono una biologa molecolare, però decisamente lui all'inizio, sicuramente Jenner aveva notato che le mungitrici delle mucche che erano a contatto con il vaiolo di tipo vaccino diventavano immuni, e quindi lui ha sempre parlato, e anche questa Anti-Vaccine Society fa vedere le persone che si trasformano in mucche, del virus equino, e questo penso che si sappia di meno. Questa è la mia risposta. È stato un discorso magnifico, Gabriella, brava. Un dettaglio, sai, prima la Manuela Mura aveva parlato del climate change e tu vedo che lo hai sposato, solo che quello non è climate change, è semplicemente il fatto che il modo di vita è diverso, si fanno le città adesso più vicine alle foreste, eccetera, eccetera, è diversity change, not climate change. No, è anche climate change proprio, Ernesto. Questo è stato visto per gli artropodi che prima non vivevano in alcune parti del globo perché la temperatura era più bassa, adesso si è alzata e loro si sono adattati molto bene. E soprattutto per i roditori, Ernesto, il robovirus, gli antivirus nel Nord America, gli arenavirus nel Sud America, lì è chiaro che questi roditori erano completamente isolati nel loro habitat. È stato distrutto o perché faceva troppo caldo o troppo freddo o la distruzione umana, e loro sono arrivati e ci hanno portato i loro virus. Quindi assolutamente io sono d'accordo con Manuela Mura, ci sono vari fattori e il cambiamento climatico è uno di questi. I pipistrelli non vivevano attaccati alle periferie. No, i pipistrelli non c'entrano. Diversity change, non è il climate change. I pipistrelli non c'entrano in questo discorso. No, non c'entrano tanto col climate change, sono gli altri animali, soprattutto gli artropodi e i roditori, Ernesto. Tu mi dirai che sono i roditori che producono il SARS, quindi. Ma no, i roditori, l'ho spiegato, sono importanti per la trasmissione di antivirus e arenavirus. Parliamo dei pipistrelli adesso.
I pipistrelli nel Sud America non c'entrano, invece c'entrano con i coronavirus, quelli che ho Cosa indicato. non ci stanno i pipistrelli? Coronavirus, filovirus, ogni virus c'ha il suo portatore. Ma tu sai che vi sono addirittura nei ristoranti di lusso in Nord America che servono il brodo di pipistrello? Non lo sai questo, no? E che c'entra? C'è qualche altra domanda? C'è? È molto interessante questo approccio farmacologico specifico, che un po' mi ricorda quello che si fa nei tumori, no? Con i target specifici. L'unica cosa che mi sto chiedendo è che immagino che questo tipo di approccio sia aggravato da una tossicità abbastanza elevata, o che potrebbe essere, io adesso non lo so, e che quindi potrebbe essere limitati questi tipi di trattamento a casi particolarmente severi o in procinto di diventare severi. Non necessariamente, nel senso che dipende dal bersaglio. Sicuramente nel caso di NFKB quello è un bersaglio che va utilizzato nelle infezioni acute dove c'è una cytokine storm, dove si vuole bloccare l'infiammazione oltre che il virus, e non può essere dato per lunghi tempi, ma solo per periodi brevi. Nel caso di PKR attivare la chinasi è invece molto rilevante. Tra l'altro i farmaci che l'attivano sono dei farmaci utilizzati da tempo, come l'indometacina, che non hanno elevato grado di tossicità sempre per brevi tempi. Interessanti sono i tiazolidi, che invece sono stati usati come farmaci antiparassitici per più di 20 anni e che hanno proprio una brevissima soglia di tossicità. E questo perché noi nel retico endoplasmatico, oltre a ERP57, abbiamo moltissime foldasi che, se blocchiamo ERP57, prendono il posto di questa proteina, mentre i virus, queste proteine di virus di fusione, hanno proprio dei segmenti lunghi di cisteine e tendono a fare una serie di punti di solfuro incorretti, ed è proprio necessaria ERP57 per ricorreggerli. Quindi se noi gli leviamo questa ERP57 ne blocchiamo la maturazione. Ecco, questo è un bersaglio molto interessante, perché non è solo un virus, ma più virus che hanno bisogno di questa proteina, quindi qui si potrà andare avanti. HSF1 è proprio una cosa recente e chiaramente anche qui questo farmaco di cui vi ho parlato è un farmaco che è stato sviluppato da poco e è stato utilizzato nei tumori della prostata, perché non blocca HSF1 in generale, sarebbe sicuramente tossico, ma blocca HSF1 già attivato e già allegato al DNA, quindi lo blocca solo in quelle cellule in cui c'è una iperattivazione. Spero di aver risposto. Sì, io giusto volevo aggiungere un qualche cosa a proposito della diatriba vaiolo bovino, vaiolo equino. Avete ragione entrambi, perché in realtà il discorso che il virus veniva isolato dalle persone che mungevano le vacche è vero, ma in realtà a quelle vacche il virus è stato portato prendendolo dagli equini, tant'è che anche in Italia all'Istituto Sacco di Milano veniva prodotto il vaccino del vaiolo e venivano utilizzati i cavalli addirittura. Tant'è che qualcuno, anche sul piano proprio della definizione, sta parlando che più correttamente si dovrebbe parlare di equinazione piuttosto che di vaccinazione. Ecco, proprio sì, vabbè, ma insomma qua siamo poi. Però effettivamente c'è questa disputa che oramai sembra abbastanza. Ma il concetto confermata. È lo stesso, utilizzare un virus animale per proteggere. Esattamente. Grazie. Benissimo, grazie ancora Gabriella. Come previsto il tuo intervento ha suscitato molto vivaci domande. Allora, il prossimo speaker è Michel Plechette, che pur non essendo italiano ha scelto di parlare in italiano, e questo è una cosa molto interessante e carina da parte sua. Michel è un senior investigator al Dipartimento di Malattie Infettive e Medicina Tropicale alla Ludwig Maximilian Universität di Monaco di Baviera.
Si è laureato in medicina a Vienna, ha approfondito studi di microbiologia a Londra e Lione e poi ha conseguito all'Università di Ferrara l'abilitazione all'esercizio della professione di medico in Italia. Forse è questo che ti ha spinto a voler parlare in italiano. Ha avuto poi negli anni numerosissime e importanti incarichi nella Commissione europea per la gestione di programmi internazionali sulle malattie infettive e ha progettato e pianificazione e collaborazioni di ricerca tra il nord e il sud del mondo, tra cui i primi studi sull'HIV in Cina, i primi progetti di sorveglianza dell'Ebola in Costa d'Avorio e Guinea. Ha anche gestito una missione di ricerca in Cina durante l'epidemia di SARS. È rimasto senior advisor della Direzione Generale Salute della Commissione Europea, quindi europeo fino in fondo. Michel Procet ha quindi una notevole esperienza di pianificazione e gestione di programmi di azione coordinata tra scienza e politica a livello internazionale ed è quindi la persona giusta per parlarci, per sua scelta in italiano, ripeto, evoluzione della risposta alle emergenze virali in Europa negli ultimi 30 anni. Prego Michel. Grazie. Devo subito ringraziare l'invito di venire a parlare in questa accademia. Che sono molto onorato di poter parlare oggi a questa illustre udienza. E devo chiedere pazienza per la mia espressione nella vostra lingua, che non è la mia lingua materna, ma che ho dovuto imparare per ragioni private. Mi ha fatto molto piacere di farlo. Dunque, io comincio con una diapositiva che avete già visto spesso tutti, e vedete l'abituale sequenza di epidemie virali con un significativo particolare per il Covid-19. E oggi dopo l'esperienza del Covid si è focalizzato sull'Mpox e adesso si parla spesso del Disease X, ma per dire la verità è stato piuttosto un batterio che ha cambiato la politica europea di prevenzione delle pandemie. Questo comunque è già stato inserito come problematico nel Trattato di Maastricht nel 91, dove si ha creato l'obbligo di coordinamento dell'Unione Europea nella lotta contro i grandi flagelli. E all'epoca i grandi flagelli si parla anche di un flagello come l'HIV, che era eponimico per l'idea di un grande flagello infettivo, ma anche del grande flagello della tossicodipendenza. Dunque c'era una concezione abbastanza naiva della problematica pandemica. E finalmente non è successo granché. C'era un programma della Commissione europea che finanziava parecchie azioni di lotta contro l'HIV, ma sempre a un livello finanziario molto, molto ridotto. Parliamo qui di 50.000 euro per azioni, dunque era molto, molto poco per cambiare le cose. Finalmente quello che è arrivato è lo spavento straordinario in seguito all'attentato a New York del 9 settembre e la dispersione di bacillo antrace in queste buste nell'ufficio postale di Trenton, che ha ammazzato 5 persone che hanno inalato questa polvere nelle buste. Allora il problema non è stato le buste, come faccio vedere qui in Europa, ma i milioni di sacchi con polvere bianca che sono stati trovati da individui pensando che fosse un attentato all'antrace, e questi sacchetti per milioni sono stati deliberati agli uffici di polizia, di sanità pubblica, di laboratori privati, e si è capito che le strutture che esistevano in Europa non erano in grado di farcela semplicemente con una problematica di questo livello, non la problematica vera, perché non c'è mai stato antrace in Europa, ma la problematica come è stata risentita dal pubblico e dalle sfere politiche. Dunque, alla Direzione Generale Salute, chi si chiama Salute e Consumatori all'epoca, è stato creato una task force speciale sotto la guida di un funzionario eccezionale, George Govras, con funzionari che sono stati distaccati dai governi dei Paesi membri, 2 italiani per esempio,
e che hanno cominciato a esaminare il problema. E la prima cosa che hanno fatto è di organizzare una prova interlaboratorio per vedere quanti laboratori erano capaci di diagnosticare, per esempio, la tularemia, e si è trovato che i laboratori che potevano fare questi esercizi erano pochissimi e c'è una grande disperazione a questo momento, che siamo non soltanto facilmente stravolti di un fenomeno, ma anche totalmente incapaci di rispondere al livello giusto. E dunque si è creato un obbligo legale di mandare in giro tra le istituzioni competenti in Europa dei messaggi d'allarme, e si è creato l'Early Warning and Response System in Europa, che è un obbligo legale, tutti devono partecipare, e sono stati molti attivi perché fino a 2005 ci sono stati messi in circolazione 600 messaggi che erano relativi a più o meno 400 eventi. Ovviamente c'è un'inflazione di allarmi, ma questo vuol dire che a questa epoca abbiamo dovuto imparare come comunicare. Il problema di questo sistema era che i messaggi erano troppo lunghi, e soprattutto a questo momento la diffusione era sui telefonini, dove non era ancora il touchscreen, dunque tanta energia persa per assolutamente niente come valore informativo. E allora, sulla base dell'esperienza della mancanza di competenza universale in tutti i paesi di laboratorio, si è creato un finanziamento di diverse reti di laboratorio, per esempio sulla difterite, perché la difterite, essendo rara, ma c'era stata un'epidemia in Ucraina di, non so, 6.000 casi, mi pare. Questa rete ha permesso di rinforzare le capacità di diagnosi dalle difterite un po' dappertutto. Stessa cosa per la legionellosi, la tubercolosi, anche la tubercolosi resistenza, e si è anche creato un bollettino proprio, l'Eurosurveillance, che è ancora il bollettino europeo di riferimento di comunicazione su malattie infettive. Finalmente c'è stata poca attenzione al virus, ma c'è stato un momento di rilievo anche nell'epidemia di Ebola a Kikwit nel 1995. C'è stato un strano episodio, perché le prove di sangue che hanno stato prese da 2 persone a Kikwit, dai ricercatori congolesi, il professore Mayumbe Tafu, erano stati spediti ad Anversa. Perché? Perché anni prima, negli anni 70, Ebola è stato caratterizzato da 2 virologhi ad Anversa, cioè Stefan Patin e Guido van der Grun, e Jacques Mayumbe era all'epoca collaboratore di questi virologhi. Se uno può fare la diagnosi specificamente dell'Ebola nel mondo, sono loro 2, dunque spedisco questi campioni ad Anversa. Arrivando ad Anversa, il direttore del laboratorio ha deciso: non apriamo mai questi campioni, queste provette, le spedisco subito al CDC di Atlanta. E questo, devo dire, è un'aneddoта di rilievo, perché ha infuriato la Commissione, perché abbiamo avuto tanti laboratori di livello P4 già in Europa nel 1995, ma nessuna, Anversa non era veramente a livello di P4 a questo momento, ma c'erano 2 laboratori in Germania, a Marburg c'è stato un laboratorio in Inghilterra, e dunque non c'era veramente ragione di spedire questi campioni in America. Per la Commissione europea vuol dire che queste informazioni sono al rischio di essere persi, che non abbiamo più la possibilità di essere sicuri di avere queste informazioni di grande rilievo epidemiologico. Dunque c'è stata anche una riflessione sulla capacità di fare diagnosi di high impact pathogens come Ebola, e poi ci sono stati finanziamenti diretti, anche un appello agli Stati membri di finanziare più di queste infrastrutture di sicurezza. E allora è stato anche a questa epoca, nel 97, già una riflessione su l'influenza aviaria e il rischio pandemico dell'influenza pandemico, e c'è stata la creazione di un regolamento europeo che crea un'obbligazione dai paesi di notificare entro 48 ore, dunque molto più precocemente che le infezioni umane, tutte infezioni di un allevaggio di galline,
c'è anche l'obbligo di vaccinare questi galini subito, dopo la notificazione, e il vaccino viene rimborsato dall'Unione Europea. Questo sistema ci ha prevenuto probabilmente di conoscere la situazione che hanno adesso negli Stati Uniti, dove non hanno questi obblighi, non hanno la possibilità di fare il rimborso. Mi direte ovviamente con ragione che è molto meno costoso di rimborsare una gallina che di rimborsare un animale della razza bovina, costa almeno 1000 volte di più. Dunque, ma comunque già praticamente 30 anni fa siamo stati in grado di riflettere sulla limitazione delle pandemie di origini animali in Europa. Ovviamente nessuno pensava, se c'è stata un'accumulazione di piccoli eventi nel mondo che sono stati registrati in Europa con vari effetti e conseguenze, non si pensava che ci fosse un risveglio così brutale che quello del SARS in Asia. Ovviamente il governo cinese e altri fenomeni hanno fatto che l'epidemia si è frenata molto rapidamente, ma c'è stato un episodio che magari non è conosciuto da tutti, che c'è stata questa trasmissione tra un medico che ha visto pazienti a Guangdong, l'epicentro della pandemia, che è andato in albergo a Hong Kong, dove è riuscito a infettare 15 persone per caso, che lui era poco sintomatico, non pensavo lui che aveva il SARS-CoV-1, e una di queste persone è andata per visitare la famiglia, una persona cinese, a Toronto, dove c'è una grande comunità cinese. È stata un'epidemia secondaria a Toronto che ha ammazzato 50 persone. E si è saputo dopo che questa persona, prima di decidere di andare a Toronto, voleva andare a Londra, dove ha anche una grandissima comunità cinese. E questo elemento ha fatto realizzare che non siamo in grado di reagire a un'epidemia come il SARS all'epoca, e dunque si è pensato di creare uno strumento nuovo e nasce l'ECDC, il Centro Europeo di Prevenzione e di Controllo della Malattia, che è pensato sostituire una cosa come il CDC americano, ma non è organizzato come un strumento federale come il CDC americano. Il CDC è un strumento di consulenza scientifica, che ha una missione di formazione di giovani epidemiologici, di dare informazioni, analisi scientifici e di aiutare la Commissione e gli Stati membri a gestire le allerte. E ovviamente questo vuol dire che in realtà gli avvisi scientifici non vengono talmente tempestivamente. La formazione dei giovani epidemiologi era creata per farli integrare gli istituti nazionali dopo, ma non sono integrati negli istituti nazionali, rimangono a Stoccolma, dove vuol dire che la maggioranza del staff è junior, anche se è formato bene, ma è junior staff, dunque non si lascia acquisitare l'esperienza senior in questa istituzione, e si spesso chiesto qual è l'efficacia pratica di CDC con pochi mezzi che ha a disposizione. Allora, l'HIV è stato ovviamente importante, ma per me è una specie di parentesi che illustra che la risposta dell'Unione Europea era stata molto precoce, molto attiva all'inizio, ma poi si è più o meno perso e non è più riuscito a avere impatto. Cioè, inizialmente la Commissione ha reagito, ha cominciato a discutere del problema, soprattutto della trasmissione per trasfusioni del sangue, ma è stato il Consiglio d'Europa che è stato più svelto. Il Consiglio d'Europa, sull'iniziativa di Luc Montagnier, di Jean-Claude Sherman, che hanno organizzato i primi corsi di diagnosi ELISA dell'HIV. Prima nessuno, cioè fuori dalla Francia o di parecchi paesi o del Regno Unito, sapevano come organizzare la diagnosi di massi dell'HIV,
E poi ci sono stati vari regolamenti che sono stati presi in Europa che hanno messo fine alla trasmissione dell'HIV per trasfusione di sangue in Europa. C'è anche stato un ruolo di precursore in Africa, soprattutto i primi investimenti di sicurezza trasfusionale, ma questo investimento non è stato durabile, sostenibile, e anche il ruolo è stato limitato, malgrado tanti progetti in intervento sulla trasmissione sessuale e anche progetti di ricerca sull'argomento. L'impatto è stato molto ridotto perché non c'è stato un quadro politico generale adeguato per andare avanti in un modo più globale sulla sanità pubblica in Africa. Questo è stato creato molto più tardamente e ancora è estremamente debole. L'Unione Europea ha avuto un ruolo maggiore per organizzare la ricerca in Europa, soprattutto le coorte, ma è riuscita a fare poca collaborazione con l'Africa rispetto ai grandi investimenti che sono stati fatti dagli USA, dagli Stati Uniti, ad esempio il progetto RetroSea, che è soprattutto la parte delle autopsie, che ci è riuscito a fare capire quali sono le conseguenze cliniche, ma anche istopatologiche dell'HIV, soprattutto mettendo in evidenza il fattore di mortalità il più importante e qual era la riattivazione della tubercolosi. E dunque non siamo stati in grado di creare un hub globale per la ricerca sul HIV nel mondo. Ma comunque l'HIV, come già detto, è stato un tema importante per spingere avanti il Trattato di Maastricht, con un articolo del trattato dedicato alla salute. E poi devo dire che il dibattito si è fermato perché è focalizzato sull'accesso a farmaci antiretrovirali, dove gli Stati membri non hanno voluto mettere in questione, anche inizialmente si pensava a creare eccezione sul trattato TRIPS, ma finalmente 10 o 15 anni dopo la discussione su cosa fare contro l'HIV era finito. Comunque è stata una fortuna che Luc Montagnier una giornata è andato a vedere la futura commissaria alla ricerca di Cresson nel 1995 e l'aveva convinta di mettere un sacco di soldi nel suo gruppo di ricerca per avanzare la ricerca su un vaccino HIV. Quando è arrivata questa proposta con la signora Cresson alla commissione, ovviamente discutendo con altri scienziati, discutendo con altri Paesi membri, si è creato un programma molto più largo sulle malattie infettive, dove l'HIV aveva una posizione molto importante, ma comunque questa è stata l'azione chiave numero 2. Saluto qui anche il professore Esteban, che ci aiuta molto a questo momento di concettualizzare alcuni temi, e abbiamo ricevuto 50 milioni di euro, che a questo momento era una somma folle, oggi niente, ma il budget è stato crescendo in poi e adesso il commitment globale dell'Unione sulle malattie infettive deve essere più o meno di 1 miliardo. Allora, la risposta globale, come ho detto, si sa d'esperienza che è sempre abbastanza limitata e non è molto efficace, e allora per l'Europa si può fare portare tanta responsabilità alle istituzioni, Parlamenti, Consiglio, Commissione, ma si deve anche riconoscere che la risposta o gli impedimenti alla risposta sono quelli che sono presenti a livello globale. Io ho trovato sempre gli stessi componenti che voglio caratterizzare con i 6 grandi I. L'indifferenza, non si interessa a quello che sta succedendo nel Congo, per esempio, o in Guinea Conakry, l'incomprensione di quello che si sta succedendo per mancanza di dati o di informazioni verificate, l'incompetenza nel senso legale. Prima del Trattato di Maastricht non c'era competenza e politica per l'Unione Europea di fare qualsiasi cosa sulle malattie infettive, e anche adesso la Commissione non può prendere misure esecutive, può soltanto prendere misure che sono state discusse e prese sull'avviso
e il consenso dei Stati membri tramite un meccanismo di coordinamento obbligatorio. E poi c'è incoerenza politica di interessarsi solo a un problema invece di interessarsi a un problema strutturale, un sacco di problemi strutturali, e incoerenza anche perché ci sono troppi attori, che ci sono istituti nazionali, agenzie internazionali, le istituzioni degli istituzioni europee, tutti vogliono fare qualcosa di non simile perché hanno visioni e esperienze diverse. Comunque c'è anche l'interdipendenza che i nostri amici negli Stati Uniti non capiscono più. Tutti i paesi sono interdipendenti a livello della trasmissione, anche a livello delle misure contro la trasmissione della scienza, della comprensione e dell'informazione, e siamo anche dipendenti delle istituzioni delle Nazioni Unite e siamo anche dipendenti, e gli istituti delle Nazioni Unite sono dipendenti di quello che si fa in Europa, e siamo dipendenti anche delle ONLUS, delle organizzazioni non governativi, che sono molto efficaci, soprattutto a breve termine, di lottare contro una pandemia. Médecins Sans Frontières è intervenuto nel Belgio nelle case di riposo perché non c'era più modo di fare altrimenti, e Médecins Sans Frontières è loro che hanno identificato Ebola in Guinea tramite una presenza per un programma di lotta contro la malaria. La storia è che hanno chiamato il Ministero e il Ministero ha spedito il dottor Lamin Koivigu, che io conosco tra un progetto di ricerca contro la Lassa, e che sapeva di cosa si tratta quando si vedeva un paziente con la febbre emorragica, e quello che hanno capito la dimensione prima del caso Ebola in Guinea sono stati i medici di Médecins Sans Frontières, che hanno anche avuto un grande ruolo dopo di organizzare il trattamento nel 2014, 2015, anche il testing, eccetera, nei 3 paesi dove c'era questa epidemia. E poi il sesto I, che è anche un grande impedimento nell'azione, è l'isolamento relativo dei paesi. Tutti i paesi sono sempre isolati, non sono ancora confederati e hanno il diritto, ma spesso anche il dovere, di fare cose che non sono molto coerenti con quello che si fa in un altro paese. E allora io ho anche trovato che la reazione europea sull'andare avanti dell'epidemia diventa efficiente, soprattutto quando diventano dominanti gli aspetti di grande importanza mediatica, o si può anche parlare di una spettacolarizzazione dell'epidemia. Per esempio, l'Ebola nel 2015 appare a me e ai miei colleghi come un fenomeno abituale. La Guinea Conakry era la stessa cosa che in Uganda 10 anni prima. Non si poteva immaginare che il virus sarà trasportato nel Liberia e nel Sierra Leone attraverso frontiere che io pensavo sono totalmente impermeabili, ma non lo erano, e poi è stato trasportato nelle città e si è sparso nelle città. E a questo punto noi abbiamo pensato sarà limitato come sempre. E invece quando 2 scienziati dell'OSCDC hanno pubblicato una modellizzazione che predice tra la metà e 1,4 milioni di casi, la sfera politica si è risvegliata e ha cominciato a riflettere su quale azione fare. La stessa cosa più o meno è avvenuto nel 2020, nel marzo, quando tutti, la cancelliera tedesca e il presidente Macron, hanno visto le immagini di Bergamo. Allora hanno preso, io devo dire paura, perché hanno preso tutta la dimensione su di loro di quello che stava succedendo. Dopo 1 mese o 2 mesi di indifferenza, di non reazione, come ha potuto dimostrare Richard Horton nel suo libro. Il suo giornale aveva pubblicato tutto quello che si doveva sapere per lottare contro il SARS-CoV-2 nelle prime settimane di gennaio. Anche l'OMS ha messo 1 mese di consultazioni, di riunione del comitato
d'emergenza per decidere che il SARS-CoV-2 sarebbe una fake, un evento globale di interesse, un evento di salute pubblica di importanza globale. Allora, quali sono gli ostacoli alla coordinazione nell'Unione Europea? Sì, questa coordinazione viene sempre in ritardo di 1 o 2 mesi. Ebbene, ci sono troppi attori esterni e interni, tutti sono a livello dove c'è la reazione, a livello dove l'epidemia ha raggiunto un livello di spettacolo, di mobilizzazione di tutte le coscienze. Ci sono tanti attori che si presentano e che offrono una soluzione, e sono soprattutto interessati al budget europeo, che può essere immenso, come abbiamo visto nella crisi del Covid, e che non riconoscono che l'Europa è uno strumento politico che può creare un nuovo tipo di meccanismo di coordinazione, che può integrare tutte le politiche e le operazioni con un potenziamento enorme delle risorse. E questo ritardo di coordinamento, che è il risultato di troppe interferenze e di un'assenza di leadership, e in questo punto devo dire che siamo stati fortunati che la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, è una dottoressa formata a Novra e con un master di sanità pubblica, che ha avuto una specie di sensibilità, di reazione, che magari non sarebbe stato possibile allo stesso livello se il Presidente della Commissione fosse stato un legale o un diplomato di scienze politiche. Questo statement è responsabilità mia. Dunque, il ritardo del coordinamento è il risultato anche di una struttura permanente. Quando c'è una crisi ci crea una struttura ad hoc, vuol dire che tutto sarà sempre stato fatto in ritardo, e poi c'è stata anche dimostrazione che l'assenza di una struttura permanente non ci aiuta a creare una specie di approccio intersettoriale. Vuol dire che quello che prendono decisioni al nome della salute pubblica possono anche spiegare o parlare al nome della politica dei trasporti. L'esempio più importante è la mancanza chiusura coerente degli aeroporti. Cioè l'Italia proibisce i voli della Cina, la gente va a Zurigo e poi da Zurigo va a Milano, o va a Londra e da Londra va a Milano. Questo è stato una mancanza di coordinazione, perché malgrado il fatto che i miei colleghi hanno parlato a lungo nel Consiglio di politica trasporti mesi, anni prima, questo non è stato realizzato. I ministri pensano sempre che il problema non è loro, che è il problema del collega. E magari anche il collega ha detto: non è il tuo problema, è il mio problema, io sono il più importante per il momento. E questo effetto di ritardo vuol dire che come non c'è coordinamento, le posizioni di vari paesi sono già bloccati quando si comincia a parlare di azioni comuni. Per esempio la Francia o il Regno Unito sono sempre i paesi più attivi in un momento di crisi sanitaria. Invece la Polonia, per ragioni che non ho mai capito, è molto poco reattivo, è molto riservato, e la Germania, paese dove lavoro spesso, è sempre un po' tra l'esitazione e l'azionismo. E poi in questi casi la Commissione europea deve prendere leadership, ma come non c'è coordinamento vero, prende decisione o si comporta come la Commissione sarebbe anche un paese membro con lo stesso entitlement, ma il più forte, visto che ha le più grandi risorse budgetarie. Allora, parliamo adesso della tappa dopo. Ok, la tappa dopo. Il post-Covid non è una tappa dopo, è un'altra era. Abbiamo preso coscienza della nostra mancanza di comprensione dei fenomeni, anche la mancanza di materiale. C'è stato comunque la dimostrazione del vantaggio dell'UE, coordinamento di strumenti di fondo, possiamo mobilitare miliardi se vogliamo, tra soprattutto l'attivazione di appalti comuni,
congiunti una legislazione che ha messo 10 anni a essere negoziata e abbiamo con l'appalto comune una capacità di negoziare che è unica al mondo e poi si è stato creato la direzione generale della HERA, che vuol dire Health Emergency and Response Authority, ma può anche essere agenzia. È previsto che in una crisi la direzione generale della Commissione si trasforma in un'agenzia degli Stati membri e il Parlamento ci ha votato 5 miliardi di euro di budget per spendere sulla preparazione. Con questo la Commissione ha acquistato 4,2 miliardi di dosi di vaccini, appalti comuni hanno comprato antivirali, anche il materiale di protezione, i respiratori per 12 miliardi e poi siamo in grado anche di comprare adesso un vaccino Mpox, il vaccino contro vaiolo utilizzato contro l'Mpox, dato ai paesi membri che avevano un'epidemia del clade non rappresentato tanto in Africa, ma dopo anche acquisizione di un vaccino molto caro, questo vaccino, per la Repubblica Democratica Congo, insieme con le donazioni di paesi membri. Dunque, questi soldi possono anche essere utilizzati con un esempio di un'iniziativa trasformativa del paese della ricerca. Come si sa, la ricerca europea soffre di un problema maggiore e la dispersione, anche un budget di ricerca di un contratto di 7 milioni vuol dire che uno riceve 100.000 euro all'anno, che non è abbastanza per fare grandi progressi nel suo istituto, lo forza ad avere un'accumulazione di 10-12 progetti per team e vuol dire che siamo nella microgestione quotidiana dei progetti e non possiamo concentrarci sugli esperimenti. E dunque la Commissione europea ha pubblicato un bando e parecchi istituti con esperienza nello sviluppo di vaccini e con finanziamento collaterale degli Stati membri a 40% hanno creato il Hub, European Vaccine Hub, dove io ho anche il piacere di essere nel comitato di coordinazione e sono 4 pilari: la discovery, coordinato dal Biotecnopolo di Siena, la preclinica, modelli animali, organoidi, eccetera, coordinato dall'Istituto Pasteur, il Pilar 3, la rete clinica coordinato dall'Istituto di Anversa, la Vaccinopolis, diretto da Pierre Van Damme, e che ha anche una specializzazione sui studi CIM, che vogliamo stabilire adesso come norma nella ricerca vaccinale. E poi abbiamo un Pilar 4 e il manufacturing dei vaccini. Siamo legati a un contratto all'istituzione nuovamente creato in Germania che si chiama ZEPAI, che è il centro dell'Istituto Paul Ehrlich sulle vaccini e mezzi antipandemici, e loro hanno un contratto di 3 miliardi di preparazione alla produzione di vaccini con l'industria farmaceutica. E così abbiamo realizzato una struttura che può andare dalla scoperta di un antigeno, la caratterizzazione di un antigeno, fino alla produzione di massa. Su questo penso che ho una sola diapositiva per finire. Le prospettive future, che entrano nelle prospettive future della sopravvivenza della società europea o globale, dobbiamo unificare la risposta con una preparazione, soprattutto con esercizi, non ogni 5 anni, ma ogni anno almeno, a vari livelli di operatività, e poi dobbiamo sviluppare una capacità di valutazione della nostra preparazione alla gestione di crisi che è indipendente, esterna alle istituzioni. Per esempio, quando l'ECDC pubblica un rapporto di evaluazione, non è indipendente dall'istituzione e non è esterno. È stato scritto da gente che aveva anche un ruolo nella gestione della pandemia. Non voglio dire che sono colpevoli dei loro errori, ma non hanno la comprensione intellettuale necessaria per distaccarsi di quello che hanno pensato al momento dove hanno fatto questi errori, che sono abbastanza accettabili, molto umani. E poi dobbiamo anche cominciare a sviluppare una capacità di interessarsi sui problemi che non sono
di virologia o di biologia molecolare, c'è anche un dovere di prevedere come funziona il sistema politico che deve portare alla risposta, e questo anche deve fare parte di un esercizio scientifico. Grazie per l'attenzione. Allora, grazie per questo intervento che ha messo in luce alcuni meccanismi o mancanza di meccanismi a livello europeo. Purtroppo ci siamo mangiati tutto il tempo e a meno ci sia una domanda molto urgente da parte di qualcuno. Ecco, una lì. Claudio, lì a seconda fila. Michel, scusa, per il ruolo che hai svolto e che svolgi nella Commissione europea, ci hai parlato di reazione all'antrace, ma ti ricordi che c'è stata un'altra reazione, forse c'è stata nel 2011, bloccato per un anno la pubblicazione degli esperimenti di gain of function di Yoshiro Kawaoka e Ron Fouché sulla trasmissibilità dell'H5N1 dagli uccelli al furetto e quindi all'uomo, che ha a lungo tenuto accesa la discussione, soprattutto in accademie come questa. Ricordo riunioni alla Leopoldina, alla Dutch Royal Academy of Sciences, alla Royal Society, alla National Academy, alla National Academy of Sciences a Washington. Quindi ecco com'è la situazione adesso, perché quella ricerca era stata bloccata dalla legge sulla dual use of research o concern. Ecco, però ci ha illustrato molto, ci ha fatto capire quali sono le mutazioni che potrebbero occorrere in natura perché H5N1, di cui tanto si discute, possa essere trasmesso. Ecco, la Commissione europea cosa ha deciso? Sì, dunque questo fa parte dei miei ricordi che io non sono... come dire, in verità non ne dovrei parlare, ne parlo comunque. Dunque, se c'è stata una discussione in un comitato responsabile di questo tipo di discussione nella Commissione europea, Direzione Generale della Salute, e abbiamo trovato che non si poteva convincere il governo olandese che quello che sta fatto a Rotterdam era problematico. E finalmente abbiamo trovato una seconda cosa, che al momento che le autorità olandesi hanno informato i loro peers e la Commissione, gli esperimenti erano già stati fatti. Dunque anche questa è stata una lezione che ci sono un sacco di discussioni che sono totalmente inutili, che non avrà mai un impatto perché tutto è stato già fatto. Adesso non c'è una discussione a livello della HERA, che adesso sarebbe responsabile, perché fa parte di una valutazione più globale sui rischi, e questa valutazione ha anche un senso di priorità, che adesso dobbiamo occuparci dei mezzi di mobilitare, i mezzi a disposizione, e poi l'assessment di rischi deve fare, ci sono le agenzie, l'EFSA, il CDC che lo fanno, e questo vuol dire che hanno bisogno di una missione particolare. Dobbiamo vedere come, cioè io parlo come funzionario, anche sono in pensione adesso, si deve vedere come si può affidare questo tipo di missione a uno strumento della comunità europea, invece che sembra un terreno riservato della politica di sicurezza e di difesa nazionale. Grazie, purtroppo dobbiamo andare avanti, stiamo accumulando un certo ritardo e adesso passiamo dalle incertezze della politica alla lucidità dei numeri e dei conti. È un grande piacere presentare il prossimo speaker, che è Vittoria Colizza, direttrice di ricerca dell'ANSERM, l'Istituto francese per la ricerca sulla salute e la ricerca medica, e all'Università della Sorbona, dove dirige il laboratorio EPIC sulle epidemie in ambienti complessi. Vittoria è laureata in fisica, ha un dottorato in fisica statistica e biologica alla SISSA di Trieste, lo studio alla ISSA di Trieste. Ha lavorato all'Università dell'Indiana, è stata visiting professor a Tokyo Institute of Technology
e Distinguished Visiting Fellow alla Georgetown University, Washington, che credo che sia la stessa di Anthony Fauci. È grande esperta di modellistica matematica e della valutazione dei rischi e dell'efficacia delle strategie di prevenzione e controllo delle pandemie. E durante la crisi del Covid è stata assolutamente in prima linea, ha fornito consulenze a agenzie e istituzioni governative in Francia e altri paesi. È stata per questo nominata Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica dal Presidente Mattarella e Cavaliere dell'Ordine della Legion d'Onore dal Presidente Macron. Niente meno, complimentissimi. E ha ricevuto il prestigioso premio Lincei, di René Joliot dall'Accademia francese delle scienze. La lascio senz'altro la parola per parlarci appunto di modelli matematici per la risposta alle epidemie. Lezioni della crisi per una risposta pronta. Prima di lasciarti la parola chiederò a qualcuno prima o poi qual è il confine tra epidemia e pandemia, ma è una curiosità che per il momento mi tengo. Grazie. Buonasera a tutti. Prima di tutto devo chiaramente ringraziare la Presidenza e tutti i membri del comitato organizzatore di questo convegno. Per me è un particolare onore e privilegio veramente di essere qui e presentare all'interno di queste mura che respirano e traspirano scienza e storia. Oggi il mio talk appunto è su modelli, questo è il mio mestiere. Devo dire che i modelli, seppur forse invisibili al pubblico generico prima della pandemia, nonostante li abbiamo nella nostra vita quotidiana, dalle stime di percorrenza da un punto A a un punto B, ai modelli di previsione meteorologica, nell'ambito epidemico i modelli non erano particolarmente menzionati e sono arrivati così in maniera abbastanza improvvisa, alla ribalta, con una grande vetrina e esposizione, specialmente durante la prima fase della pandemia, appunto quando si diceva che decidevano le sorti dei paesi. All'inizio anche con molta fiducia in questi modelli da parte del pubblico generico, da parte delle autorità, poi piano piano questa fiducia probabilmente svanendo e diventando più una critica. E quindi oggi ecco, vorrei un pochino percorrere delle riflessioni che passano attraverso chiaramente l'esperienza del Covid per pensare a una preparazione migliore e veramente a una prontezza. Utilizzo questo termine inglese readiness che mi piace molto, perché la preparazione mi dà molto l'idea in realtà di qualcosa che si fa in anticipo e poi rimane statica, che poi non è pronta nel momento della risposta. Qui invece abbiamo bisogno di qualcosa che ci prepari ovviamente all'emergenza, ci prepari in maniera permanente nell'interim tra una pandemia e l'altra, e poi nel momento in cui questa emergenza avviene ci possa rendere capaci e in grado di rispondere in maniera adeguata. Allora, innanzitutto, appunto, di che cosa stiamo parlando? I modelli sono delle rappresentazioni matematiche che poi utilizzano anche approcci chiaramente numerici, l'uso del computer, che ci servono per semplificare il processo epidemico, prendere in considerazione tutti gli elementi che sono essenziali per poter descrivere la propagazione di un'epidemia in popolazione. E per il resto del mio talk parlerò principalmente o quasi esclusivamente di epidemie umane e quindi trasmissione da uomo a uomo diretta e quasi prevalentemente di trasmissione respiratoria. E quindi ci consentono quindi di integrare degli elementi che descrivono l'epidemia stessa, quindi ad esempio il tasso di infezione, il periodo di incubazione, il periodo di infezione, la capacità di guarire oppure il tasso di ospedalizzazione, integrati in realtà attraverso insieme ad altri dati che descrivono come avviene questa trasmissione. Quindi abbiamo bisogno di capire, se parliamo di trasmissione umana, abbiamo bisogno di capire come le persone interagiscono, quando si incontrano, dove si incontrano, come viaggiano, perché quello sarà il determinante della propagazione spaziale, dalla Cina in Europa, da Bergamo al resto dell'Italia. Per fare questo ovviamente sviluppiamo una serie di modelli, ne abbiamo tante tipologie e sono sempre in continua evoluzione, non c'è un tool pronto che spingiamo un bottone, questa è una grande illusione.
Integriamo anche molti dati, abbiamo parlato di dati epidemiologici, parleremo ovviamente di dati di sorveglianza, parleremo molto di dati che in realtà non hanno niente a che vedere con l'epidemiologia, quindi nel senso più biologico del termine, ma hanno a che vedere con l'ospite, quindi descrivono il comportamento degli individui. A volte non avendo i dati utilizziamo proxies. Qual è l'ambizione? Chiaramente migliorare la nostra preparazione, essere in grado di capire cosa sta succedendo, essere in grado di anticipare cosa succederà. La prima domanda che ci si fa correttamente è: ma perché abbiamo bisogno di modelli? Alla fine è un fenomeno che osserviamo, l'abbiamo sentito prima, da sempre, e quindi potremo utilizzare la nostra esperienza precedente. Allora, per quanto riguarda le epidemie e pandemie emergenti, ci sono delle grosse limitazioni. La prima è che ogni epidemia emergente è un contesto a sé. Anche se si tratta dello stesso patogeno, è un contesto a sé. Il patogeno che emerge in una zona del mondo potrà dare, ad esempio, avere degli esiti in termini epidemici completamente diversi. Ad esempio, una zona rurale non riesce a raggiungere una zona urbana, difficilmente avrà una larga propagazione. Invece un patogeno che poi si diffonde in una popolazione altamente abitata, con grande densità, con grandi scambi con altre zone del mondo, avrà più potenziale pandemico. Anche guardando lo stesso patogeno, le nostre esperienze precedenti possono essere comunque limitate, nonostante il tasso abbastanza elevato di epidemie che viviamo. Pensiamo alla pandemia influenzale, l'ultima l'abbiamo avuta nel 2009, H1N1, quella precedente era negli anni 60. Pensare di poter rispondere alla pandemia del 2009 con i tools e l'esperienza che avevamo negli anni 60, quando il nostro mondo era largamente diverso in termini di interconnettività e di comportamenti, ovviamente è un'illusione. Allora possiamo utilizzare il nostro common sense, il nostro senso comune, la nostra intuizione. Il problema con le epidemie è che l'intuizione porta il nostro ragionamento a un fallimento abbastanza immediato, e questo è dovuto alla presenza di effetti non lineari che caratterizzano l'epidemia. Uno, e probabilmente il più noto e conosciuto, è la crescita esponenziale. Ci sono studi di neuroscienze che hanno mostrato in maniera molto chiara come il nostro cervello non sia in grado, da un punto di vista cognitivo, di capire e quindi anticipare la crescita esponenziale. Questo in realtà è qualcosa che include anche gli stessi scienziati, che a meno di non utilizzare le formule chiaramente di questa crescita esponenziale, in maniera intuitiva il nostro cervello non è in grado di capire che la crescita è più veloce di quella che noi ci aspettiamo. Siamo in grado di capire una crescita lineare, 20% di variazione in input mi dà 20% di variazione in output, non riusciamo a capire una crescita che va più veloce di così. Ovviamente quando questo accade, che cosa succede? Che abbiamo un bias nella nostra percezione del rischio. Pensiamo che appunto tra una settimana, 2 settimane o un mese in realtà il rischio è ridotto rispetto a quello che poi sarà. Da qui possiamo prendere delle decisioni, ad esempio andare o no alla festa stasera, alla cena, partecipare alla manifestazione, andare allo stadio, rimanere a casa a lavorare oppure no. Lo stesso si applica però sulle autorità, che sono sempre degli individui che ovviamente devono prendere queste decisioni, e quindi questo potrebbe avere un impatto ancora più grande se pensiamo a misure che poi sono messe in ritardo perché manca la percezione del rischio di quello che sarà da qui a 2 settimane. Ci sono anche studi interessanti, ad esempio condotti negli Stati Uniti, che mettono in evidenza come la nostra sottostima di questa crescita esponenziale dipende in realtà dai nostri core belief, dalle ideologie in cui crediamo. Qui si parla di ideologie politiche, ma insomma questo già mette in evidenza come le nostre percezioni del rischio chiaramente non sono uniformi e hanno dei determinanti che possono essere non soltanto le informazioni a cui siamo esposti o le informazioni a cui noi volontariamente ci esponiamo, ma anche proprio delle credenze, delle convinzioni, delle opinioni abbastanza radicate nel nostro sistema valoriale. Quindi chiaramente abbiamo bisogno di approcci, di quadri quantitativi che ci aiutino a superare queste difficoltà. Nella fase iniziale della crisi pandemica del Covid, inizio 2020, noi in realtà vivevamo un'era di grandissimo ottimismo di big data. Da più di una decade si parlava di big data che avrebbe risolto tutti i problemi societal, quindi della nostra società, attraverso appunto collezione e analisi di questi dati.
La realtà dei fatti è che poi nel gennaio e febbraio 2020, quando noi insieme a tutti gli altri colleghi europei stavamo disperatamente cercando un semplice numerello per ogni paese, il numero di posti letto di terapia intensiva disponibili per paese, e non parlo qui per regione, per provincia, per ospedale, ma a livello di paese, questi numeri erano non disponibili. La statistica più recente, non disponibile su Eurostat, la statistica più recente era questo paper datato 2012. Spesso questi dati esistevano magari, ma esistevano in maniera decentralizzata, non aggregati insieme, esistevano in silos anche a livello ministeriale che non si parlavano. Questa è stata una grossissima difficoltà nella fase iniziale. Chiaramente non stiamo parlando di big data, stiamo parlando di un semplice Excel di una ventina di linee, statico. Altro elemento, noi avevamo lavorato diciamo per quasi 20 anni, 15 senz'altro, a modelli estremamente sofisticati per poter caratterizzare e predire epidemie. Questi modelli integravano grandi mole di dati sui contatti delle persone, sui loro spostamenti per via aerea, per commuting, ad alta definizione spaziale. E poi è arrivato Covid. E quando guardiamo il suo rate di crescita, la velocità del Covid rispetto a epidemie del passato, vediamo immediatamente, e ce lo ricordiamo chiaramente per le nostre esperienze di singoli individui, che tutto andava troppo rapidamente. E questo troppo rapidamente implica che in realtà noi quei modelli non li possiamo utilizzare in tempo reale. Serve una risposta alla domanda posta dalle autorità oggi, bisogna dare una risposta probabilmente in 24 ore, 48 ore. Quei modelli hanno bisogno di essere parametrizzati soprattutto su un cambiamento drastico delle nostre abitudini quotidiane su cui quei modelli sono basati. Non abbiamo in realtà gran parte di quei dati, dobbiamo aggiornarli in tempo reale, calibrarli sull'osservato per poi dare la risposta all'autorità. Possono passare dei mesi e quindi quello che abbiamo dovuto fare ovviamente è in realtà partire in maniera molto molto umile da una grossa semplificazione delle promesse che i modelli big data ci avevano in qualche modo assicurato all'inizio di quella pandemia. Nel contrastare una pandemia, qui ho listato una lista diciamo di issues, di problematiche che chiaramente si incontrano e sono state già menzionate, saranno menzionate numerose volte nell'arco di questo convegno e che riguardano anche nello specifico i modelli. Oltre a questa rapidità della propagazione c'è anche un altro elemento che è molto importante, che è la fase di propagazione silenziosa. In Italia ovviamente ce lo ricordiamo molto bene, è il paese che ha lanciato l'allerta a livello europeo e mondiale di questa propagazione silenziosa. Quindi il momento in cui un'epidemia che ha un grande tasso di trasmissione asintomatica si sta in realtà propagando nel nostro territorio senza che noi siamo in grado di riconoscerla, identificarla. Nel momento in cui la riconosciamo, in realtà non abbiamo semplicemente un seeding di poche importazioni, ma l'epidemia ha già preso controllo di parte del territorio. Ovviamente ci sono problematiche di dati all'inizio di un'epidemia, quando il patogeno è sconosciuto e quindi abbiamo poche informazioni, sono dati che sono pochi, sono anche di bassa qualità. A volte ci sono problemi di accesso ai dati e qui l'Accademia dei Lincei in realtà nel caso specifico si è fatta promotrice di accedere al dato che ad alta risoluzione e con grandi stratificazioni ha permesso in vari paesi europei di poter consentire a vari gruppi di modellizzazione di portare avanti varie ipotesi per il confronto e anche il confronto da un punto di vista scientifico di rigore, perché la peer review, che è il classico metodo di valutazione dei paper accademici, in tempo reale non riusciamo a farla e quindi servono in realtà confronti tra modelli diversi e gruppi diversi per potersi controvalutare uno con l'altro e per poter dare una risposta che è la più accurata e robusta possibile per informare le autorità. Ovviamente tutto questo accade all'interno di incertezze estreme che sono la più grande difficoltà da comunicare al di fuori degli esperti, specialmente chiaramente alle autorità politiche. E tutto questo mentre le conoscenze aumentano nel tempo, ma cambiano anche.
e questo è diventato molto disorientante per gran parte del pubblico generico, per le autorità stesse, che cercavano disperatamente delle certezze su cui affidarsi e che venissero dai dati. I dati però e la scienza stessa ovviamente mostra chiaramente che le nostre conoscenze in realtà aumentano e nell'aumentare possono anche cambiare e quindi rivedere quello che si era già detto prima. La risposta è estremamente complessa per un virus come il Covid, che ha il tasso di trasmissione così elevato, con trasmissione sintomatica così forte, significa che non bastava una singola misura di intervento, ne servivano tante. E ovviamente all'interno di questa varietà ci sono poi paesi che hanno scelto alcune direzioni, paesi ne hanno scelte altre, bisogna però sempre, diciamo, la complessità di nuovo della comunicazione al largo pubblico, della integrazione, la necessità di varie misure di intervento per poter contrastare l'epidemia. Ovviamente risorse scarse, questo accade in ogni ambito, parliamo di competenze professionali che sono diverse, se parliamo nell'ambito della risposta da un punto di vista di modellizzazione contro una pandemia non abbiamo soltanto bisogno di matematici e fisici che si occupano più prettamente degli aspetti del design e dello sviluppo del modello, abbiamo ovviamente bisogno di integrare molte altre discipline, dalla social science all'infettivologia, all'immunologia, alla virologia e tutto questo ovviamente bisogna farlo in realtà in anticipo e ci torneremo su questi aspetti. Aspetti di comunicazione al grande pubblico, ovviamente l'abbiamo detto, le aspettative sui modelli sono cambiate nel corso del tempo e forse a oggi non abbiamo ancora centrato esattamente il messaggio su cosa sono e cosa possono fare i modelli, per cui ne approfitto sempre per poterne parlare. Ovviamente sono aspetti di coordinamento tra i vari organi che rispondono a questa crisi di cui i modeler fanno parte. Un aspetto importante che è sempre quello che poi viene menzionato perché nella risposta a queste epidemie, l'abbiamo sentito prima, c'è un elemento di interfaccia tra la scienza e la politica. Questo elemento di interfaccia, mentre la scienza provvede a dare delle informazioni sull'aspettato, su efficacia di misure di intervento, è la politica che deve anche tener conto di impatti su varia natura, impatti a breve termine, a lungo Covid, trattamenti, vaccinazioni, eccetera. E per darvi un'idea della complessità in realtà di questa interfaccia, per cui non credo che all'alba dell'epidemia del Covid fossimo veramente pronti, e ho dubbi che lo siamo ancora adesso, vi mostro semplicemente un grafico. Noi abbiamo lavorato molto sulla trasmissione nelle scuole in Francia, informando il Ministero dell'Educazione e il governo su cosa fare sui protocolli. Questo è il grafico da dati UNESCO che mostra come dal marzo 2020 fino all'ottobre 2021 i paesi abbiano fatto delle scelte completamente diverse in termini di chiusura parziali o totali delle scuole. La Francia è uno dei paesi che ha chiuso di meno, poco più di 10 settimane su 1 anno e mezzo di scuola. L'Europa, come vedete, lì la media è in mezzo, l'Italia le ha chiuse per più o meno 40 settimane. Chiaramente questo è una convoluzione di vari aspetti, da un lato le conoscenze parziali ma in evoluzione, sempre più forti, sempre più evidenti, dall'altro i trade-off, cosa conviene chiudere, caffè, ristoranti, bar oppure magari le scuole e chiaramente poi delle scelte politiche che ci sono dietro. Quindi alla luce delle esperienze che noi abbiamo vissuto durante la pandemia del Covid e nelle precedenti epidemie, quello che vorrei raccontare oggi è appunto una serie di riflessioni su quello che io penso possano essere la nuova generazione di modelli che possano veramente portare a una maggiore readiness in presenza di crisi. E lo farò attraverso 5 pilastri, che sono i pilastri che abbiamo identificato per la visione strategica di questo nuovo centro che dirigo, che abbiamo appena inaugurato un paio di settimane fa, il Sorbonne Université Modeling Outbreak Center. Il primo è il comportamento umano, quindi ripartire dall'elemento chiave che è al cuore delle epidemie, che è il comportamento umano. Il secondo, una salute pubblica di precisione, e qui c'è un piccolo paradosso tra una notazione collettiva che è quella di salute pubblica e di precisione, quando in realtà vogliamo essere un pochino più, avere delle misure più mirate.
Chiaramente la prospettiva globale, One Health, che non affronterò in realtà perché c'è una sessione domani che affronta questi temi, e poi un elemento di sintesi di come ripensare la strategia della pandemic readiness. E chiedo al mio chairman se per cortesia mi può dare il segnale a -7, così cerchiamo di lasciare un po' di tempo per le domande. Grazie. Primo, human behavior. Beh, allora, quando pensiamo a un'epidemia, o almeno prima del Covid, quando io raccontavo appunto il mestiere che faccio, le persone immediatamente mi facevano domande sugli aspetti più biologici dell'epidemia. Un elemento fondamentale è il comportamento umano e come questo in realtà è in grado di plasmare in maniera consistente, molto molto importante, la traiettoria epidemica. Lo fa perché chiaramente dipende, il nostro comportamento è affetto dalle nostre paure, dalle nostre percezioni del rischio, dalle nostre conoscenze dell'aspetto epidemico, dai nostri valori e dalle nostre convinzioni, e anche da aspetti che sono di natura più socio-economica. Questi elementi vanno a caratterizzare, a cambiare, a plasmare il nostro rischio di esposizione, il nostro rischio di trasmissione se siamo infetti, la nostra capacità ad esempio di rivolgerci a un medico nel momento in cui siamo malati. Questo ha un impatto sull'epidemia e poi l'epidemia cambia e come l'epidemia cambia, questo cambia nuovamente il comportamento delle persone che si riadattano attraverso questo feedback loop al nuovo contesto epidemico. E questo è vero non soltanto per il Covid, se noi guardiamo ad esempio l'epidemia di Mpox, qui vi mostro la traiettoria epidemica nella regione di Parigi, c'è stato un crollo immediato e subitaneo della curva epidemica di casi ben prima che la vaccinazione fosse in atto. Perché? Perché la stragrande maggioranza degli individui avevano in realtà cambiato la loro attività sessuale, diminuendo il numero di contatti sessuali, quindi diminuendo il loro rischio di esposizione e trasmissione, e questo cambiamento di comportamento è stato talmente forte che è stato in grado di buttare giù la curva epidemica prima dell'arrivo della vaccinazione. Cosa possiamo fare oggi? Con che tipo di dati in realtà lavoriamo? Beh, lavoriamo molto spesso con dati che sono definiti non tradizionali, cioè dati che vengono collezionati, che sono disponibili un po' come byproduct, come sottoprodotto, quando in realtà la collezione dati era per un altro purpose, per un altro scopo. Alcuni di questi dati vengono, ad esempio, caratterizzano le nostre opinioni, le dichiarazioni sui nostri comportamenti, social media. Altri sono veramente collezionati con questo scopo e sono ad esempio le reti di sorveglianza digitale. Io in Francia dirigo una rete di sorveglianza, esiste anche in Italia, un network che esiste su 10 paesi europei, 40.000 persone ogni settimana ci raccontano e ci indicano i loro sintomi rispetto ad esempio a malattie infettive respiratorie, ma anche sui loro comportamenti. Poi possiamo utilizzare delle altre tecnologie, lavoriamo ad esempio con dei tag, dei badge a radiofrequenza attiva che vengono utilizzati proprio come un badge di conferenza, vengono indossati sul petto e questi badge misurano l'interazione faccia a faccia tra due persone in prossimità di circa 1 metro, 1,5 metri. Li abbiamo utilizzati nell'ospedale Bambino Gesù a Roma, addirittura nel 2009 durante l'influenza pandemica, li abbiamo utilizzati nelle scuole in Francia per studiare i contatti tra gli studenti, dove c'era maggiore contatto, se c'era molto contatto ad esempio tra una classe e l'altra, per poter poi formulare dei protocolli per poter limitare la trasmissione nelle scuole. Ad esempio, una volta che troviamo un caso è meglio isolare quella classe o meglio isolare tutte le classi di quell'anno, o è meglio chiudere la scuola, oppure è meglio fare un test e il test conviene farlo in maniera reattiva oppure conviene farlo ogni settimana. Tutti questi sono elementi che noi possiamo testare ed esplorare dentro i modelli se abbiamo questi dati che ci descrivono le interazioni lungo le quali la trasmissione avviene. In maniera più globale utilizziamo molto ad esempio le tracce digitali che vengono dai dati dei cellulari, lavoriamo con svariate compagnie telefoniche e utilizziamo dati aggregati e anonimizzati di individui per seguire appunto le traiettorie di spostamento. E qui in realtà è avvenuta una piccola rivoluzione durante il Covid, almeno diciamo una rivoluzione importante per gli addetti ai lavori e probabilmente passata inosservata ovviamente per tutti gli altri. Questi dati dei cellulari erano stati utilizzati per lungo tempo nelle epidemie, negli anni precedenti, per studiare la propagazione spaziale, quindi questi flussi ci indicavano le probabilità di propagazione da A a B e
visto che per il Covid in realtà molte delle restrizioni erano basate su restrizioni di mobilità, abbiamo potuto utilizzare questi dati per fare un'inferenza, quindi per poter stimare il livello di social distancing, quindi di distanziamento sociale raggiunto durante i confinamenti. Questo è stato particolarmente importante, soprattutto nel primo lockdown. L'Italia era di fronte, avanti alla Francia di una settimana in termini di progressione. Qui siamo, il plot qui in fondo vi mostra le emissioni in ospedale in Francia. Un mese dopo il lockdown le emissioni hanno smesso di crescere, vediamo c'è questa nuvola in alto, ma non sono ancora diminuite. Quindi non sappiamo, a un mese dall'inizio del lockdown, quando le autorità avevano già schedulato a priori una comunicazione alla popolazione per raccontare l'efficacia, per anche comunicare il piano di mantenimento oppure no del confinamento, non eravamo ancora in grado dal dato di sorveglianza di capire se il confinamento funzionava o meno. E in Europa non c'erano altri paesi prima di noi, eccetto l'Italia. L'Italia si trovava ancora, anche lei, in una nuvola di punti sul picco. Quello che abbiamo fatto è utilizzare questi dati di cellulare che mostrano una riduzione del 70% di mobilità, ci sono 70% di persone in meno che si spostano nella città. Da questo abbiamo fatto, ovviamente con delle stime di nuovo non lineari, abbiamo stimato la riduzione del tasso di contatto tra le persone, integrato dei modelli, e con 3 giorni, perché i dati arrivano in tempo quasi reale, siamo riusciti a predire in anticipo rispetto al dato di sorveglianza sanitaria che il lockdown effettivamente stava funzionando. Ovviamente questo poi, il lockdown all'epoca ci era sembrata una cosa, quindi fare questa stima ci era sembrata una cosa assolutamente straordinaria. Di lì a poco ci siamo resi conto che in realtà il lockdown era uno scenario abbastanza facile, perché era un o tutto o niente più o meno, o si stava a casa o si stava a lavorare. Dopo è diventato tutto più complesso, scuole che hanno aperto senza obbligo in presenza, persone che erano raccomandate di stare a casa ma intanto gli uffici avevano riaperto, comportamento preventivo degli stessi individui che è largamente variato nel tempo, e anche comportamento di testing, di consultazione medica che nel frattempo cambiava. Tutti questi dati però possono essere integrati e in maniera ovviamente successful per poter rispondere e dare delle informazioni utili alla risposta. In ambito di public health, precision public health, perché? Allora qui possiamo confrontare ad esempio 3 approcci molto diversi alla gestione del Covid. La Francia ha quasi sempre, con microscopiche eccezioni, implementato misure di restrizione a livello nazionale. L'Italia dalla seconda ondata in poi ha utilizzato invece una localizzazione regionale. Ci sono altri paesi nel mondo, qui mostro Santiago del Cile, quindi come il Cile abbiano in realtà adottato delle misure ancora più specifiche, ancora più ad alta risoluzione a livello di comune. Allora, cosa è meglio? Intuitivamente di nuovo noi pensiamo è meglio andare ad agire lì dove ho bisogno, eccetto che di nuovo questa crescita esponenziale matematicamente possiamo mostrare che prima interveniamo e migliore il nostro impatto nella gestione dell'epidemia e minore anche il tempo subito dalle persone in termini di restrizione. Quindi di nuovo c'è un trade-off, abbiamo bisogno di questi modelli per poter capire cosa è meglio, e cosa è meglio per fare una misura che sia il più mirato possibile e quindi lasciare le persone libere, altrimenti in altri ambienti, più mirato possibile può essere a livello spaziale, come in questo caso, può essere a livello di comunità, pensiamo ad esempio a comunità diverse affette dai virus, e che sia agile e adattativo nel tempo a seconda della risposta, cioè della traiettoria epidemica che stiamo vivendo. Ovviamente ci sono problemi di equity, ne abbiamo parlato, è stato menzionato già questa mattina. Questo dimostra, questa è la variazione della presenza nei posti di lavoro all'uscita del primo lockdown in Francia per regione. Il trend è sempre lo stesso, vedete però che la regione di Parigi è molto più bassa, quindi una più forte riduzione. Appena i media hanno preso questo plot, hanno subito dichiarato e interpretato, i parigini sono quelli che rispettano meglio le raccomandazioni. La realtà dei fatti ovviamente non è quella, siamo in una presenza in una regione il cui
diciamo, il portfolio professionale e economico è altamente basato su eventi, turismo, conferenze, musei, aspetti culturali, ristoranti, caffè, molto più che in altre regioni, tutti elementi che erano chiusi a causa delle restrizioni. Quindi non si tratta della volontà del singolo individuo a aderire alla risposta, quanto più che altro agli elementi socio-economici che sono dei vincoli strutturali e caratterizzanti la risposta. Quindi ne dobbiamo prendere atto. Ne dobbiamo prendere atto e anche cercare di capire se è meglio una misura molto forte e corta, cioè per corto tempo, oppure una misura un pochino più moderata, come ad esempio un coprifuoco che comincia alle 6 del pomeriggio, che in Francia è stato tenuto per 6 mesi, ma tenuto appunto per più lungo tempo. E lì però vediamo subito che ci sono delle problematiche quando teniamo queste misure più moderate per lungo tempo. Ci sono problematiche di pandemic fatigue, quindi le persone cominciano a non aderire più, ci sono aumenti di ansia in popolazione che non è legata alla paura del Covid, perché in realtà quella stava andando giù. Tutto questo possiamo poi espanderla, ovviamente abbiamo parlato esclusivamente di paesi occidentali, queste problematiche diventano ancora più importanti nei paesi low and middle income. Chiudo con un aspetto di global view. Quanto ha ancora? 2 minuti? Perfetto. Diciamo global view, chiaramente parliamo della pandemia, nonostante la sovranità, l'abbiamo sentito prima dal professor Plechette, nonostante appunto la sovranità a livello internazionale, a livello nazionale, sono fenomeni che sono altamente interconnessi. Quello che facciamo dipende anche dagli altri. Ripensando a questa readiness, diciamo tre key messages. Il primo: abbiamo sempre avuto storicamente, da un punto di vista epidemiologico, dati di alta qualità, ma piccoli. Sappiamo tutto del caso, l'età, da dove viene, probabilmente anche uno storico di viaggio, eccetera. Oggi abbiamo, da tempo, e oggi soltanto riusciamo veramente a integrarlo in maniera efficace, dati di bassa qualità, dato del cellulare, non so nulla della persona, non mi interessa in realtà il dato individuale, ma mi interessa l'aspetto collettivo. E però sono grandi questi dati e quindi ci caratterizzano in maniera importante la popolazione. 2. La sorveglianza multisorgente, non è soltanto una sorveglianza epidemiologica e sanitaria, è una sorveglianza che oggi viene anche dalle acque reflue, viene dalla vendita dei medicinali, viene dalle sorveglianze digitali e partecipative. Tutti questi sono segnali diversi che ci aiutano a caratterizzare lo stesso fenomeno. Dobbiamo imparare a integrarli insieme, per ora vivono in contesti isolati. Terzo, per me il più importante, dobbiamo completamente ripensare il nostro paradigma di pandemia. Fino al Covid avevamo soltanto in testa la pandemia influenzale, adesso abbiamo avuto il Covid e le pandemie influenzali. Dobbiamo espandere questo paradigma, dobbiamo pensare non soltanto in termini di velocità, dobbiamo pensare non soltanto in aspetti epidemiologici, dobbiamo pensare anche nelle capacità di identificazione, nella capacità di risposta di ogni paese, nel tipo di impatto che vogliamo valutare, che non sarà soltanto sanitario, ma deve essere anche sociale e economico, cosa che è mancata fortemente durante il Covid, e anche come, ovviamente l'equity che abbiamo già menzionato, ma anche come sia la percezione del pubblico di questi rischi, perché sulla base di questa percezione abbiamo visto che ovviamente risponderanno in maniera, le persone risponderanno in maniera diversa. Chiudo con un ringraziamento al team, ai collaboratori e ovviamente ai funders che sostengono le nostre ricerche. Grazie mille. Vedo già un grazie per la splendida conferenza che ha suscitato. Però prima di dare la parola, visto che sono qui a lavorare anch'io, vi voglio togliere una curiosità. In realtà ce ne avrei tantissime, dall'impossibilità di prevedere andamenti logaritmici, che implicherebbe questioni di biologia evoluzionistica, ma siccome sono un minimo di familiarità con la modellistica biologica, lì la faccenda è che uno fa un modello con una certa layout della faccenda, aggiunge elementi, condiziona il contorno e il modello girando genera delle proprietà emergenti a cui in qualche modo non si era pensato, si erano sottovalutate, che servono come
input per la prossima generazione di modelli. Ecco, in questo tipo di modellistica vostra c'è qualcosa di simile, cioè proprietà emergenti che non avevate proprio pensato, elementi, buchi da riempire con qualche input diverso? Ci sono, diciamo, elementi inaspettati, sono tipicamente elementi di soglia. Elementi quindi di transizione di fase, diremmo appunto in fisica, quindi nel momento in cui sotto ad esempio sotto un certo valore di trasmissibilità, oppure data una certa configurazione di interazione delle popolazioni, il virus si trasmette oppure no, a parità di proprietà epidemiologiche. Quindi questi sono elementi probabilmente che sono più vicini a quello che lei menziona. L'epidemia in sé viene considerato come un aspetto emergente, proprio perché stiamo parlando di nuovo di tanti elementi, tanti individui, di cui possiamo sapere tante cose a livello individuale, ma non capiremo mai la propagazione a livello di popolazione se non teniamo conto delle loro interazioni. È un po' appunto capire fenomeni collettivi. Il processo di output che diventa di nuovo input dei nuovi modelli, noi apprendiamo in continuazione, c'è un processo di ricalibramento continuo perché alcune conoscenze evolvono, però ci sono anche alcuni aspetti appunto che sono magari meno razionali. Quando noi facciamo dei modelli tendiamo a avere in testa degli individui razionali, ma ci sono effetti compensatori, quindi la persona magari si vaccina e quindi poi esce senza mascherina perché si sente più protetto perché è vaccinato. Quindi tutti questi aspetti, diciamo, sono aspetti che nel momento in cui abbiamo dati riusciamo a integrare. Grazie mille. Sì, grazie, complimenti per la presentazione. Allora, io sono uno storico della medicina e tra le cose che mi hanno appassionato c'è quella dei modelli matematici applicati alle infezioni, da Ross in poi, ovviamente. E sono arrivato a capire fino a Anderson e May, e poi ho deciso di smettere perché non capivo più. Allora, a me piacerebbe avere da lei sapere un bilancio, diciamo, dei risultati che sono avvenuti nell'uso di questi modelli, in particolare rispetto ai processi decisionali di carattere politico. Anche perché io ho comprato, forse lei conosce David Zweig, okay? Io ho comprato questo libro che ha recentemente pubblicato e lui spara alzo zero sui modelli e dice che i danni che sono stati causati agli studenti, alle scuole, di cui non sapremo mai quali conseguenze avranno, eccetera, sono dovuti al fatto che i public health officers hanno sfornato tanti modelli e poi i politici sceglievano quelli che gli facevano comodo e su questa base loro chiudevano le scuole o non chiudevano le scuole e da questo punto di vista hanno creato un sacco di danni. Secondo lei? Ma allora rispondo, diciamo, nello specifico sulla storia delle trasmissioni nelle scuole, perché noi abbiamo lavorato per 2 anni in maniera molto intensa su quello e facendoci ascoltare, a volte no, dal governo francese. Innanzitutto una separazione di ruoli. La scienza informa, non prende decisioni, quindi se la politica prende delle decisioni lo fa e è supposta farlo, sulla base chiaramente delle informazioni a disposizione, ma sulla base anche di altri fattori. L'impatto a lungo termine della mancanza, diciamo, appunto di attendance scolastica sui ragazzi è un impatto che sicuramente va valutato politicamente, non all'interno dei nostri modelli. La scelta quello però rimane sempre un problema politico, nel senso è sempre il politico che sulla base della sua ideologia sceglie un aspetto di modelli. Per carità, sicuramente ci saranno stati fatti degli errori, però se vogliamo pensare l'informazione fatta dai modelli deve essere neutra da quel punto di vista. Ed è soltanto... dipende di quali parla, dipende di quali... Quelli sulla base del quale sono stati chiusi... In Gran Bretagna è stato chiuso tutto perché il nostro capo dell'Imperial College aveva previsto che sarebbero morti decine. Allora, quello però è un altro problema ancora, ed è un problema di counterfactual. Io mi ritrovo sempre, quando presento i modelli, con questa problematica. Il modello deve fallire.
Cioè, se il modello ha funzionato nell'informare l'autorità a prendere una decisione, deve fallire, perché quello che io prevedo in assenza di decisione, domani quando il governo, e quindi quel numero di milioni di morti, domani quando il governo mette un lockdown, previene ed evita quello scenario. È qualcosa che noi ad esempio in weather forecast non possiamo fare, siamo molto bravi a predire i tornadi, poi non possiamo metterci però un muro. Nell'epidemia il grosso vantaggio è che noi possiamo metterci un muro. Però perché gli epidemiologisti scandinavi hanno subito sparato a zero su questi modelli? No, però allora diciamo, questo è un altro discorso ancora e che il chairman mi taglierà la parola perché richiede molto più tempo. Si tratta di contesti epidemiologici differenti, fortemente differenti in ambito di società, e sono comunque decisioni politiche che lo stesso direttore dell'Istituto di Salute Pubblica e Risposta della Svezia ha dichiarato di aver fatto il più grande errore della sua vita con quel tipo di risposta. Diciamo, questa è la risposta breve, però durante il break possiamo discutere in dettaglio. No, io Chairman è costretto perché abbiamo accumulato 35 minuti di ritardo. Se posso però portare un contributo. Allora, sulla Svezia ricordiamo anche che gli scandinavi hanno una cultura molto diversa da noi. I vichinghi mandavano gli anziani a morire perché non portavano via risorse alle persone. Quindi c'è proprio una mentalità molto diversa. Allora, no, io volevo dire questo. I modelli sono stati utilissimi. La Lombardia è stato la prima regione italiana coinvolta. Il mio laboratorio casualmente ha avuto il primo caso di Covid, e questo caso di Covid è stato documentato perché una rianimatrice ha rotto un protocollo stabilito dall'ECDC e ha fortemente voluto l'indagine di un paziente che non doveva essere analizzato in realtà. Quando abbiamo fatto subito un'indagine epidemiologica su Lodi, perché parliamo sempre di Bergamo, ma i focolai sono stati Lodi prima e Bergamo dopo, noi ci siamo trovati, e l'abbiamo saputo entro la prima settimana, con 10.000 casi già presenti, su una popolazione di 50.000, i primi 10 comuni. No? In quella settimana lì mi ha chiamato Brunolina, il professor Brunolina, che era il consulente di Macron, e mi ha detto: ma è veramente così in Italia? In quel momento giravano le vignette con la pizza, Italian Covid Pizza, non so se ve la ricordate. Ecco. Il risultato è stato che la Francia ha blindato i reagenti per produrre i test sulla Francia. Noi non abbiamo più ricevuto niente dalla Francia. Io volevo dire questo: sulla modellistica manca un elemento, che è il fattore, per esempio ho visto quella slide con la media europea, l'Italia insieme a tutti gli altri. Manca un elemento. Il primo che si trova ad affrontare un'epidemia è anche il paese che è il primo che ha meno strumenti cognitivi, diagnostici, di valutazione, anche di valutazione clinica. È scoppiato il Covid durante un'infezione, durante un'epidemia influenzale. Quindi uno che sternutisce per il Covid e uno che sternutisce per l'influenza non lo distingui, no? Ed è anche questo un elemento. Quindi queste cose, come diceva il professore, tutti questi dati che vengono ad accumularsi dopo, con una carenza per esempio di testing, il fatto che ci siamo accorti dell'anosmia è stato un vantaggio enorme per poter dire chi aveva il Covid e no, giusto? Però è venuto dopo. Il fatto di chiudere e vedere che scendeva la prima curva epidemica molto rapidamente alla fine dei primi 2 mesi, e lì l'euforia di riapriamo, il fatto di avere spinte contrastanti comunque di tutti i tipi ha creato un problema enorme anche di fatica degli operatori. Tutte queste componenti qui sono, in qualche modo dovrebbero entrare come fattore umano dentro nella modellistica, perché noi diamo per scontato che il prossimo evento, ed è stata una di quelle cose che è stata fatta, lei ha citato l'influenza e il Covid. L'influenza è l'influenza, il Covid è stato il Covid. L'influenza colpisce i giovani adulti, il Covid ha colpito gli anziani. Sono state chiuse le scuole, ma perché l'influenza colpisce i giovani adulti.
sono morti gli anziani, una cosa che non era attesa. Okay? Quindi ci sono molte cose da considerare, perché la prossima pandemia che avremo potrebbe essere l'influenza, della quale sappiamo molto e tutti temiamo che sia l'influenza, ma tutto sommato, e ve lo dico, secondo me se fosse l'influenza ci va ancora bene. Se fosse qualcos'altro, tipo Covid, potremmo essere negli stessi passi di prima. Speriamo questa volta di non essere il primo paese al mondo occidentale a doverla confrontare e a dire come stavano le cose, perché un'altra cosa da dire è che la Cina non ha detto tutto quello che stava avvenendo. E chiudo qua. Grazie. Assolutamente d'accordo sul vantaggio. Grazie. Scusate, il prossimo speaker non avrebbe forse neanche bisogno di essere presentato perché è molto noto a tutti. È il professor Franco Locatelli, è professore di pediatria all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e dirige il Dipartimento di Oncoematologia Pediatrica, Terapia Cellulare e Genica all'Ospedale Bambin Gesù di Roma. Da alcuni anni è anche presidente del Consiglio Superiore di Sanità. Si è laureato a Pavia in medicina, si è specializzato in pediatria e ematologia. È notissimo sia per lo sviluppo di nuove tecniche per il trapianto di cellule ematopoietiche, che hanno in una certa misura contribuito alla cura della leucemia, sia per la cura di neoplasie con cellule T ingegnerizzate per aggredire il tumore sfruttando le difese immunitarie del paziente. È notissimo al pubblico anche per aver coordinato durante la pandemia Covid, di cui continuiamo a parlare in questo meeting, il Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile. Ha ricevuto prestigiose onorificenze, tra cui quella di Cavaliere di Gran Croce e l'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e, lasciatemelo dire, il prestigioso premio Feltrinelli assegnatovi da questa Accademia. Gli lascio subito la parola per dirci cosa ci ha insegnato la pandemia di Covid-19 in termini di impatto sulla salute dei pazienti con patologie non infettive. Grazie infinite al professor Costantina per la fin troppo generosa presentazione. Buona serata a tutti. Permettetemi di iniziare questa chiacchierata esprimendo uno straordinariamente grato apprezzamento per questo invito all'Accademia dei Lincei, in particolare al Comitato Ordinatore. Il tema che mi è stato affidato è un tema che credo forse sia stato per certi versi un pochino sottovalutato o comunque analizzato in maniera non organica e ben articolato. E quello che proverò a fare con voi è un po' una chiacchierata rispetto a quello che è stato l'impatto sui servizi sanitari e quelle che potremmo definire le morti indirette dovute al Covid. E giusto come diapositiva introduttiva partirei da questa immagine che ci ricorda come tutto il periodo pandemico sia stato connotato e caratterizzato da ceppi virali che si caratterizzavano per differente potere patogeno, ovviamente per differente contagiosità. Su tutte Omicron ben sappiamo che è stata la variante più contagiosa e l'impatto è stato fortunatamente influenzato a un certo punto, diciamo, dall'inizio del 2021, dalla protezione rispetto a quadri gravi di patologia conferita dalla copertura vaccinale. E se questo è l'introduzione, come dire, di carattere generale, altrettanto va detto come nota introduttiva che pochi dubbi che la pandemia da Covid-19 ha a tutti gli effetti messo a durissima prova e per certi versi messo in straordinaria difficoltà tutti quelli che sono i servizi sanitari dei diversi paesi.
anche perché c'è stata l'esigenza di riconvertire posti letto per renderli immediatamente disponibili a chi manifestava le forme più gravi, soprattutto respiratorie di patologia, anche perché, questo va detto con assoluta onestà intellettuale, in un silenzio assordante della classe medica, noi ci eravamo trovati con un numero di posti nelle terapie intensive di gran lunga inferiori rispetto a quelli che erano gli standard raccomandati dalle società internazionali di settore. Quel che si è fatto in pochissime settimane, altro non è stato che provare a colmare questo gap, peraltro anche investendo sulla creazione di letti di terapia subintensiva. Il tutto ha evidentemente anche motivato, al di là di questa riconversione di posti letto, anche spostamento di personale sanitario, con tutto quello che ne è derivato in termini di interruzione di servizi, su cui ritorno tra proprio un secondo. Infatti, se guardiamo questa immagine, che di fatto è una sorta di survey che venne condotta dal WHO ad aprile del 2021, quindi un anno dopo quello che fu la prima drammatica ondata che, come giustamente ha ricordato il professor Baldanti, ha colpito l'Italia come primo paese, e non potrei essere più d'accordo con lui che noi abbiamo anche sofferto della mancanza di punti di riferimento che invece altri hanno avuto, soprattutto o comunque grazie anche a quello che è stato all'esperienza motivata in Italia. Vedete da questa diapositiva che ben il 94% dei paesi che hanno risposto sostanzialmente hanno dichiarato di avere delle disruption di quella che è la funzionalità dei loro servizi sanitari, e un terzo di essi addirittura ha dichiarato che questo impatto era andato a colpire più del 50% dei servizi, quindi già questo fa immaginare chiaramente lo scenario di cui andremo brevemente a discorrere. E se guardate questa diapositiva che fa riferimento a un paese, cioè il Sudafrica, immediatamente avete evidenza di come sia il numero di accessi per visite di controllo piuttosto che per ottenimento di farmaci specifici, ma anche il numero di nuove diagnosi ha avuto una deflessione drammatica nel periodo tra i primi di marzo e la fine di aprile. Ed è ovvio che le patologie evidentemente non erano scomparse. Allora, per dare qualche elemento in più, ho scelto di presentarvi 3 modelli di impatto della pandemia. Uno sulle patologie cardiovascolari, il secondo nel contesto oncologico e il terzo sulle patologie neurologiche, da intendersi anche come disagio psichico che poi è venuto a configurarsi e a strutturarsi. E allora, proprio partendo dall'impatto sulle malattie cardiovascolari, ricordato che SARS-CoV-2 può mediare sia un danno diretto legandosi a AC2 presente sui cardiomiociti, sia un danno indiretto in virtù della cascata infiammatoria che connota la patologia da Covid-19. C'è tutto il tema degli effetti indiretti, cui facevo prima riferimento, da intendersi come sospensione di procedure elettive o ritardo nei trattamenti salvavita. E quanto ha impattato il tutto ve lo racconta questo lavoro scientifico pubblicato
sul Journal dell'American College of Cardiology, dove vedete come chiaramente vi sia stato un picco di mortalità ischemica che esattamente corrisponde ai primi mesi di pandemia, e anche le diagnosi di malattia ipertensiva piuttosto che di incidenti cerebrovascolari acuti di fatto hanno avuto un incremento. E per essere ancora più precisi, ricordando che ogni anno le patologie cardiovascolari provocano qualcosa come 18 milioni di morti, più o meno un terzo della popolazione che risiede in questo paese, di fatto c'è stato un 64% di riduzione nelle procedure diagnostiche cardiologiche. E se la vogliamo dare in numeri assoluti, negli Stati Uniti il tutto si è tradotto in circa 720.000 procedure cardiache a significato diagnostico che non sono state di fatto realizzate. E il fenomeno è stato largamente generalizzato. Guardate con attenzione questa diapositiva e avete immediata evidenza di come in tutte le aree, qualche tempo fa si sarebbe detto con apprezzamento politico del globo terracqueo, vi sono state delle sospensioni nelle attività diagnostiche e procedurali per quel che riguarda la patologia cardiaca. In Italia l'impatto è stato particolarmente drammatico e questo manoscritto pubblicato dall'Associazione dei cardiologi ospedalieri italiani chiaramente vi rende evidenza in questo e nel prossimo grafico che noi nel periodo iniziale della pandemia abbiamo assistito a un numero di ammissioni ospedaliere per infarto del miocardio che si è ridotto di qualcosa come quasi il 50%, sia per quel che pertiene a infarti del miocardio con sovraelevazione del tratto ST, sia per quel che pertiene e ancora di più per quello che riguarda gli infarti senza sovraelevazione del tratto ST. Il tutto ha voluto dire un incremento percentuale drammatico nella mortalità per infarti del miocardio, che è stata più o meno nell'ordine di 3 volte. E quindi insisto nel concetto che sottolineavo prima, queste sono le morti indirette, difficilmente quantificabili, ma indubitabilmente largamente presenti, che sono state dovute al contesto pandemico. E la Regione Lombardia, che prima di nuovo il professor Baldanti ha citato, esempio paradigmatico, riportato e documentato in questo grafico, di come sostanzialmente ci sia stato un numero clamorosamente aumentato di arresti cardiaci verificatisi al di fuori del contesto ospedaliero, semplicemente perché non c'erano ambulanze o comunque mezzi di soccorso immediatamente disponibili, e quindi questo ritardo nel soccorrere i pazienti infartuati si è tradotto in un numero aumentato di arresti cardiaci che poi è esitato in quella mortalità triplicata di cui prima facevo menzione. A tutto questo scenario va anche aggiunto il dato che la patologia aritmica che vedete riportata nelle sue varie declinazioni in questo box in basso a destra e le comorbidità, gestioni certo non ottimali delle situazioni ipertensive o della patologia diabetica hanno indubitabilmente concorso ad aumentare quello che era il numero di casi gravi, spesso anche fatali,
di malattia cardiovascolare. Nell'ambito oncoematologico molte considerazioni possono essere fatte. Provo a riassumerle in 4-5 punti a mio parere rilevanti. E il primo è che i malati di patologia oncologica, soprattutto oncoematologica, hanno una compromissione della funzionalità del loro sistema immunitario, soprattutto del compartimento T, che di fatto concorre in maniera determinante, ha concorso in maniera assolutamente cruciale, a aumentarne la mortalità. In questo studio pubblicato sull'Lancet Hematology da Francesco Passamonti viene chiaramente documentato che il rischio relativo di mortalità per infezione da SARS-CoV-2 nei pazienti oncoematologici era di 2 volte quello della popolazione generale, ma forse ancora di più vale la pena sottolineare che questo rischio aumentava fino a quasi 4 volte nei soggetti sotto i 70 anni di età che, come ben sappiamo, fortunatamente non pagavano un prezzo altissimo in termini di rischio di patologia fatale associata all'infezione da SARS-CoV-2. E poi c'è il tema, secondo messaggio, degli accessi ospedalieri ritardati, delle procedure chirurgiche non realizzate e degli screening oncologici. Perfino in pediatria abbiamo visto di fatto dei bambini arrivati tardivamente, come è il caso specifico di pazienti affetti da patologia proliferativa del sistema nervoso centrale, che arrivavano alla nostra attenzione in condizioni così avanzate e con un'alterazione della pressione intracranica da richiedere immediatamente procedure di derivazione, pena altrimenti perderli per questi quadri di ipertensione endocrinica. E per chi di voi non è avvezzo all'ambito, nel settore squisitamente pertinente alle leucemie acute del bambino, le morti alla diagnosi sono un elemento assolutamente unico e rarissimo, direi eccezionale. In tutto il paese muoiono al massimo 2 o 3 bambini ogni anno perché arrivano tardivamente alla diagnosi. I colleghi dell'ospedale Posillipo di Napoli nel periodo di 2 soli mesi hanno perso 2 bambini di 2 e 5 anni con una leucemia acuta all'esordio, perché portati tardivamente all'attenzione dei colleghi del pronto soccorso pediatrico a Partenopeo da genitori che erano spaventati all'idea di avere accesso a una struttura ospedaliera. E questo vale per la categoria certamente più protetta dal punto di vista del rischio di mortalità da SARS-CoV-2, che è la popolazione pediatrica. Immaginatevi cosa può essere successo nonostante non vi siano delle stime particolarmente precise, puntuali e dettagliate nei soggetti adulti. E poi il secondo tema è quello della mancanza degli screening. E in questa diapositiva invero sovraffollata attiro la vostra attenzione solamente sulla parte scritta in rosso, perché l'NCI negli Stati Uniti ha stimato che nei prossimi 10 anni, a partire dal 2020, ci sarebbero state 10.000 morti addizionali per neoplasie della mammella e del colon retto dovuta alla sospensione degli screening e quindi a diagnosi tardive con malattie ormai metastatiche, e tutti ben sappiamo quanto
minore è la probabilità di recuperare questi pazienti rispetto a quelli che hanno ancora una neoplasia localizzata. Il dato degli Stati Uniti veniva in termini di predizione totalmente confermato anche dai colleghi del Regno Unito. Vogliamo avere una dimostrazione che questa predizione era corretta? Beh, questo grafico comincia già a raccontarvi quella che è stata la riduzione dei test diagnostici e la riduzione nel numero di diagnosi di cancro, che evidentemente e di nuovo non possono essere state oggetto di favorevole riduzione durante il periodo pandemico, semplicemente c'è stato un ritardo diagnostico e questo ritardo diagnostico si è poi tradotto in un numero aumentato di diagnosi di patologia proliferativa negli anni a seguire, che vedete riassunte in questi grafici che si riferiscono alle neoplasie globalmente intese al tumore della mammella, ai carcinomi del polmone piuttosto del pancreas. Tumore della mammella, se vogliamo, modello paradigmatico di neoplasia intercettabile attraverso gli screening, quello del polmone del pancreas, patologia diagnosticata nel momento in cui è manifestamente espressa, e quelli della tiroide, che sono delle neoplasie intercettate, diciamo così, per serendipiti nell'ambito di controlli medici non certo effettuati per screening. Però il messaggio è esattamente quello, e di nuovo andando ad osservare questi numeri pubblicati su un manoscritto assai pregevole e apprezzabile sul JNCI, cioè sul Journal of National Cancer Institute, vedete, attiro la vostra attenzione solamente sulla riga di mezzo che vi indica come rispetto all'atteso nel 2021 c'è stato un numero di neoplasie mammarie con localizzazione metastatica a distanza decisamente superiore rispetto all'atteso. E se ci vogliamo spostare a un altro ambito, che è quello delle neoplasie del colon retto, per di più in un contesto italiano, con questo studio chiamato Covid Delay Study, vedete chiaramente, ho provato a evidenziarvelo in grassetto, che nel 2020 c'è stata una riduzione di quasi il 20% del numero di diagnosi di neoplasia del colon, che è stato poi recuperato, seppur non immediatamente, completamente negli anni a seguire, ma soprattutto le malattie metastatiche nel 2020 sono aumentate del 35% e anche nel 2021 erano decisamente più alte. Il tutto come si è tradotto per la salute di questi ammalati? Queste sono le curve di sopravvivenza o di sopravvivenza libera da progressione per i pazienti diagnosticati nei differenti anni. Immediatamente risalta come la curva gialla, che si riferisce ai pazienti diagnosticati nel 2019, è decisamente migliore rispetto a quella dei pazienti diagnosticati nel 2020-2021. E quindi, per tirare le somme, siamo certamente di fronte a un incremento non solo di diagnosi tardive, non solo di patologie in fase avanzata, ma anche del rischio di mortalità, che si è chiaramente manifestato, esattamente confermando quella che era la predizione del National Institute of Health o delle agenzie britanniche. Patologia neurologica ha avuto anche quello impatto, sì, perché se guardate quello che è il rischio di mortalità in vari malati affetti da differenti patologie neurologiche, infettati o non infettati
da SARS-CoV-2, vedete chiaramente come anche soggetti teoricamente con un sistema immunitario non alterato nella sua capacità di rispondere al nuovo coronavirus e anche con buona funzionalità respiratoria, di fatto hanno tutti, seppur in maniera diversificata rispetto alla significatività statistica, un incremento di mortalità. L'ultimo aspetto riguarda lo stato mentale dei giovani adulti e degli adolescenti, oltre che dei bambini, e anche qui vedete come vi sia stato un impatto su quello che è l'incremento degli stati d'ansia, dei sintomi depressivi e comunque una percezione sia della popolazione studiata, sia di quello che è il riferito della famiglia rispetto a un peggioramento dello stato mentale di questi soggetti. Chiudo facendo quasi una sorta di autocritica, perché ho avuto il privilegio e il piacere con Beppe Ippolito di scrivere questo editoriale in cui ipotizzavamo quello che si sarebbe dovuto fare in futuro per farci trovare maggiormente pronti e concordo sulla miglior definizione del termine di readiness rispetto a preparedness per la gestione di eventi pandemici futuri che, come certamente avrà ricordato stamattina Tony Fauci, hanno solo il margine di incertezza di quando si verificheranno, non certo se si verificheranno, per dire che in questa tabella forse un errore Beppe l'abbiamo fatto, ed è stato non inserire l'attenzione da pagare, perché quello che si è verificato durante il periodo pandemico non abbia più ad aver corso in termini di impatto sulle altre patologie. Ovviamente non sarà largamente e totalmente prevenibile, ma certamente temperabile e attenuabile, sì. Grazie. Grazie per questo lucidissimo contributo e anche per essere stato perfettamente nei tempi. Provato a recuperare. Abbiamo recuperato forse qualche minuto e quindi abbiamo un comodo ampio spazio per domande su questo intervento. Tutti desiderosi di caffè, forse. Coraggio. Grazie mille per la bellissima presentazione. Loredana Ingrosso, Istituto Superiore di Sanità, Roma, ovviamente. Volevo aggiungere, non è una domanda, una considerazione, al panorama che lei ha fatto sulle patologie croniche. Il Covid ha impattato anche moltissimo anche sulle patologie destinate a sorveglianza. Molti studi fatti da fellow dell'SCDC che hanno indagato l'impatto del Covid sulle varie sorveglianze a livello europeo, quindi è uno spaccato abbastanza vasto, riportano costantemente e coerentemente come tutte le patologie siano state, la sorveglianza delle patologie abbia avuto sia stata impattata notevolmente dal Covid, chiaramente a fronte di dal fatto che non possiamo immaginare che le patologie siano scomparse, quindi questi dati, questi crolli nei dati di sorveglianza sicuramente qualcosa ci devono dire anche su preparedness and readiness, oltre che per diciamo, le epidemie, ma per la salute globale. Grazie. Sì, aggiungo che proprio l'Istituto aveva fatto questa analisi col progetto intitolato Passi d'argento, dove si vedeva chiarissimamente come in pazienti, soprattutto in soggetti anziani,
il controllo negli ambulatori di diabetologia, di valutazione, monitoraggio e terapia dell'ipertensione, di nefrologia, c'era un declino di quasi il 50% rispetto al numero di controlli effettuati nel 2019. Totalmente d'accordo. Altre domande dalla audience? Allora, io ho una curiosità. Questo quadro lucidissimo. So what's next? E quindi che facciamo? Esattamente l'autocritica che facevo alla fine applicata all'editoriale, ripeto, con cui ho avuto il piacere, a cui ho avuto il piacere di contribuire con Beppe Ippolito, in realtà è una parte della storia, cioè proprio un sistema sanitario che dovrebbe imparare o forse incominciare a attrezzarsi anche in questa direzione. Se mi chiede se qualche passo è stato fatto, in assoluta onestà intellettuale, la franca risposta è no. Questo anche a livello internazionale? Internazionale non lo so, certamente non nel Paese. Grazie mille ancora, adesso meritiamo un piccolo coffee break e ci vediamo fra 10 minuti, un quarto d'ora. Quarto d'ora? 10.
scienze non ha niente. Sono matematico con gli animali.
Adesso sto un po' più no, perché ho finito quest'anno fa. Per favore, visto che tu lavori non online, hai la versione precedente. Perché no, la cosa bella è che la non se ne accorga. Quindi per me ok, vado per te. È bello, insomma, avere le persone. Ah, sì. Sono in ritardo e mi dispiace un po', ma non è colpa mia. Naturalmente siamo in Italia e quindi abbiamo un ritardo di 50 minuti. Cercherò di mantenere i tempi. Abbiamo l'ultima seduta di tre persone di grosso calibro. Il primo è il professor Giorgio Palù. Non so se ama essere chiamato microbiologo o virologo, comunque è quello che ha introdotto a Padova all'università in grande stile la virologia. È stato professore per tanti anni a Padova e dal 28 è in pensione, ha diretto poi anche l'AIFA, è stato contemporaneamente direttore presidente dell'Associazione Virologia Europea ed anche naturalmente italiana, e siccome siamo molto in ritardo, con scuse a lui, non vado più avanti e lo individuo a parlare, lo avvertirò quando mancano 5 minuti e alla fine. Coraggio Giorgio. Buon pomeriggio. È un piacere e un onore essere qua in un ambiente così prestigioso come l'Accademia dei Lincei. Il mio compito oggi è quello di darvi delle prospettive terapeutiche, cercherò di farlo dal punto di vista del virologo, ovviamente parlando di farmaci, ma soprattutto perché possono essere attrattivi in una disciplina fondamentale per le scienze biomediche come la virologia, anche quando trattiamo di small molecule, sono quelle che interessano tra l'altro al professor Carafoli dopo l'immunologia, purché guardiamo a meccanismi patogenetici di base e alla fisiologia della cellula. Ecco, questa ve l'hanno già illustrata un po' tutti, quindi vedete che dalla pandemia di HIV abbiamo avuto tutta una serie di altri virus implicati per potenziale pandemico, ma sono risultati dare delle epidemie con l'esclusione della swine influenza del 2009 e poi di SARS-CoV-2 nel 2019. Quindi epidemia è un brusco, improvviso, lo dico for the sake of professor Costantino, improvviso emergere di un agente di infezione che colpisce una determinata popolazione in uno spazio e tempo limitati, magari anche con ricorrenze stagionali, mentre la pandemia, pandemos, è un evento sempre in ambito infettivo che colpisce, che entra come nuovo agente in una popolazione immunologicamente naiva e si distribuisce sull'orbite terracqueo, per parafrasare il professor Locatelli. Ecco, quindi qui vedete, quindi expect the unexpectable and to predict the unpredictable. È molto difficile, anche se puntiamo gli occhi su H5N1, che non è detto che sia il prossimo ex pandemic agent, ma sicuramente, ecco, dobbiamo disporre di antivirali, oltre che di vaccini e di monoclonali, con i limiti che hanno un po' questi farmaci. Questa è quella che vi ha già illustrata la dottoressa Mura, mi pare, che
la prioritizzazione che dà l'OMS, considerando i possibili agenti virali che possono diventare pandemici, e qui vedete nella trasmissione in quelli che sono i Public Health Emergency of International Concern, quelli che vanno tenuti conto in una famiglia, 380 famiglie di virus, quindi se pensiamo dal 1901 al secolo scorso al 2005, quindi parliamo della febbre gialla, si era già scoperto il virus del mosaico del tabacco nel secolo precedente e il virus dell'afta epizootica, Beijering e Ivanovsky, fino al 2005, l'ultimo HKU1 che è l'ultimo coronavirus del raffreddore, il Bocavirus. Ma abbiamo oltre 200 agenti patogeni per l'uomo, 20.000 specie virali scoperte in milioni che popolano la biosfera, e quindi si va, come potete vedere, dai virus più piccoli ai più grandi, addirittura gli agenti che infettano tutti gli elementi vitali, dagli archei ai batteri agli eucaria, quindi parliamo non solo di batteri ma di protozoi, di elmenti, di parassiti, di vegetali, di animali, quindi addirittura virus che infettano i virus giganti. Quindi si pensava che fosse un nuovo dominio della vita, in realtà forse non è così. Ecco, anche questa vi è stata illustrata, 9 famiglie di RNA, perché RNA? Come avete sentito, l'RNA dipendente, RNA polimerasi, non è proof editing, non corregge, quindi questi virus mutano di più, si adattano di più a varie specie e quindi è una coevoluzione con l'ospite naturale e con il prossimo ospite, mentre una sola specie di DNA virus, tenendo conto ovviamente di quella che è la diffusione. Perché è importante avere un antivirale? Ecco, io parlerò di small molecule di questo tipo. C'è urgente bisogno di avere non solo farmaci specifici, ma come abbiamo visto, ci ha illustrato Gabriella Santoro, anche broad spectrum, possibilmente panfamiglia virale. Abbiamo bisogno, di curare malattie acutissime, che sono quindi life threatening, quindi non parliamo di febbre emorragiche, ma anche le malattie respiratorie, quindi nella fase acuta, ma anche infezioni virali ubiquitarie croniche. Abbiamo sentito, abbiamo circa 50-60 milioni di epatite C, ma lo stesso HIV, quindi sì, stiamo trattenendo la cura, 40 milioni circa di persone affette, ma non abbiamo una cura. E quindi direi che con l'evoluzione della virologia strutturale stiamo imparando a disegnare farmaci su singoli bersagli, ma è indispensabile, trattandosi di un bioparassita obbligato, come Gabriella ci ha illustrato. Dobbiamo conoscere anche la fisiologia cellulare, perché potrebbero essere dei target, sicuramente non per infezioni croniche, ma per infezioni acute. Questo è il timeline di quelle che sono state le scoperte dei farmaci antivirali, e qui vedete questi per l'HIV e per l'epatite C, il virus dell'epatite C la fanno da padrone. Cosa significativa? Che dal 1960-59 Bill Prusov ha sintetizzato iodo desossiuridina, che è stato il primo farmaco, ma qui vedete questi farmaci vengono quando ancora non sapevamo i virus, né tantomeno li usavamo senza conoscere il target. Il target lo si conosceva per studio virologico del meccanismo di resistenza. È solo dal 1980 che con la dissezione molecolare della patogenesi di HIV si comincia a studiare dei farmaci o disegnare dei farmaci su base razionale, in base al meccanismo patogenetico. Vorrei citare che in queste scoperte c'è stata un'interazione sia tra laboratori accademici che industriali. Vorrei citare, oltre a Bill Prusov, Eric de Klerk, Bailot alla McGill, Raymond Schinazzi a Emory, per Tommy Chang ancora a Yale e tanti altri. Quindi, ecco, e questa è, come vedete, Gertrude Ilion con George Hitchens, e questi erano farmaci messi nel cassetto da una decina d'anni, analoghi nucleosidi, studiati come anticancro, che improvvisamente si rivelano, ma ricorderò che della ciclovir non sapevamo quali erano i bersagli, né timidina chinasi, né DNA polimerasi, né UL97, se non dopo che venivano utilizzati in clinica. Ecco, direi che
io ho qui segnalato, ecco, forse uno degli ultimi premi Nobel in virologia, ne hanno avuto tantissimi i virologi, ma vedete, sono sì degli accademici che scoprono il virus, ma io non trascurerei il contributo di quello che è stato prima a Cornell, poi diciamo a Lilly, a Gilead, Michael Sofia, che ha intitolato uno dei farmaci più importanti, che è il Sofosbuvir, ma di Ralph Bertenschlagen. Questi due hanno vinto sia il Lasker Prize Award che il Beijering Prize o Gertrude Elliott, non solo quindi medicinal chemistry da un lato, ma soprattutto ecco, virologia di base, quello che è un replicone di HCV che ci ha permesso di scoprire dei farmaci. Ecco, quali sono gli approcci? Quindi dall'empirico citerei anche Bernardo Lotto, che negli anni 60 si occupava di guanidine e di acido glicirrizico, quindi era del tutto empirico, serendipity totale, fino alle screening degli anticancro, fino agli anni 80 col disegno razionale o la gene therapy, mi sono divertito anch'io, ma per l'HIV con i primi ribosimi che si riciclavano, quindi un farmaco che si riciclava in vitro, ma riuscivamo ad avere un effetto solo temporaneo, e oggi con CRISPR-Cas, approval principle, che si può diciamo, curare una malattia genetica, perché l'HIV è integrato, è ereditabile come tratto diciamo, genetico nella progenie, ma francamente ci sono ostacoli farmacologici importanti. Fino all'avvento diciamo, intelligenza artificiale, o meglio di quei algoritmi di calcoli che ci permettono di predire quale che è non solo la struttura, ma anche l'interazione tra ligando e target, e anche la molecular dynamics di quello che può essere l'imaginative biochemistry and chemistry, raffigurando proteine di cui ancora non abbiamo la struttura cristallografica, e fino, direi, all'analisi di quello che è la fisiologia cellulare fatta con single cell spatial omic, signature e organoidi. Ecco, direi che il drug discovery process è molto indaginoso se si pensa che lo sviluppo, cioè arrivare alla clinica, comporta costi insostenibili per qualsiasi laboratorio accademico. Si parla di 2, 4, 5 bilioni, miliardi di euro, e dai 5 ai 10 anni per lo sviluppo. Vedete che le fasi importanti sono il target identification, e non lo avevamo all'inizio, la validation del target, e poi lo screening aiutato appunto da algoritmi di calcolo, che può essere sia il ligand che il target, e poi la lead optimization, oltre a quanto ci ha detto la dottoressa Tura, fase 1, fase 2, fase 3, ma non solo, ma post-marketing evaluation per stabilire la safety. Quindi le tecniche ecco, si basano soprattutto su quello che è stato l'approccio iniziale, che era direct agent antiviral, quindi che agiscono direttamente sul bersaglio virale e non sull'ospite. Vedremo, è una delle possibili alternative, quindi proteine con carattere strutturale o regolatorio, che essenzialmente, vedete, la fanno da padrone la cristallografia e la crioelettromicroscopia, oltre che il contributo recentissimo, questo è il premio Nobel 2024 nella chimica, dell'AlphaFold 3D Latest Iteration in Google DeepMind Artificial Intelligence. Ecco, quindi tutto questo ormai fa capo a quella che è diciamo, il bagaglio conoscitivo per arrivare alla sintesi e produzione di un farmaco. E qui vi mostro circa un po' meno di 100 farmaci, quelli che abbiamo disponibili e approvati. Se potete osservare, sono diretti contro proteine strutturali o regolatori enzimatiche, essenzialmente neuraminidasi, CHA di influenza, GP120-41 di HIV, GP di Ebola virus, S la proteina di coronavirus e F di respiratorio sinciziale. Col capside l'enacapavir è stata Molecule of the Year nel 2024 per attività anticapsidica su HIV e HBV, proteine di membrana, o meglio per la rimantidina, e poi qui vedete effettivamente come sia importante il bagaglio che abbiamo contro le proteine, essenzialmente vedete HIV, HCV e recentemente anche SARS-CoV-2, quindi pochi virus in realtà di tutti quelli che conosciamo.
Ecco, quindi io mi sono posto, quando ho cominciato a interessarmi, venendo dall'estero, rientrando in Italia, di terapia antivirale, quale fosse il problema, perché allora la scena era dominata dall'industria farmaceutica che aveva questi robot e la capacità di screening di migliaia di molecole. Negli anni 80 avevamo forse 1000 strutture risolte, identificate, parlo di tutto il dominio delle proteine che interessavano non certo i virus, ma anche gli eucarioti, e quindi era difficile approcciare il problema e competere con queste. Mi sono chiesto come può competere un laboratorio, e sicuramente, ecco, guardando a quella che è la patogenesi virale, quindi interessandomi prima del meccanismo patogenetico con una visione strutturale, ovviamente. Senza di questo non si può fare nulla. E qui vi mostro quello che era un target che fin da subito mi era sembrato molto interessante, che era l'interazione proteina-proteina, perché questa riguardava non solo l'interazione tra proteine dello stesso virus o subunità di una stessa unità proteica del virus, ma potevano anche essere interazioni virus-ospite, e queste interazioni sono altamente conservate, coinvolgono solo alcuni aminoacidi, sono specifiche e ipotizzabile che mutazioni resistenti, visto che sono conservate nell'evoluzione, insorgono molto raramente, e una molecola inibitoria poteva interfacciarsi proprio nella binding surface ed essere quindi un vero inibitore. E questa è la prima, se non la prima, una delle prime proof of principle, dimostrando che un peptide, Jaga-Windel, è un nonapeptide che unisce un eterotetramero, che è la ribonucleotide erosuttasi di herpes simplex, che viene utilizzata, è una proteina accessoria, ma viene utilizzata solo nell'infezione a livello di neuroni che normalmente hanno un pool molto basso di desossiribonucleotidi. Ecco, in vitro già avevano dimostrato che un peptide poteva disrupt l'interazione, ma noi per la prima volta abbiamo dimostrato che poteva essere anche in vivo, veicolandolo con una chimera. Questa, vedete, è la subunità B della proteina, della tossina di Vibrio cholerae. Quindi questa era una dimostrazione, però ovviamente un peptide non è usabile in vivo, tantomeno anche una subunità non tossica di una tossina, ma da qui potevamo screenare dei potenziali target per questo tipo di approccio, quindi disruption protein-protein interaction, e collaborando con Donald Cohen da Harvard e poi studiando alcune delle proteine essenziali invece di herpes simplex in citomegalo, che sono la DNA polimerasi, ovviamente, che è l'enzima cardine, che ha una sua subunità processiva, che è UL30 in HSV e UL44 in citomegalo. Ecco, abbiamo individuato delle tasche idrofobiche dove avviene questa interazione, altamente conservate in questi virus, e qui pensando, ecco, con un approccio di screening che era utilizzare decine di migliaia di composti da una library chimica, e un sistema di screening che, come vedete, è questo di polarizzazione della fluorescenza, cioè quando attacco un fluoroforo a un peptide o una proteina, questo è faster tumbling, cioè si agita molto velocemente, quindi riduce la fluorescenza. Quando interagisce con il companion subunit, la fluorescenza diminuisce, ma quando abbiamo un inibitore, ecco, ritorniamo di nuovo a una decreased polarization. E con questo sistema abbiamo anche brevettato alcuni composti che, vedete, hanno un indice di selettività superiore al ganciclovir, quindi ovviamente brevettare è una delle cose che un accademico ha in cuore, ovviamente lo sviluppo non è nelle sue possibilità. Ed ecco qui, vedete, in una collaborazione con Cruciani a Ferrara, quindi screenando 3 milioni di composti e puntando su quella che era una struttura risolta. Qui vedete la polimerasi, l'RNA, polimerasi RNA dipendente dall'influenza, che è fatta di 3 subunità, che è PB1, che è la Major Catalytic Subunit, poi la PB2 e la PB1, che sono una la cap binding e la cap snatching. Sappiamo che l'influenza ha bisogno di avere una struttura CAF e la prende dai messaggeri cellulari. Ecco, c'è un'interazione molto specifica
molto specifica in questa tasca idrofobica altamente conservata tra il tipo A e il tipo B di virus influenzali, dove PA interagisce con PB1 e anche qui questa possibilità di interferire trovando dei composti, vedete, prima screenandoli da milioni per dinamica molecolare, addirittura si può fare della termodinamica con l'intelligenza artificiale, ma siamo prima che si chiamasse intelligenza artificiale, poi studiando per proprietà farmacologiche, ADMEN, quindi metabolismo, assorbimento e estrusione, e poi testare solo alcuni dei composti. La stessa cosa abbiamo fatto, vedete, qui per H. papilloma virus, in questo caso è un virus oncogeno. Io ho 15 minuti finora dal mio cronometro. Ancora 6 minuti prima di... Ah, mi dai 6 minuti? 7 anche, va. Allora devo correre. Prima Mi togli del tempo. Prima che ti interrompa. Allora, quali approcci alternativi? Ovviamente tutto possibile, quindi con Dengue, che colpisce 500 milioni di persone all'anno, con mortalità di 20-30 mila, febbre emorragica, ospedalizzazioni importanti, ma pensare a un drug repurposing. Cos'è un drug repurposing? Ovviamente circonviene quello che è l'ostacolo per un accademico di sviluppare un farmaco per i costi e quindi dare un farmaco che è già un'indicazione e che è già approvato da FDA, da EMA, da AIFA, dargli un utilizzo diverso. Questo farmaco è già screenato, ovviamente dobbiamo utilizzare biologia strutturale, espressione, trascrittomica, analisi clinica, literal mining, accorciamo i tempi, è molto diciamo, semplificato, e qui vedete la possibilità che abbiamo trovato composti diciamo, ammonici, antimetaboliti, abbiamo dei farmaci antimicotici. In questo caso il nostro bersaglio era un transattivatore di citomegalovirus. Ma ovviamente anche il drug repurposing ha dei limiti, e cito soprattutto la polifarmacologia, il fatto che le concentrazioni che usiamo nel modello di screening sono superiori a quelle che potremmo ottenere in vitro, e poi che molti di questi composti sono già protetti da brevetto. Un altro approccio è questo che vedete, che è furtato da quella che è la chemioterapia antitumorale, è stato usato per la prima volta nel trattamento del cancro della prostata, del cancro della mammella, cioè direzionare sul recettore degli estrogeni o degli androgeni, che vedete di disegnare delle molecole bifunzionali che hanno la capacità di riconoscere la proteina di interesse e di reclutare la 3-ubiquitinoligasi per mandare al proteosoma. Quindi è un meccanismo interessante, perché diversamente dall'inibizione di un enzima, qui abbiamo non solo il riciclo del composto attivo, ma anche abbiamo il targeting di bersagli solitamente non targetizzabili, e anche qui si evita, o si eviterebbe in linea teorica, la resistenza dovuta all'uso dei farmaci. Qui vedete alcuni impieghi che abbiamo usato pubblicando sull'indometacina, la citavi. Ecco, qui ha il suo diciamo, bersaglio naturale, che è la prostaglandin A synthase di tipo 2, ma che interagisce, guarda caso, con proteine non strutturali di pancoronavirus. E qui vediamo l'inibizione, l'efficacia, ma un altro bersaglio è sicuramente la proteasi. Altro approccio è di targetizzare o direzionare meglio, di inibire delle funzioni cellulari, ma ovviamente questo va fatto in condizioni non certo di infezioni croniche, possiamo trattare acutamente ma non in maniera persistente, e questo è l'amiodarone, che è un antieritmico che casualmente ovviamente inibisce la replicazione di Ebola virus, lo inibisce perché agisce a livello di endosoma tardivo con quello che è la proteina Niemann-Pick, che è presente negli endosomi, una volta che la GP, che è la glicoproteina, sia stata divisa in GP1 e GP2, che è la fusogenica. Andiamo avanti. Ecco, di questo l'influenza, perché è importante? Infezioni respiratorie, 3-5 milioni di casi severi,
1 miliardo di persone colpite nel pianeta, quindi potenziale pandemico, e anche qui vedete che gli antinfiammatori possono agire a livelli importanti, ne parlava anche Gabriella, possono agire sia sull'export, ma anche hanno implicazioni, qua sarebbe felice Remuzzi, ovviamente, che indicava il Celecopsib per il SARS-CoV-2, ma possono ovviamente intervenire anche a livello di recettori per citochimochine, oltre che su NF-κB, ed è una funzione molto importante. Ecco, io direi che questo dovrebbe essere un bersaglio sicuramente, perché vedete abbiamo 9 generi, centinaia di virus, gli arbovirus sono il 20% delle nuove forme epidemiche, il cambiamento climatico ci porta nuovi vettori e sempre nuove possibilità, e qui vedete almeno 9 generi, sono tutti RNA, con l'unica eccezione che l'Asfar virus, che è il virus della peste suina africana, quindi è l'unico DNA, guarda caso, quindi ancora una volta sono gli RNA virus il bersaglio, e dovremo tenerne conto perché l'Europa ha già avuto, Gianni Rezza ce l'ha spiegato bene nel 2007 e nel 2017, chikungunya, dengue è venuta in Camargue, in Croazia, a Madeira, e poi vedete abbiamo nuovi vettori nelle vicinanze, e qui quindi è importante se riuscissimo ad avere un anti-pan arbovirus, ma un farmaco che è difficile da trovare se consideriamo, ecco qui vedete in blu i nuovi composti che sono attivi direttamente e quelli che sono utilizzati con repurposes, e i composti naturali che possono intervenire ancora una volta su funzioni cellulari importanti, essenziali per la replicazione virale. Ecco, io concludo ricordando quello che è stato il contributo di Margaret Dayhoff, che si è curata di avere la sequenza di tutte le proteine che allora dagli anni 60 in avanti erano contenute in un floppy disk, vediamo qual è l'evoluzione, e lo stesso citerei Leroy Hood, perché le metodologie di sequenziamento del DNA che lui ha attivato ci hanno permesso oggi di avere il genoma umano in poche ore a $300. Ecco, ovviamente la biologia è un processo di informazione dinamica, e la descrizione, il linguaggio non può che essere quello descritto da Denis Hassabis. Io direi dove è tutto cominciato, ricordate, ecco, la mioglobina e l'emoglobina erano le prime proteine risolte a livello di pochi Armstrong, a livello atomico, ma vedete la breakthrough of the year dell'intelligenza artificiale, quando questa assiste alla risoluzione, tanto che oggi, eccoli qua, mi ricordo quando io ci ho messo 3 o 4 anni a cristallizzare la timidina chinasi di herpes simplex tipo 1, e poi qualcuno l'aveva cristallizzata e pubblicata e il lavoro andava perso. Oggi riusciamo a predire semplicemente sulla sequenza del genoma quella che è la struttura tridimensionale, il folding, e quindi di migliaia o milioni di proteine di tutti gli esseri viventi sequenziati. Direi concludo con questa, che è un summary and conclusion. Sicuramente dovremmo tener conto di global health e anche dell'ambiente, caro professor Carafoli. Ti ho spiegato anche perché. Abbiamo pochi farmaci ancora approvati per le infezioni croniche, abbiamo sicuro soprattutto per HIV, per HCV invece le cose vanno molto meglio, abbiamo la possibilità di avere milioni di compound, è bello che un giovane arrivi alla virologia anche con questo in mente, ma partendo prima da capire quali sono i meccanismi patogenetici, protein-protein interaction è importante, e gli antivirali sono ancora fondamentali. Ecco, ringrazio i miei collaboratori da una vita, Arianna Loreggian e Beatrice Mercorelli, soprattutto protein-protein interaction, Marta Trevisan per aver sviluppato da induced pluripotent stem cell degli organoidi, delle strutture ancora più complesse per studiare la fisiologia cellulare e replicativa, e questi sono i collaboratori e i finanziamenti che negli anni, ecco, con cui ho lavorato negli anni. Mille grazie Giorgio, perché sei non soltanto un grande virologo, ma hai tenuto anche il tempo in modo perfetto.
Ci sono molte cose da chiedere e se sei una mosca bianca, perché la prima volta che sento parlare di un virologo sento nominare la parola immunologia e quindi forse volevo chiederti, se mi permettete, un'ultima prima cosa, tutti questi farmaci che sono arrivati a caso da altre malattie e che all'inizio hanno avuto un ruolo, tu cosa ne pensi? Ma come vedi la strada è ancora lunga perché un'ottantina circa che sono FDA approved. Io direi che ecco, c'è la possibilità di trovare e sempre più agganciarsi, ma per infezioni acute gravi, io ho citato i virus respiratori e alcuni arbovirus e i virus delle febbri emorragiche, quindi arena e filovirus. Io credo che dovremmo puntare molto anche su un farmaco unico. Sappiamo che per esempio per Ebola, Zaire e Sudan i vaccini non funzionano lo stesso vaccino, quindi è fondamentale avere dei farmaci e quindi qua sono d'accordo con Però pareva un farmaco unico, il remdesivir, come ti ricordi, ed è scomparso per le mutazioni. Beh, guarda, remdesivir è stato bistrattato, remdesivir è nato, utilizzato per Ebola, per influenza, SARS-CoV-2 è uscito il lavoro che non funziona su New England, in realtà non è vero, abbiamo pubblicato sull'Lancet, un lavoro fatto in AIFA, che invece funziona, ma come tutti gli antivirali, per essere efficaci devono essere somministrati entro le prime 24-48 ore. Quei farmaci, il remdesivir è somministrato dopo 6 o 7 giorni, per forza non può funzionare. Quindi diagnosi, intervento del virologo, intervento rapido, riconoscimento, oltre a quello che dico i bat finder o Batman, Batwoman, beh sì, dobbiamo andarli a pescare prima che tutto avvenga, prima che sia la natura a mostrarceli, dobbiamo andarli a pescare nell'environment dove popolano ovviamente i pipistrelli, uno di questi sono mammalian, quindi hanno un genoma che ci assomiglia, ma è lì che dobbiamo andare a lavorare. Perché adesso vivono più vicini alle città i pipistrelli. Sicuramente non voglio essere polemico, ma la questione del clima forse è solo secondaria rispetto al fatto che porti... Sì, non ho avuto tempo, ma c'è inurbazione, ci sono i viaggi, deforestazione, eccetera, eccetera. Altre domande per il professor Palù? Ne avrei alcune anche io, ma voglio che parli il pubblico prima. Dato che ha tenuto il tempo in modo perfetto, almeno diamogli come ricompensa alcune domande. Non voglio fare altre domande polemiche, ma sempre io sono preoccupato del fatto che nel 2019 non si sapeva ancora nulla, si andava a casaccio e ogni idea, ogni farmaco buono per altre malattie era usato e funzionava come tu dici benissimo, prima che diventasse una cosa importante, vera, sicura e documentata la pandemia. Allora, secondo te, tu come laboratorio individuale, come tu eri a Padova, come sei ancora lì, perché ti vedo lì ogni tanto. Ero stato sostituito proprio all'inizio della pandemia, o poco dopo. Però tu come persona individuale, secondo te, ce la fai a trovare il farmaco, la F maiuscola? Ma no, non certo io. Qua ovviamente c'è l'impegno di industria farmaceutica, di biotech, ma devo dire che le cose sono cambiate perché vedo che l'industria farmaceutica adesso con la disponibilità di questi algoritmi di calcolo ha fatto sì che anche il singolo laboratorio sia molto competitivo, perché qua si tratta adesso proprio di imaginative biochemistry and pharmacology, quindi uno può creare, diciamo, in maniera artificiale, in silico, tutto quello che l'industria faceva e l'industria ovviamente lo screening è molto costoso, quindi lo lascia fare. Quindi. Prego. Io ho un commento che sicuramente il professor Palù potrà perfezionare ulteriormente. Per un sacco di tempo c'era questa convinzione che la virologia fosse una disciplina secondaria perché tanto i virus non si curano, no? O guariscono da solo, il paziente muore, i farmaci non ci sono, quindi non vale neanche la pena cercarli.
paradigma di tutta questa filosofia erano proprio i virus respiratori. Adesso, dopo la pandemia, perché ci vuole sempre un evento, diciamo, di dimensioni anche culturali come quello che è stato la pandemia, ci si sta accorgendo di questo mondo, no? Che è sempre stato lì, che noi abbiamo sempre conosciuto, ma che non era conosciuto soprattutto dalle aziende. Per cui adesso le aziende si stanno accorgendo del virus respiratorio sinciziale, dei coronavirus non pandemici, eccetera, eccetera, eccetera. E c'è da dire, ma qui il professor Palù lo potrà dire molto meglio di me, che moltissimi composti sono già presenti e già probabilmente semitestati, se non testati fino in fondo. E quindi anche questo approccio culturale che stiamo sviluppando in questa sede è molto importante, proprio per rendere noto ed evidente quello che può essere un burden of disease che altrimenti non è conosciuto o è ignorato o è sottovalutato. Non ho nulla da aggiungere, sposo questo commento. Certo che deve aggiungere. Vuoi che aggiunga? Possiamo dire che l'industria farmaceutica non investiva in antivirali sicuramente, ma non investiva, se guardiamo bene, neanche nei vaccini. One shot for the whole life. Quindi oggi invece, ovviamente con tecnologia mRNA stiamo pensando a vaccini per il cancro, se pensiamo al pancreas, alla prostata, quindi al glioblastoma, soprattutto questi due tumori che sono inaggredibili dalle terapie convenzionali, quindi associandoli con i monoclonali, so che a te non piacciono, ma è stato un altro premio Nobel, quelli che bloccano i checkpoint inhibitors, quindi ecco, credo che forse anche l'industria quando si accorgerà probabilmente avrà interesse a incentivare di più, c'è bisogno del finanziamento dell'industria per il laboratorio accademico. No, ma no, guarda che io non ho mai detto che sono contro i monoclonali, sono contro i monoclonali che hanno come target il virus. Contro le altre cose sono perfetti, una meraviglia proprio. In una pandemia i monoclonali serviranno poco, ma sicuramente i vaccini sì. E i farmaci servono sempre. Il monoclonale serve contro... Non si è sentito quello che hai detto. Che il monoclonale contro l'RSV ha funzionato. Quando ero in AIFA ho fatto di tutto per introdurlo, siamo stati gli ultimi dopo in Europa. Sì, però adesso se parli di remdesivir ti danno del matto, ti dicono che sei fuori di testa. E quindi c'è da capire questo, che se il monoclonale... Il respiratorio sinciziale è una malattia molto pericolosa nel neonato. Poche settimane. Tu parli del virus naturalmente, Giorgio, parli del virus e va benissimo, ma il virus è una cosa complessa, ha un sacco di proteine e ha bisogno di un sacco di proteine della cellula per essere un virus veramente proprio. Non è vita, è pre-vita il virus ancora, giusto? E forse bisogna pensare a quella direzione lì, tu cosa dici? Certo. Prego Giorgio, hai un tempo ancora per la domanda, se vuoi farla. No, c'è tempo ora un minuto. Hai una domanda? Bene, allora grazie di nuovo al professor Palù e passiamo alla prossima. È con piacere proprio veramente speciale che io vi presento il professor Dario Neri, che è stato mio collega, anzi lo è ancora in un certo qual modo, all'ETH di Zurigo per moltissimo tempo come professore e direttore di laboratorio. E credo che quello che dirà oggi è proprio in linea con quello che è risultato dalla discussione con il professor Palù. Non è più a Zurigo un laboratorio, però ha adesso un laboratorio, posso dire, familiare? No, con piacere l'affiliazione, la Filogen è l'unica azienda di biotecnologia quotata in Italia, sono ancora professore a Zurigo e ho anche un'affiliazione a Cambridge. Hai ancora un laboratorio a Zurigo? Di ricerca. E presenterò forse l'unica tecnica che il professor Palù non ha menzionato. Difatti, quello che aspettavo da lei. Lo faccio. Grazie infinite Ernesto per l'invito. Ti avverto quando mancano 5 minuti. In 15 minuti io ho parlato, vedrai. Bene. Quindi mi concentrerò nella mia presentazione anch'io sulla scoperta di farmaci, che sono una dei mezzi con cui possiamo contrastare
virus e altre malattie, e parto da un problema chimico molto fondamentale. Qualsiasi farmaco, per cominciare, è una molecola, grande o piccola, che lega una proteina. Quindi se diventiamo bravi a scoprire le molecole ligandi, probabilmente diventiamo bravi anche a scoprire i farmaci. Tradizionalmente, se non abbiamo un punto di partenza, la prima molecola ligande la dobbiamo scoprire facendo high throughput screening di librerie. Librerie sono collezioni di tanti composti, anche se uno è molto molto ricco, al massimo screena 1 milione di composto, poi finiscano i soldi e i composti. Questo è un modo inefficiente di scoprire i farmaci, ma c'è stata una rivoluzione in questo campo che è il DNA barcoding, cioè l'idea di avere piccole molecole organiche con attaccato un frammento di DNA che funziona da barcode, e vedremo che questo rende molto più facile, molto più veloce, molto più efficiente la scoperta di molecole ligandi. Il mio maestro, Sir Gregory Winter, ha vinto il premio Nobel anche per antibody phage display, e nella sua visione frammenti di anticorpi venivano rappresentati su superficie di virus batterici, e quindi questo strano oggetto ha una proprietà di legame associata all'anticorpo e ha il gene che codifica per l'anticorpo dentro il virus. Quindi in un certo modo collegava una proprietà di legame a una sequenza di DNA, e lui pescava questi fagi da librerie, come vedremo. L'equivalente nel campo delle piccole molecole organiche è questo, di avere piccole molecole organiche attaccate a frammenti distintivi di DNA che funzionano da barcode. Se pesco da una libreria una molecola organica, pesco anche il suo identikit. E sempre su scala rappresentativa, se io ho una libreria con centinaia di miliardi di anticorpi su fago, vado a vedere quelli che legano la proteina di interesse mobilizzata su fase solida, e poi posso amplificarmi queste specificità e caratterizzarle. Lo stesso gioco di pesca si fa con DNA encoded chemical libraries. Si hanno librerie con miliardi di composti, ognuno col suo codice a barre, andiamo a pesca e vediamo che cosa abbiamo pescato. È una tecnica a cui ho dato un contributo, è stata postulata per la prima volta in un paper teorico da Sidney Brenner e Richard Lerner, ipotizzavano l'uso di bilie su cui crescevano peptidi e acidi nucleici. Questo è il 92, 12 anni dopo il mio laboratorio è stato il primo a costruire DNA encoded chemical libraries e a screenarle, dimostrare che possiamo pescare dei ligandi, e pochi mesi dopo David Liu, con una tecnica diversa, a Harvard ha fatto lo stesso. E da allora in realtà la tecnologia è molto diffusa sia in industria che in accademia. Una DNA encoded chemical library è in questa maniera. Immaginiamoci di comprare 1000 aminoacidi qui rappresentati in verde e andare a fare un coupling con 400 acidi carbossilici. Io ottengo una libreria da 400.000 composti. Ci sono modi efficienti per farlo e per assemblare tipo Lego la molecola di DNA. La mia libreria sarà rappresentata in questo piano, 1000 per 400 composti, e sull'asse della Z vedo la frequenza di ogni composto nella libreria tramite high throughput DNA sequencing. Quindi prima dell'esperimento di pesca i composti sono più o meno ugualmente distribuiti. Dopo la pesca sul target di interesse, se ho fortuna, recupero quelle molecole che legano e le altre le butto via. Faccio high throughput sequencing e il mio fingerprint mi dice se ho avuto successo. Con una libreria un po' più grande, con 3 sets of building blocks, ho bisogno di 3 dimensioni per rappresentare la mia molecola nella libreria, una pseudo quarta dimensione per vedere quanto sono frequenti le molecole nella libreria. Quindi prima dell'esperimento di pesca vedo una nuvola di molecole, e qui in 9 esperimenti di pesca diversi contro targets diversi vedo fingerprints diversi. La bellezza è che in una settimana vado a pesca e scopro una molecola, se ho fortuna.
Questa è forse il tipo di libreria che è stata più produttiva e farò vedere un esempio solo dopo in cui abbiamo portato le molecole in sviluppo clinico in meno di 12 mesi con risultati, credo, molto belli. L'idea è di usare uno scaffold centrale, quindi foraminoprolin, che andiamo a derivatizzare con 2 set di building blocks, A e B. Abbiamo qui 2 stereocentri, quindi abbiamo 4 stereoisomeri e questa libreria ha circa 4 milioni di composto. La grande soddisfazione per un chimico è andare a vedere non solo che si scoprono molecole ligandi, ma anche che solo uno dei 4 stereoisomeri possibili funziona. Cioè devo mettere il building block A, il building block B nella giusta posizione contro la proteina e ottengo ligandi ad alta affinità. Per esempio contro un'anidrasi carbonica vedo un ligante nanomolare solo per uno dei 4 stereoisomeri. Questo è un COVID target, non-structural protein 14, anche qui direttamente pescato dalla libreria, un ligando 32 nanomolare, mentre gli altri stereoisomeri non legavano per niente. Vorrei far vedere negli ultimi 5 minuti risultati di ricerca che sono andati in clinica velocemente, e siccome queste librerie sono semplici, le molecole sono anche semplici da risintetizzare, economiche, e quindi si prestano bene agli approcci che Gabriella e Ernesto discutevano. Questo è il lavoro che è diretto da un mio ex dottorando nell'azienda Samuele Cazzamalli, già pluripremiato con tanti giovani, e menzionerò le persone rilevanti man mano che vado avanti. Io di mestiere, sia in accademia che nell'azienda, faccio una cosa semplice: prendo payloads di efficacia provata, li attacco a molecole veicolo in modo che funzionino meglio. L'esempio che porto oggi si tratta veicolazione di radionuclidi, però voglio far vedere come grazie a DNA Encoded Chemical Libraries in veramente pochi mesi dalla scoperta del principio attivo abbiamo avuto risultati clinici molto belli con, credo, un'utilità chiara per i pazienti. Il settore su cui lavoriamo è quello della veicolazione selettiva nei tumori, e qui vediamo un gradiente di performance in termini di localizzazione selettiva dai chemioterapici classici, che tipicamente non si accumulano in maniera preferenziale nei tumori, agli anticorpi monoclonali che ci vanno ma molto lentamente, ai frammenti anticorpali e ci arrivano un po' più velocemente, e alle piccole molecole organiche come il nostro OncoFAP, che hanno il record del mondo di targeting. In 60 minuti in questa giovane paziente vediamo tutto quello che dobbiamo vedere e nient'altro. Il tumore primario in una mammella, molte metastasi ossee, metastasi al fegato e nient'altro. Quindi per quale motivo sono così innamorato di piccole molecole organiche piuttosto che anticorpi convenzionali per raggiungere il bersaglio? Qui abbiamo 2 pazienti con tumore, il bersaglio si chiama FAP, Fibroblast Activation Protein. Questa è un'immagine a 5 giorni con medicina nucleare, con un anticorpo radiomarcato, vado nel tumore ma senza una grande selettività. Questa è la paziente di prima, vedo tutto quello che devo vedere in maniera molto più precisa. E per quale motivo le piccole molecole ligandi ci arrivano così velocemente? Perché estravasano nel giro di secondi, nuotano dentro i tessuti e arrivano dove spesso gli anticorpi monoclonali non arrivano. L'ultimo esempio che vorrei far vedere, e salto il caso di FAP per semplicità, è un target spettacoloso che è ACP3, una acidic phosphatase che credo rivoluzionerà il campo del tumore alla prostata. Questi sono gli scienziati che hanno contribuito alla scoperta e questi sono i medici tedeschi Michael Schäferz e Philipp Backhaus che hanno permesso lo sviluppo clinico. Ora il trial è anche in corso in Italia e Arturo Chiti a Milano è il primo che ha trattato. Quindi qual è il bisogno medico, qual è l'opportunità anche industriale? È molto semplice: il cancro alla prostata è dominato da radiofarmaci che vendono tantissimo e danno un'utilità ai pazienti. Per l'imaging questi sono i 2 prodotti di imaging PET che vanno per la maggiore. Illuccix l'anno scorso ha venduto 0,8 miliardi di dollari, Pylarify più di $1 miliardo. Se al posto di radionuclidi
diagnostici, mettiamo un radionuclide terapeutico come l'Utezio 177, abbiamo Pluvicto che ha venduto quasi 1,5 miliardi. Quindi c'è un mercato di oltre 3 miliardi che noi possiamo battere, e lo battiamo perché il target di quei farmaci, che si chiama PSMA, Prostate Specific Membrane Antigen, ha delle liabilities molto chiare. Lo vediamo in un'immagine PET. Questi radiofarmaci vanno non solo nel tumore, ma vanno anche nelle reni, nelle ghiandole salivari, lacrimali. C'è un'espressione sporca dell'antigene in strutture dove non lo vorremmo. Se io porto radioattività terapeutica, io danneggio gli organi sani e non posso andare su con la dose quanto vorrei, e quindi anche in un trial clinico, in questo caso dopo 1 anno e mezzo, tutti i pazienti hanno progredito. Quindi come facciamo a vincere contro Pluvicto? Se io guardo l'espressione del target PSMA nei tessuti sani, lo trovo anche in strutture dove non vorrei il bersaglio. Se ci concentriamo per esempio nelle reni e guardiamo a questa colorazione in marrone, io trovo PSMA, ma ACP3 è pulito. Se guardo ai tumori, e queste sono sezioni seriali dello stesso paziente, ci sono tumori che sono ottimi sia in termini di PSMA e ACP3 expression, ma ci sono tanti tumori in cui ACP3 si comporta bene e PSMA no. Quindi la sfida era, con DNA Encoded Chemical Libraries, scoprire ligandi ad alta affinità, cosa che abbiamo fatto velocemente, e poche immagini nel setting metastatico e di early biochemical recurrence per fare sempre vedere un confronto fra ACP3 e PSMA, ma soprattutto per dimostrare, credo, che se siamo veloci a scoprire ligandi, forse siamo bravi anche dal punto di vista farmaceutico. Questo è un paziente con malattia molto metastatica. Vediamo che con PSMA, come atteso, c'è un accumulo persistente molto grosso nelle reni, l'accumulo nel tumore è molto meno bello che con ACP3, e le reni per giunta sono pulite. Questa a 1 ora dopo l'iniezione. Un altro paziente che aveva ricevuto uno scan di PSMA perché pensava di avere una sola lesione da irraggiare, vediamo gli organi normali come sono bersagliati con PSMA, con ACP3 il background è molto più pulito e purtroppo si scopre che di lesioni ce ne sono di più e il trattamento cambia. Nel setting di early biochemical relapse abbiamo situazioni tipo questo, un paziente in cui i livelli di PSA salivano, il paziente aveva ancora la prostata, fa uno scan a PSMA, non trova niente, con ACP3 vediamo con chiarezza che c'è una recidiva nella prostata che può essere trattato. Altro paziente che aveva avuto prostatectomia fa uno scan a PSMA e di base oltre agli organi sani non si vede niente. Questa piccola ma molto intensa lesione nel bacino era una metastasi, tant'è vero che irraggiata con gamma knife portava a una riduzione dei livelli di PSA. E l'ultima diapositiva scientifica, anche qui un paziente che ha una ricorrenza, mostra una sola lesione ossea ma con un uptake fortissimo. Quando si parla di standardized uptake values, valori sopra 10 danno un beneficio terapeutico, qui si parlava di 105 con PSMA, ma con ACP3 abbiamo 210, un background più pulito. Quindi, come ultima conclusione, io credo che gli anticorpi continueranno a essere una piattaforma molto utile, ma se e quando diventiamo più bravi con la chimica, possiamo fare cose che prima facevamo con gli anticorpi e magari domani faremo con molecole organiche. Con questo mi zitto e ti ringrazio ancora per l'invito. Grazie Dario, è una vera rivoluzione naturalmente. Ti devo dire una cosa complicata, che tu avevi ordinato un taxi, sì, il quale è lì che aspetta di sotto, sì, e però adesso, se mi permetti, se si può ordinare un altro più tardi, vediamo a volte di discussione. Io perdo il voto, rispondo con piacere, ma devo tornare a Zurigo, mi scusi, però rispondo con piacere. Vabbè, allora tu di virologia non hai parlato, invece ne hai parlato molto al simposio di 2 anni e mezzo fa. Qual è il problema di trovare la molecola che contro tutti i possibili virus del futuro
possa essere... Ma io credo l'approccio tuo e di Gabriella è l'approccio corretto. Noi non siamo virologi, quindi collaboriamo. Nenadban, il nostro partner preferito, ci dà un sacco di proteine, gli abbiamo dato un sacco di ligandi. La cosa bella è che la libreria ce l'abbiamo nel freezer e quindi se e quando abbiamo bisogno di ligandi anche per collaborazioni not for profits, a noi costa veramente poco andare a pescare. La cosa di valore sono ovviamente i bersagli, come Gabriella ha fatto vedere stamattina. Ecco, appunto, dei bersagli, perché tu non vuoi avere come bersaglio il virus, evidentemente, perché quello muta e addio libreria. Lo facciamo anche con i virus, come ho fatto vedere con NSP14, ma io compro il tuo concetto che... Mettiamo che tu abbia una glicosidasi, tu quante molecole puoi, sai come è cristallizzata, sai come è il sito attivo, puoi fare tutte le possibili combinazioni che tu vuoi mettere a cui vuoi dare il DNA per diriggerli. Io credo che siano entrambi approcci molto validi. Se c'è un buon target virale peschiamo velocemente, ma se la biologia cellulare mostra che la proteina dell'ospite è essenziale per la replicazione virale, anche lì insomma, possiamo provare ad andare a pesca. Quante molecole? Ma guarda che più che abbiamo anche librerie con oltre 1 miliardo di composti, ma in questo campo l'industria farmaceutica ha fatto tutti gli errori possibili. Ti faccio un esempio solo. Abbiamo dimostrato sperimentalmente che con le tecniche attuali te hai bisogno almeno 10 alla 5 copie di ogni molecola nella libreria, se no l'esperimento di pesca non funziona. Tanti gruppi per avere librerie molto ampie usano poche copie e tipicamente non riescano neanche a riprodurre l'esperimento se lo fanno più di una volta. Ma questo è importante perché 10 alla 5 è fattibile. Come copie, ma come libreria non è difficile costruire una libreria con miliardi di composti. Ma vale la pena di avere uno 10 alla 12? È un compromesso di dimensione, qualità, copie per composto e costo per e testarle. disegno. E costo per testarle dopo? Quello costa poco. Si pesca e si manda a sequenziare. Quando si va all'uomo non costa poco. Siamo abbastanza veloci, siamo abbastanza efficienti. Altre domande? Deve scappare perché, come avete sentito, l'aspetta il taxi. Gabriella? No, penso che Dario deve scappare. E mi scuso soprattutto con Antonio. Grazie infinite. Va bene, allora la colpa poi non è nemmeno di Dario perché siamo in ritardo di 50 minuti, quindi ha voglia di aspettare il taxi, ma deve andarsene via. Abbiamo la terza conferenza, diciamo, della fine del pomeriggio, che è del professor Lanzavecchia, che è adesso eravamo di nuovo in Italia, è tornato a Milano. Lui è stato per anni è stato direttore io dicevo il Roche Institute, ma non vuole che dica questo, dell'Istituto di Basel Institute of Immunology, e quindi lì ha passato la vita fino a quando non è andato nella Svizzera ticinese a dirigere a Bellinzona l'istituto, come si chiama, non lo so bene. Istituto di ricerca in biomedicina, abbiamo dato un nome un po' broad. Adesso l'ha lasciata. Ma a Basilea non ero direttore. Beh, comunque tu l'hai fondato in sostanza, questo discorso. Sì. Ecco. Adesso poi è tornato in Italia ed è a Milano e quindi ci parlerà adesso grosso modo un po' del suo concetto su come aggredire i virus in sostanza. Ecco. Ha un monoclonale il quale diciamo è forse un po' discusso, se possiamo dire, ecco. Però ha anche in mente altre cose che riguardano l'immunologia. Bene. Beh, ti ringrazio soprattutto per questa introduzione molto generosa, vi ringrazio per l'invito e spero di stare in tempo, anzi di risparmiare qualche minuto. Avevo pensato di parlare del grande sforzo che c'è stato nel campo immunologico in seguito alla pandemia e vorrei quindi concentrarmi su due aspetti in particolare. Da un lato l'uso degli anticorpi monoclonali contro il virus sono stati sviluppati da diverse ditte
e sono stati testati estensivamente. E prima di arrendermi all'evidenza finale che gli anticorpi probabilmente non hanno un ruolo in futuro per la SARS, vi voglio ricordare che il nirsevimab è un anticorpo che ha risolto il problema della bronchiolite e forse risolverà il problema dell'asma. Quindi a seconda, cioè parliamo di diversi, ovviamente, diversi virus, diverse condizioni. Quindi voglio parlare di anticorpi antivirali, come selezionarli, come valutarli, e poi vorrei raccontare anche dell'opportunità che abbiamo avuto attraverso proprio il vaccino a RNA di poter studiare finalmente in dettaglio la risposta delle cellule citotossiche e identificare i cosiddetti siti immunodominanti. Cioè il lavoro del mio laboratorio va indietro di circa 20 anni, nel 2004, quando nella prima SARS, il SARS-CoV-1, abbiamo avuto l'idea di utilizzare le cellule di un paziente che era guarito dall'infezione per prendere le cellule B, immortalizzarle, screenare gli anticorpi prodotti dalle cellule B, selezionare gli anticorpi neutralizzanti con l'idea poi di poterli sviluppare dal punto di vista clinico. Il vantaggio è che non occorre neppure sapere qual è l'antigene, si può screenare in maniera funzionale questi sovranatanti. E negli anni abbiamo imparato che gli anticorpi possono essere caratterizzati per la loro potenza, cioè la capacità di funzionare a bassa concentrazione, per la cosiddetta breadth, cioè la capacità di neutralizzare diversi virus della stessa famiglia, e questo è un concetto importante perché gli anticorpi che hanno una, non saprei come dirlo in italiano, spettro, anticorpi ad ampio spettro, sono anche anticorpi che sono più resistenti alla escape, alle strategie di escape del virus. E infine voglio concentrarmi sulla funzione effettrice che gioca un ruolo importante in vivo. Ora abbiamo studiato questi aspetti in diversi ambiti preclinici. Alcuni di questi anticorpi, soprattutto l'anticorpo anti-Ebola, sono utilizzati ancora oggi nell'uomo. Ora vi voglio fare l'esempio dell'influenza, di come è importante bilanciare potenza, spettro di attività e funzione effettrice. Gli anticorpi contro la cosiddetta globular head della emaglutinina bloccano il legame all'acido sialico, sono potenti neutralizzati, ma selezionano escape mutants e non hanno funzione effettrice. Al contrario, gli rari anticorpi contro lo stem dell'influenza sono anticorpi che legano un sito conservato, sono meno potenti come neutralizzanti, ma non selezionano mutanti e soprattutto triggerano funzione effettrice. Funzione effettrice, sapete, si tratta di ADCC, ADCP, e anche aumentata presentazione dell'antigene alle cellule T. Questo è un campo interessante, soprattutto in funzione di risultati recenti nel campo dell'HIV. Ma è importante sottolineare come si può aumentare o modulare la capacità effettrice degli anticorpi inserendo certe mutazioni nella porzione FC, aumentando o diminuendo il legame recettori FC o aumentando l'emivita. Non ho tempo di entrare in questi dettagli. Quello che abbiamo trovato però è che la capacità di indurre funzione effettrice non è soltanto dipendente dall'isotipo dell'anticorpo, cioè le IgG1 inducono funzione effettrice meglio di altri isotipi, ma dipende criticamente da dove si lega l'anticorpo sulla molecola target, quindi dall'epitopo riconosciuto. E in particolare in questi tre sistemi abbiamo trovato che anticorpi che legano dall'alto, diciamo la globular head, oppure il receptor binding motif della SARS-CoV-2 non hanno attività effettrice, mentre gli anticorpi che legano diciamo sul fianco
più prossimali alla membrana hanno sempre attività effettrice. Quindi non solo l'isotipo ma anche l'epitopo. Ora, molto brevemente voglio parlare di questo anticorpo, l'S309 o il sotrovimab, è un anticorpo che è stato isolato dal paziente iniziale che avevamo caratterizzato nel 2003. Questo anticorpo lega un sito che si chiama sito 4 e non compete con ACE2, ma è un anticorpo che induce, non solo neutralizza, ma induce anche una potente funzione effettrice. Ora, questo anticorpo è stato sviluppato da Vir Biotechnology come early therapy per l'infezione da SARS. Al contrario, gran parte delle altre ditte hanno sviluppato anticorpi contro il receptor binding motif, cioè contro quella regione della spike che lega ACE2. Ora, cosa è successo? Quando c'è stato il drammatico drift del virus, cioè con l'emergenza degli Omicron strains, gli anticorpi che riconoscono l'RBM hanno perduto l'attività neutralizzante, mentre il sotrovimab ha diminuito l'attività neutralizzante ma ha mantenuto una certa capacità di neutralizzare il virus. Ora, analizzando più in dettaglio questi dati, vedete che la neutralizzazione è diminuita anche di 100 volte, l'affinità è diminuita in maniera drammatica, ma il legame delle IgG alle cellule infette è rimasto lo stesso e la capacità di indurre ADCC non è alterata, nel senso che questo anticorpo è in grado di indurre ADCC contro i mutanti di Omicron esattamente come contro il Wuhan originale. E la nostra conclusione è che questa effector function è meno dipendente dall'affinità al contrario della neutralizzazione, cioè la neutralizzazione richiede un anticorpo ad alta affinità, mentre l'effector function può funzionare anche con anticorpi a minore affinità. E questo è anche dimostrato da questo esperimento in vivo, dove a fronte di una diminuzione di quasi 100 volte dell'attività neutralizzante, gli animali sono protetti dal challenge con il virus mutante, e studi nei pazienti che sono stati riportati in diversi studi dimostrano che non solo negli animali da esperimento ma anche nelle coorti cliniche questo anticorpo è ancora efficace nel proteggere nei confronti dei virus mutati. Ora, nello stesso studio abbiamo valutato la capacità degli anticorpi presenti nel plasma, indotti dalla vaccinazione con i virus originali, la loro capacità da un lato di neutralizzare, vedere questi anticorpi non neutralizzano più i virus Omicron, ma sono ancora in grado di legare e sono ancora in grado di indurre ADCC. Quindi questa è una speculazione, ma questi dati suggeriscono che anticorpi indotti dal vaccino originale anti-Wuhan malgrado non siano più in grado di neutralizzare i nuovi virus emergenti, sono ancora in grado di indurre ADCC e quindi in grado di proteggere ancora dall'infezione. Quindi alcune lezioni che abbiamo imparato dal SARS-CoV-2. Prima di tutto possiamo distinguere diverse categorie di anticorpi. Gli anticorpi contro l'RBM neutralizzano in maniera potente e possono anche indurre il riarrangiamento fusogenico, inattivare il virus, però con rare eccezioni sono molto suscettibili all'escape virale.
Anticorpi contro il sito 4 oppure contro una cosiddetta stem helix sono relativamente conservati e anticorpi di questo tipo, come il sotrovimab, hanno una potente funzione effettrice che ha un effetto protettivo in vivo e che non è necessariamente considerata dalle agenzie regolatrici. L'abbiamo sentito oggi, tra i nuovi criteri di cosiddetti bridging per l'approvazione di nuovi farmaci si considera sempre la neutralizzazione, ma la neutralizzazione, se volete la mia opinione, è in un certo senso un artefatto in vitro che dipende anche dal tipo di virus che si usa e dal tipo di cellula target che viene utilizzato. Bene, abbiamo anche imparato quindi che la funzione effettrice può avere un ruolo importante in vivo. Importante, non abbiamo nessuna evidenza di anticorpi che fanno enhancement dell'infezione. All'inizio c'è stata una grande discussione su questo punto, quindi probabilmente l'enhancement è soltanto nel caso della dengue. Gli anticorpi hanno funzionato come profilassi o anche come terapia precoce, non quando l'infezione si è già stabilita e si è stabilita l'infiammazione. E poi abbiamo avuto imparato nuovi aspetti della biologia di questi virus. Ora, quanti minuti ho ancora? 5 minuti. Vi voglio raccontare di esperimenti più recenti. L'uso di questi vaccini a RNA permette di indurre in maniera selettiva delle cellule T citotossiche ed è per me nel laboratorio è stata la prima occasione in cui possiamo studiare la risposta a un antigene determinato, che è quella sequenza famosa del virus di Wuhan. È molto più difficile fare questa analisi in risposta a un virus perché tutti i virus sono diversi e dovremmo utilizzare il virus isolato dal paziente. Non ho tempo di ricordarvi come abbiamo 6 geni che codificano molecole di classe 1, ci sono più di 1000 alleli, ogni allele lega peptidi di una certa lunghezza, intorno a 9 aminoacidi, con un specifico motivo di sequenza e grazie a questi studi è possibile prevedere se un certo peptide si legherà o no a questo allele. E tutto il campo dipende molto da queste previsioni, tanto che ad esempio in campo oncologico si fa riferimento a queste previsioni di legame. Tuttavia, mentre il legame dei peptidi può essere predetto facilmente, non è assolutamente chiaro se questi peptidi vengono generati dal meccanismo di processamento dell'antigene, che è molto complesso e coinvolge eventi proteolitici e eventi specifici di trasporto. E quindi il concetto di immunodominanza, a quanti differenti peptidi, a quanti differenti determinanti antigenici rispondiamo. Ecco, quindi abbiamo pensato di rivisitare questa domanda, che io ritengo fondamentale per la risposta T citotossica, andando a sortare, a isolare le cellule che rispondono in vivo all'antigene e quindi 6 giorni dopo un booster antigenico andiamo a sortare le cellule attivate che sono DR+38+, queste cellule sono cellule effettrici, si sono appena divise e ci sono clonotipi più espansi e clonotipi meno espansi. Ora da questo paziente abbiamo isolato, come vedete qui, da 90 cloni, su 90 cloni 82 riconoscono o l'S1 o l'S2. Queste sono trasfettanti, abbiamo trasfettato l'S1 e l'S2 in linee EBV immortalizzate autologhe. Quindi sappiamo che la stragrande maggioranza di queste cellule è specifica per questo antigene. E poi abbiamo utilizzato l'immunopeptidomica, cioè abbiamo immunoprecipitato da queste cellule le molecole di classe 1, sequenziato i peptidi legati e abbiamo utilizzato questi peptidi per
concludere che, vedete, la maggior parte delle cellule, peccato che qui manchi il rosso, non so perché, che la maggior parte di questi cloni, 80 su 82 di questi cloni, riconoscono 2 singoli peptidi legati a queste molecole HLA. Vedete qui la risposta dei cloni. Ecco, quindi se noi consideriamo la predizione delle molecole che si possono legare, dei peptidi della SARS che si possono legare a queste molecole HLA, troviamo che 250 diversi peptidi si possono legare. Nella peptidomica, che vedete qui, troviamo che una trentina di peptidi sono trovati nella peptidomica, ma solo 3 di questi sono riconosciuti dalle cellule T. Sono anche tra i più abbondanti, ma non necessariamente i più abbondanti. Quindi possiamo concludere che c'è una straordinaria immunodominanza, cioè il sistema di processazione e presentazione dell'antigene in vitro restringe la risposta a pochissimi epitopi. Questo è un altro esempio di un altro individuo dove arriviamo alla stessa stima e utilizzando un approccio ancora diverso, cioè analizzando le cellule della memoria e più donatori, concludiamo in ogni caso che in questa proteina di 1200 amminoacidi le cellule citotossiche riconoscono da 2 a 4 diversi peptidi, con una interessante osservazione che uno di questi specificità non è mappabile, quindi pensiamo che in questo centimetro ci sia un cosiddetto splice peptide, un peptide in cui avviene uno splicing e quindi viene generato durante la degradazione delle proteine. E quindi voglio concludere, la immunodominanza delle cellule T, del riconoscimento dell'antigene cellule T, è determinata dal antigen processing, che è un processo, che vi ho detto, molto complesso, che non possiamo ancora definire in maniera molto precisa. Le predizioni sono assolutamente accurate, i peptidi predetti legano le molecole MHC che non tutti vengono generati dal processing, quindi le predizioni hanno una utilità che è limitata e quindi credo che il sistema che abbiamo messo a punto, cioè clonare le cellule attivate in vivo combinato con la immunopeptidomica fatta su cellule autologhe trasfettate, è un approccio pratico per identificare questi epitopi immunodominanti sia nell'infezione e anche ovviamente penso in campo oncologico, perché oggi possiamo sequenziare il genoma dei tumori, identificare centinaia se non migliaia di peptidi candidati, ma poi sappiamo che le previsioni non sono sufficienti per focalizzarsi su quelli giusti e quindi credo che sia importante riscoprire quello che è stato l'approccio originale nel campo, che è quello di usare cellule trasfettate che esprimono endogenamente un particolare antigene. E quindi con questo vi ringrazio, mi scuso per il mio italiano zoppicante oggi e voglio ringraziare soprattutto i membri dei nostri laboratori, il laboratorio di Sallusto e Lanzavecchia, a Zurigo, a Bellinzona e il mio piccolo nuovo laboratorio a Milano, e per la parte degli anticorpi tutto il gruppo di Vir Biotechnology che è diretto da Davide Corti, che è il mio studente postdoc storico che ha sviluppato questo approccio di identificazione di monoclonali. Grazie ancora. Grazie Antonio, abbiamo non peggiorato il ritardo di 50 minuti che avevamo all'inizio e quindi adesso abbiamo tempo per discutere anche la tua relazione. Domande per il professor? Certo, Giorgio. Grazie Antonio, bellissima lettura. Quanti di questi peptidi target
sono stati realmente analizzati con immunopeptidomica, sto parlando però adesso dei vaccini personalizzati per il cancro. Sì, credo che sia... Che si fanno con mRNA. Esattamente, ti ringrazio per questa domanda, perché effettivamente i primi dati suggeriscono che per certi tumori che vanno incontro ad esempio MSI, che hanno tante mutazioni, abbiamo potenzialmente moltissimi antigeni, moltissimi peptidi che possono essere riconosciuti. Ma io penso che il 10% forse, non ho motivo di pensare che ci sia una differenza nella processazione di antigeni virali, come in questo caso, e di antigeni self. Di fatto abbiamo, con la immunopeptidomica dei tumori, abbiamo anche un elenco di peptidi tumorali legati a queste molecole. Forse l'aspetto da ricordare è che la immunopeptidomica e la spettrometria di massa ha fatto dei progressi straordinari in termini di sensibilità. Oggi da una linea cellulare, circa 20-40 milioni di cellule, possiamo avere fino a 90.000 diversi peptidi sequenziati dopo aver immunoprecipitato le molecole MHC. Possiamo poi ingegnerizzare le antigen presenting cell, ad esempio trasfettando degli antigeni oppure facendo il knockout delle molecole HLA e esprimendo un singolo allele. Quindi è un sistema estremamente flessibile che vorremmo in prospettiva applicare allo studio della risposta antitumore. Avere una domanda anche io, Antonio, e cioè in qualche maniera ho questa idea che è stato un po' masochistico forse per tutta l'immunologia, monoclonali o vaccini, concentrarsi sulla spike protein, la quale è quella che muta più rapidamente. Non hai qualche commento al riguardo? Dunque, sicuramente questi target riconosciuti dalle cellule citotossiche sono molto più conservati, c'è meno evidenza di escape nel campo delle cellule T. Le cellule T sono quello che si dice the elephant in the room, e per chi di voi è interessato c'è un bel lavoro su Natural Immunology fatto che dimostra che in un modello murino di infezione molto stringente, è un lavoro di Matteo Iannacone, le cellule T citotossiche in animali che non fanno anticorpi, le cellule T citotossiche sono in grado di proteggere dall'infezione addirittura a livello dei turbinati nasali, che sono, diciamo, il sito più difficile per gli anticorpi, dove gli anticorpi non hanno accesso. E quindi c'è l'idea che le cellule citotossiche possano avere un ruolo protettivo importante, o direttamente uccidendo le cellule infette o producendo interferone gamma. Ora, questo non è, a mio modo di vedere, stato valutato. Prego. Sì, penso che the elephant in the room davvero, perché quando si parlava, soprattutto in fasi iniziali, della risposta vaccinale, no? Si era concentrati unicamente sugli anticorpi totali, addirittura neanche i neutralizzanti, per quanto riguarda SARS intendo, mentre invece aggiungendo il dato della risposta T cellulare, che era attesa con un vaccino a mRNA, quindi intracellulare come genesi, e ci si è accorti immediatamente che, per esempio, mentre le varianti risultavano molto sensibili, cioè l'escape era molto più frequente, se guardavi la risposta T cellulare quello era meno evidente, perché ovviamente c'è il discorso che hai fatto tu. E purtroppo però appunto non si parla mai della risposta T cellulare nei confronti anche di una risposta vaccinale, soprattutto con vaccinazioni mRNA, ma anche vettore ADE, no? Perché la stessa cosa poteva valere per quello. E fra l'altro, ultima nota, mentre tutti i soggetti analizzati per la risposta anticorpale pre-Covid erano negativi, assolutamente negativi,
Chi invece aveva avuto una infezione da uno dei beta corona del raffreddore comune, frequentemente mostravano una risposta debole ma presente di cellulare, e in effetti questa quota potrebbe anche spiegare la variabilità anche di espressione clinica, perché mica tutti hanno avuto un'infezione severa, no? Grazie, è molto importante quello che hai detto. Ricordo anche che c'è, per qualsiasi parametro andiamo a misurare, c'è una differenza di circa 100 volte tra gli high e low responder, in qualsiasi popolazione. Quindi questo già ci dice quanto straordinariamente diversa è la risposta del singolo individuo a uno stimolo antigenico. E poi appunto vorrei ricordare che i CD4 hanno a che fare con la risposta anticorpale, i CD8 tutto sommato agiscono da soli e quindi alla fine sono stati, diciamo, meno studiati. Prego, un'altra domanda. Sì, velocissimamente. Una cosa in parte mi riallaccio a quello che ha detto prima il professore. La mia impressione è che per i virus ti servono gli anticorpi e per i tumori no, nel senso che se l'escape dagli anticorpi è sufficiente nel virus, il tumore anticorpi non te ne genera più di tanto. Invece lì c'hai l'escape dalla risposta CD8 con la down regolazione della classe 1. E l'altra cosa era la peptidomica va bene, ma va bene quando c'è il dato delle cellule T, perché altrimenti uno va incontro, no, ma nel senso che c'è la tolleranza, che è un'altra cosa che interferisce poi con le previsioni. Sì, la peptidomica da sola darebbe 30 peptidi, non 250. Se li combini tutti e due si trovano quei 2 o 3 peptidi. Sono assolutamente d'accordo sull'osservazione, anche se purtroppo è vero che anche i virus hanno imparato a manipolare l'MHC. Il virus herpes, ad esempio, il citomegalovirus è un campione nel bloccare l'MHC, addirittura nell'upregolare l'HLA-E. Fa delle cose straordinarie, quindi è una lotta, il sistema immunitario è in lotta con questi patogeni e virus. C'è qualcosa che volevo aggiungere. Stamattina, quando ho presentato il simposio, Jerry ha citato quella parte della Cina che era apparentemente, per motivi ignoti, totalmente immune a qualche cosa che aveva a che fare con il SARS. Non era rappresentato il simposio qui, allora volevo adesso forse dire una cosa che anche non era rappresentata al simposio, un sistema completamente diverso di aggredire il virus, il decoy, cioè c'è un signore in Italia che si chiama Roberto Massi, il quale ha il seguente esperimento. Lui ha un'alga la quale produce, quelli di noi qui che hanno fatto biologia molecolare si ricordano il tormento che era il baculovirus, che dopo settimane di lavoro ti dava 1 milligrammo, da quasi niente. Lui ha un'alga che produce al rubinetto letteralmente grammi di ogni proteina che vuole. Cosa ha fatto? Ha prodotto la parte dell'ACE2, il quale lega la proteina spike, quindi tutto funzionava regolarmente, e poi ha inondato l'ambiente di questa mezza proteina. E la spike reale del virus cosa faceva? Non è intelligente evidentemente, andava a legarsi a questa proteina decoy, che si chiama imbroglio, direi, come dire, no? in italiano. Cosa ne pensi di un'idea del genere? Un'idea validissima, anche c'è un gruppo, ad esempio Farzan a Boston, che ha sviluppato degli anticorpi che hanno AC2, una fusion protein. Fin dall'inizio il dibattito dell'AC2 era usato come decoy. Se posso vorrei richiamarmi un attimo all'osservazione che ha fatto Jerry Melino questa mattina. Cioè al fatto, se voi pensate che un antigene complesso di 1200 aminoacidi presenta da 2 a 4 epitopi e che sono presentati da soltanto 2 delle 6 molecole HLA, vedete come a questo punto diventa una lotteria avere la molecola HLA giusta, e quindi questo fitta molto bene con la tua osservazione che certi patogeni possono nella popolazione, o meglio si può selezionare
certi aplotipi di HLA che mancano o vengono arricchiti per un certo allele. Mi ricordo che tanti anni fa era stato dimostrato che in Africa, dove c'era un'altissima prevalenza di HIV, c'era un arricchimento per certi alleli che presentano meglio il virus. Quindi si ritorna a un concetto diciamo di più di 40 anni fa, dei cosiddetti IR genes, cioè le molecole HLA o MHC, sono i geni che determinano se un individuo è in grado di rispondere o no a un certo antigene. Quindi è affascinante vedere come nell'immunologia si ritorna sempre alle origini. Alle origini, sì, questo dei Covid infatti è all'origine, Sì, sì. Perché già l'ACE1 è stato usato, 2 è stato usato come decoy fin dalla prima scoperta, o quasi. Sì. Beh, se mi permetti, Nils Jerne, che è stato il primo direttore dell'Istituto di Basilea, seguito da Fritz Melchers, Nils Jerne è famoso per aver detto allora, waiting for the end, l'immunologia è finita, non c'è più niente da scoprire. Sì, appunto, bella illusione. Altre domande oppure possiamo chiudere? Direi che con il normale ritardo di 50 minuti, che per l'Italia è normale, possiamo chiudere. A domani.